Buonasera, buonasera e ben ritrovati con questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali. In questo momento non è ancora arrivata l'ufficialità, ma di fatto è come lo fosse, primi 2 casi di coronavirus in Veneto. Questo è quello che abbiamo potuto accertare pochissimi istanti fa. Le notizie, a dire il vero, si rincorrevano da almeno un'ora e mezza, in realtà tutte verso questo indirizzo. Pregherei la regia, ringrazio Alberto Piovesano, Roberto Durigon, di lasciare il titolo in onda perché sia chiaro a tutti quanti ci seguono in questo momento, anche per l'orario strambo. Sono le 17:54, abbiamo attivato lo streaming anche sulle pagine social della nostra televisione di Antenna 3. Dunque, come detto pochi istanti fa, c'è un comunicato della Regione che adesso è superato dai fatti, che in merito al coronavirus parla di presente in quantità anche senza sintomi, ma il fatto soprattutto che vi fossero 2 casi sospetti, come reca l'ANSA di pochi istanti fa, a firma del governatore Luca Zaia, che questo pomeriggio fino a circa mezz'ora fa appunto era nei nostri studi e lì ha preso di questa notizia. Ci sono 2 casi sospetti di persone contagiate da coronavirus in Veneto, lo rende noto il governatore Luca Zaia. Ci sono 2 casi sospetti, 2 cittadini veneti. Ora stiamo attendendo le seconde analisi dell'Istituto Spallanzani. Ma perché superiamo con quello che vi stiamo dicendo, come siano stati accertati negli ultimi istanti, proprio perché questi 2 casi sospetti ormai pare davvero che siano confermati. Grazie, ecco, per il titolo. Che non c'entra il Treviso, non c'entra emergenza coronavirus, 2 casi accertati in Veneto, questo riguarda l'intera regione. Tra poco vi dirò anche dove sono stati individuati, cioè dove risiedono i 2, che sono anziani, da quello che abbiamo potuto capire dalle prime notizie, le prime indiscrezioni. Ripeto, il governatore Luca Zaia era nei nostri studi fino a poco fa e lì ha preso questa notizia, noi di conseguenza, ma bisogna avere grandissima premura e attenzione in casi come questi, anche per non scatenare la psicosi che già inevitabilmente, lo possiamo dire, stiamo vivendo, comunque si sta vivendo da settimane. Sapete dei 6 casi accertati in Lombardia. Proprio in queste ore purtroppo anche in Veneto ce ne sono 2. Si tratterebbe di 2 anziani. Ci stiamo per collegare anche con Vo Euganeo, perché a Vo Euganeo sono residenti i 2 anziani in base a queste prime informazioni che a noi hanno dato. Tra l'altro si tratta di 2 persone che spesso frequentavano i locali della zona, magari anche per giocare a carte, come abbiamo appurato, anche con persone di nazionalità straniera. Ci risulta appunto anche persone di origini cinesi. Questo è quello che sappiamo fino a questo momento. Se posso, allora saluto il direttore delle emittenti del gruppo Media Nord-Est, Luigi Baccialli, che era con il governatore Luca Zaia fino a pochi minuti fa appunto per discutere di questo, e abbiamo scoperto insieme questa ipotesi che ora sembra essere accertata. Sì, grazie Ferdinando. Proprio il governatore ha parlato di quanto la Regione del Veneto sta mettendo in atto già da tempo per proteggere la popolazione dal coronavirus. È stato a lungo nei nostri studi, ha parlato per circa 1:30 del coronavirus, ha rassicurato ovviamente per quanto riguarda tutto quello che è stato messo in campo anche negli aeroporti, in qualunque posto ci possa essere un focolaio, e quando stavamo registrando non eravamo ancora al corrente delle notizie che tu hai dato pochi secondi fa, e cioè questi 2 casi di coronavirus
a Vo Euganeo, che è un paese sui colli, appunto, con il ricovero però nell'ospedale di Padova. Questi sono 2 casi accertati, c'erano stati dei casi, 9 casi sospetti che però non sono risultati positivi dopo gli esami a cui sono stati sottoposte queste persone. È chiaro che, come dicevi tu, il fatto che possano essere state contagiate queste 2 persone anziane in un bar del paese dove hanno frequentato no? per giocare a carte con alcuni cinesi è una notizia inquietante, allarmante, anche se non bisogna poi ovviamente fare dell'allarmismo in ogni caso, perché evidentemente questi cinesi da Wuhan provenivano comunque dalla Cina, erano evidentemente rientrati o avevano avuto contatti con altre persone arrivate dalla Cina e che quindi sono presenti sul nostro territorio. Il governatore Zaia però ha rassicurato su quanto sta accadendo in tutti i reparti infettivi degli ospedali del Veneto. Le strutture sono pronte, i medici sono altamente qualificati, ovviamente ha insistito nelle misure di prevenzione, che sono quelle molto, molto semplici e molto ripetute in questi giorni, cioè quello di tenere un livello igienico molto alto, di lavarsi le mani, di non toccarsi gli occhi, di usare anche quei detergenti per quelle sostanze che sono proprio state, che vengono vendute proprio per tutelarsi da questi contagi, e quindi insomma di questo il governatore ha parlato a lungo. Tra l'altro, appunto, noi dobbiamo aggiornare su quello che abbiamo fin qui saputo, e nell'arco di qualche secondo arriverà un'ulteriore conferma, perché quei 2 casi detti sospetti, 9 a dire il vero nella giornata solo di oggi, questi non sono più sospetti nonostante il comunicato di poco fa, ma di fatto sono accertati, perché si sta attendendo il ritorno di questo ulteriore test che viene effettuato e inviato allo Spallanzani. C'è una macchina sanitaria in allerta da settimane e organizzata per casi di emergenza di questo tipo. Vi ricordo appunto 2 casi accertati in Veneto, l'area è quella di Vo Euganeo, quindi nel Padovano, e si tratterebbe di 2 anziani del paese che appunto erano soliti giocare a carte e anche incontrare, insomma, questo è il concetto, incontrare molte persone nei locali della zona. Dicevo, quel ultimo comunicato, che è di circa 5-6 minuti fa, viene superato dalla sostanziale certezza che queste 2 persone abbiano contratto il coronavirus nella nostra regione. Noi appunto sapevamo di questo sospetto da più di un'ora e mezza, ma per precauzione bisognava, lo avevamo detto, attendere tutte le verifiche, tant'è che abbiamo dislocato una delle nostre troupe proprio a Vo Euganeo, e nell'arco di qualche minuto ci collegheremo con Gabriella Basso e Simone Squarcina, mi pare, quindi appena possibile chiedo anche a Nicola Zanetti, che coordina come sempre questa edizione straordinaria, di farci sapere che cosa succede. È vero anche che in questa giornata avevamo detto, e lì abbiamo un po' capito come fosse arrivato anche da noi, di quei 6 casi in Lombardia, certo. L'azienda, la Unilever, colpita, questo 38enne in condizioni serie, la moglie incinta. Nell'Odigiano, no? Nell'Odigiano, con paesi isolati. Con paesi isolati, ecco, stanno ripetendo, temiamo, le scene che abbiamo visto arrivare dall'estero, in particolare dalla Cina, perché il coronavirus, come si poteva prevedere, è sbarcato anche qui. Andranno in onda proprio sulle nostre reti tra pochissime ore le dichiarazioni del presidente Zaia, che ha detto di essere in trincea contro il coronavirus, e soprattutto
ha ribadito quanto, ha ricordato quanto aveva detto giorni fa quando lanciò l'allarme, un allarme piuttosto inascoltato, anzi contestato da alcune parti, perché Zaia aveva ovviamente dichiarato che bisognava mettere in quarantena i bambini che fossero tornati dalla Cina. Lì è un vespaio di polemiche, c'è chi si è opposto, c'è chi addirittura ha parlato di frasi farneticanti, insomma poi in realtà il Presidente Zaia ha fatto quello che da tempo sostiene anche il professor Burioni, che è un infettivologo di grande fama, il quale ha contestato soprattutto l'altro ieri la decisione del Presidente della Regione Toscana di non mettere in isolamento i 2500 cinesi andati per il Capodanno cinese nelle zone contagiate, perché riteneva che la quarantena non fosse necessaria. Adesso vediamo invece quali sono le conseguenze di coloro che usano le maglie larghe in questi casi, cioè bisogna stare assolutamente attenti, cercare di creare una barriera, di proteggersi con questi disinfettanti, con misure per ora proprio molto così semplici, lavarsi frequentemente le mani, non toccarsi gli occhi e la bocca. E Zaia peraltro ha anche detto che ci sono su queste vicende, su questa vicenda in particolare, anche fake news, manipolazioni di notizie che vengono poi deformate, vengono anche date in pasto al pubblico in maniera anche rischiosa, quando per esempio si dice che andare nei ristoranti cinesi può essere pericoloso. Zaia ha detto non è pericoloso mangiare cose cinesi, è pericoloso entrare in contatto con qualcuno che dalla Cina arriva, no? Quindi anche su questo bisogna fare... E di qualsiasi nazionalità sia, insomma, certo, questo certamente. È vero che su quella polemica dei giorni scorsi hanno avuto ragione, perché vi raccontavamo che appunto il governatore Luca Zaia era impegnato con il direttore Bacciali nel registrare il Focus, che andrà in onda questa sera alle 21:15 su Rete Veneta, certo. E a quel punto si è saputa la notizia di questi 2 casi sospetti che, vi ripeto, sono stati confermati, di fatto manca solo l'ufficialità, ma quello che ci è dato sapere da fonti ufficiali è questo. Dunque 2 casi. A quel punto il governatore, che doveva partecipare a un'altra trasmissione qui nei nostri studi invece di Antenna 3, è dovuto correre al nuovo vertice in collegamento con Angelo Borrelli, il capo del Dipartimento di Protezione Civile, in videoconferenza con Roma, proprio per discutere e aggiornare su quanto avvenuto, perché di questi 9 casi sospetti poi smentiti e queste analisi che riguardano i 2 anziani, vedo ora anche il Gazzettino scrive che frequentavano lo stesso bar, che è quello che vi abbiamo detto 10 minuti fa, lo stesso bar di Vo Euganeo. Quei dati che riguardano le analisi di 2 anziani dovevano essere ulteriormente verificate allo Spallanzani e quindi poi attendere questo esito che, vi ricordo ancora una volta, è di fatto ufficiale. Di più non possiamo dire, se non che siccome ci segue anche il Friuli Venezia Giulia, molti ci hanno scritto in queste ore, sia Udine che Trieste sono allertate e attrezzate per analisi di questo tipo. In Veneto invece, vedo Gabriella collegata, andiamo subito. In Veneto invece l'ospedale hub per questo è Padova, dove appunto si stanno eseguendo le analisi, dove sono ricoverate le 2 persone. Gabriella, allora se tu mi senti, è in centro a Vo Euganeo, fatemi sapere se possiamo... Sì, Ferdinando, siamo qui a Vo Euganeo. Vai Gabriella, vai tu. Ok, perfetto, sì, vedo. Eccoci, qui siamo a Vo Euganeo, è il paese dove ci sarebbero questi 2 anziani rimasti contagiati dal coronavirus. Come dicevi tu, sono in attesa della seconda batteria di test per avere la conferma, che dallo Spallanzani ovviamente, la conferma che si tratti di coronavirus, anche se già i primi test lo davano come appunto virus, il Covid-19. Qui a Vo Euganeo comunque al momento la gente non sa nulla, ci sta
stanno guardando, infatti come vedete siamo vicino, dietro di me il comune, dall'altra parte della strada c'è un bar, ma la gente al momento non sa ancora nulla di quello che è successo, di questo possibile contagio che, come dicevi tu, dovrebbe avere la conferma della seconda batteria di test. Come dicevi, il governatore del Veneto Luca Zaia è in questo momento l'unità di crisi alla Scrovegna. Ecco, vediamo, c'è una signora. Buonasera signora, abbiamo sentito che c'è un contagio di coronavirus che parte proprio qui da Vaugano, ne ha sentito parlare? No. È preoccupata? No, io sto bene e non mi preoccupo. Avete sentito, come dicevo, la gente qui è al momento serena, forse non ancora convinta di quello che è successo. Si tratterebbe appunto di due persone anziane che frequentavano lo stesso bar, probabilmente si mormora che avessero giocato a carte con dei cittadini cinesi che risiedono qua. Bisogna vedere poi se questi cittadini cinesi effettivamente rientravano dalla Cina, che tipo di contatti potevano aver avuto. Dicevamo, in questo momento proviamo ad andare, se la camera mi segue, andiamo all'interno del bar, attraversiamo la strada qui a Vaugano, andiamo a sentire se la gente ha notizia, qualcosa al riguardo. Vedo dei signori qui seduti al bar. Buonasera, eccovi qua. Avete sentito, sembra che proprio da qua, da Vaugano, ci sono due anziani che sono affetti da coronavirus, sono stati portati al reparto di malattie infettive di Padova, due anziani che avrebbero giocato a carte con dei cittadini cinesi, probabilmente residenti qua a Vaugano. Siete preoccupati? Ma no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Non eravamo... A parte gli scherzi, è una situazione seria perché è una malattia contagiosa, si muore. Non eravamo al corrente di tutto ciò e sì, un po' mi preoccupa a sto punto. Non ho mai visto cinesi qua a giocare a carte con noi. No, magari non è questo bar, poi bisogna vedere in che zona, presumo che ce ne siano altri qui a Vaugano di bar dove magari i signori giocavano a carte. Certo che effettivamente un po' preoccupa. Sì, non so perché non siamo stati informati di tutto ciò, tra l'altro, perché se non me lo diceva lei io non avrei saputo niente. Quindi... Lei è preoccupato questa cosa di questo possibile, sembra stanno aspettando la seconda batteria dei test dallo Spallanzani, che è il centro di riferimento appunto per il coronavirus, che però Sembra strano che un veneto giochi a carte con un cinese, comunque no? E quindi la cosa è sicura? Gabriella, la notizia è allora, certa. Gabriella, torniamo sì, da te tra eccoli qua. pochissimo. Sì, sono qua. Davvero, torniamo da te tra pochissimo, a parte la straordinaria capacità, disinvoltura e capacità di stemperare ogni tensione dei ragazzi, convinti forse di disinfettare ogni cosa con l'alcol, ma è perché ancora in pochi davvero conoscono questa notizia, se non fino a questo momento. C'è qualche dettaglio in più, mentre vi ricordo il Gazzettino riporta già questa notizia dopo l'inizio della nostra diretta, la stessa definizione che abbiamo dato anche noi, no? Di come giocassero a carte nello stesso bar. Anche il Mattino, che però dà qualche dettaglio in più, si tratta di due persone che sono state ricoverate 15 giorni fa all'ospedale di Monselice, si tratta di anziani della zona dei Colli, vi abbiamo detto, tant'è che Gabriella Basso e Simone Squarcina sono lì a Vo Euganeo, quello è il paese in base a quanto abbiamo saputo fino ad adesso. Uno dei due anziani che giocavano insieme a carte nello stesso bar è in gravi condizioni. Questo è quello che ci è dato sapere fino ad adesso, mentre attendiamo l'ulteriore conferma che dovrebbe arrivare dalle fonti ufficiali, come detto ufficiosamente ma con comunicato da parte della Regione. Dunque i primi due casi accertati di coronavirus in Veneto. Direttore. Ma ecco, sarà interessante, io suggerisco di seguire l'intervista al governatore Luca Zaia, perché nell'incontro che abbiamo avuto in studio ha parlato di misure molto drastiche. Qui si parla di veramente chiudere le scuole eventualmente, di fare dei controlli severissimi negli aeroporti, ovunque ci sia un arrivo massiccio di persone, quindi ci sono anche il termolaser al Marco Polo e negli altri scali. Per chi arriva, come abbiamo detto, si riscontra una temperatura elevata, viene subito fermato e viene sottoposto a controlli molto più
approfonditi. Il governatore su questo è stato molto chiaro, ha detto che non si farà nessuna remora nel neutralizzare, mettere in sicurezza, ha parlato proprio di case, scuole, paesi e città addirittura. Esattamente, detto, cioè no? rischiamo l'isolamento come in questo momento in provincia di Lodi, cioè ci sono 3 paesi in isolamento che è l'unico modo per arginare un'epidemia. Esattamente, quindi questo si potrebbe ripetere, anzi si ripeterà sicuramente qui se la situazione dovesse aggravarsi e il governatore ha anche ricordato quello che facevano proprio i veneziani nei tempi in cui c'erano le epidemie, in cui i mercanti tornavano da paesi lontani portando peste bubonica, vaiolo nero, vomito prieto, insomma tutte queste patologie gravissime che venivano isolati, proprio messi su delle isole perché questi morbi non si diffondessero. Quindi aspettiamoci da parte della Regione del Veneto, del governatore Luca Zaia, delle misure molto drastiche per evitare che il coronavirus si diffonda rapidamente. Tra l'altro abbiamo, prima di ricollegarci con Gabriella Basso, che vi ricordo è a Vo Euganeo, il paese dove appunto questi 2 casi si sono registrati, perché in base a quanto ci è dato sapere fino a questo momento si tratta di 2 anziani del paese, lo ricordo ancora una volta, che giocavano a carte in un bar. Sappiamo che a Lodi interi paesi sono stati isolati, c'è un'ordinanza del sindaco che ha detto di tenere le scuole chiuse, i bar chiusi, anche luoghi ricreativi come locali magari ad alta frequentazione, così come immaginiamo possa essere il rischio nelle prossime ore nella nostra regione, magari lì appunto dove si è registrato questo focolaio. Allora, prima di Gabriella Basso a Vo Euganeo, sentiamo le parole di Luca Zaia questo pomeriggio negli studi delle nostre emittenti, quando appunto spiegava cosa intendesse dire, una volta sapute le notizie della Lombardia, i 6 casi accertati, cosa volesse dire con quel pronti a tutto. Vediamo. Siamo allo stato di massima allerta, siamo pronti ad adottare qualsiasi misura, anche quelle più straordinarie. Siamo preoccupati del fatto che comunque il contagio è arrivato vicino ai nostri confini, siamo già in Lombardia con 3 persone contagiate. L'emergenza è qui, è ora e preme ai confini del Veneto. Anche per questo il governatore Luca Zaia, guardando ai primi italiani contagiati in Lombardia, si dice pronto ad adottare misure drastiche che in parte ci sono già, si tratta di applicarle. Non c'è nulla da inventare, perché le linee guida per la tutela della salute dei cittadini e per eventuali soluzioni drastiche ci sono e sono chiare. Bisogna evitare totalmente, anche qualora vi fosse la massima allerta, il contagio. Il contagio lo si evita semplicemente evitando il contatto con le persone contagiate, quindi circoscrivendo il nucleo, la comunità, come si dice scientificamente, la popolazione di persone contagiate. Isolamento quindi che lo stesso Ministero nella circolare diramata in queste ore ha confermato in 2 diverse modalità. Resta la quarantena fiduciaria, cioè su base volontaria per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni, a cui si aggiunge quella obbligatoria. Una nuova ordinanza che dispone il trattamento di isolamento, la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sono venuti a contatto con le persone, con questi pazienti certificati positivi. Queste le misure emergenziali, cui si aggiunge la corsa ai ripari della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Prima di ricevere in studio pazienti con sintomi sospetti è necessario un triage telefonico. Tornando in Veneto, la Direzione Prevenzione della Regione ha emesso una nota di aggiornamento per tutte le strutture sanitarie, dove evidenzia come finora il laboratorio di riferimento di Padova abbia effettuato 137 test per la conferma diagnostica, tutti i risultati negativi, così come gli esami eseguiti sui 9 soggetti sospetti ricoverati che presentavano febbre al loro rientro dalla Cina. 77 invece i bambini in isolamento fiduciario, soprattutto di ritorno dal Capodanno cinese, misura che era stata chiesta dallo stesso Zaia a inizio emergenza, con annesse accuse di razzismo. Mi piacerebbe anche che qualcuno magari rivedesse le dichiarazioni, in alcuni casi anche molto forti e offensive, fatte nei miei confronti, proprio perché ho proposto l'isolamento fiduciario. E mentre continuano i controlli negli aeroporti veneti, a gettare un'ombra anche sui casi negativi è Giorgio Palù, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, che conferma come sia possibile essere negativi al test anche dopo aver avuto un'infezione da coronavirus. Per Zaia l'allarme non conosce confini. Questo è un virus, è un cataclisma a livello internazionale, siamo preoccupati
di quello che è poi il continente africano e della salvaguardia della tutela che poi delle tutele che si possono attivare in Africa rispetto alla salute dei cittadini e eventuali contagi. Allora, sappiamo qualcosa di più, se ci potete aiutare dalla regia. Uno dei due ricoverati ha 77 anni, è un signore del 43 e un altro è nato nel 52, quindi 68 anni quest'anno. Ha appena parlato Zaia dal distretto degli Scrovegni a Padova, dove si è recato di corsa, come vi dicevamo, appena avuta questa notizia. Se mi aiutate la regia proviamo a sentirlo. Come si dice? La risposta finale scientifica la lasciamo allo Spallanzani, che a minuti dovrebbe darci l'esito. Ma sono ricoverati a Padova? In azienda ospedaliera. E venivano dall'ospedale di Schiavonia? Sì, venivano da Schiavonia e adesso ovviamente sono alle infettive con tutte le procedure che sono previste dalla task force. Adesso siamo in riunione della task force. Ho chiesto, mi sono sentito con Borrelli, faremo anche un collegamento di videoconferenza per cercare di capire. Stiamo anche lavorando sul fronte di un'eventuale necessità di una struttura dedicata ad eventuali contagiati, perché non sappiamo quale sia l'entità ovviamente del contagio. Io spero che addirittura lo Spallanzani ci dica che sono negativi, però purtroppo le avvisaglie e i segnali che abbiamo non vanno in questa direzione. Adesso dovete isolare anche i sanitari che li hanno seguiti? Adesso c'è tutta una procedura che va a pescare tutte le persone con le quali hanno avuto contatto e sono cittadini stati curati, non essendo casi esposti, casi che potevano far presagire un'infezione al coronavirus, sono stati curati per le normali patologie come accade in questi casi. Sono state applicate tutte le direttive dell'OMS, tutte le linee guida, tutte le regole stabilite a livello nazionale, e quindi si tratterà di capire anche che tipo di contatto hanno avuto, fermo restando che non sono andati in Cina. Ma quindi in ospedale a Schiavonia sono già iniziate le procedure per la messa in sicurezza e l'isolamento dei reparti? Scibetta si è già attivato, adesso ovviamente adesso sentirò anche qual è lo stato del programma messo in atto. E di che età sono? Del 52 al 43. Allora, così, appena arrivata da questo dialogo rapido con i giornalisti, grazie a Chiara Gaiani che è sul posto lì, è riuscita immediatamente a mandarci questo aggiornamento con il governatore Luca Zaia, che appunto a Padova si era recato, e qualche dettaglio in più ci ha fornito. Intanto l'età 77 e 68 dei due anziani accertati, ma avete sentito, la speranza c'è ancora, anche se tutti gli indicatori di fatto attendono solo l'ennesima ufficialità anche da Roma. Così dice il governatore Luca Zaia: prima ricoverati a Schiavonia e ora in azienda ospedaliera a Padova. Questo l'unica cosa che fino a questo momento possiamo dirvi in più. Vediamo se c'è qualche. Sono 14 casi in Lombardia, 2 in Veneto. Questo è l'ultimo aggiornamento. Altri 2 casi di coronavirus, dice l'ANSA adesso anche in questo momento, in Italia dopo i 6 in Lombardia, ma abbiamo visto che già c'è un altro lancio di ANSA che addirittura aggiorna questo dato che concerne invece il contagio in Lombardia. Altri 2 casi di coronavirus in Italia dopo i 6 in Lombardia. Si tratta di 2 cittadini veneti che ai primi esami sono risultati positivi. I 2 sono già stati isolati in ospedale e si attendono ora gli esiti di un secondo test cui sono stati sottoposti. Vi ricordo che uno dei 2 ricoverati è in condizioni serie, in gravi condizioni, così viene definito dalle organi ufficiali. In totale 14 casi positivi di coronavirus in Lombardia, quindi più che raddoppiati rispetto a quanto abbiamo raccontato questa mattina, con gli 8 nuovi segnalati nella conferenza stampa alla Regione. A questi si devono aggiungere, dice l'ANSA, gli altri 2 casi in Veneto risultati positivi ai primi test. C'è una cosa che mi ha colpito tra le tante di quel che ha detto il governatore Luca Zaia, cioè che si stia pensando anche a delle strutture da dedicare per l'isolamento, e questo può voler dire tanto, pensando alle immagini
che abbiamo visto in queste settimane. Guarda, dalle parole di Luca Zaia durante il focus speciale che andrà in onda alle 21:15 si capisce che si è pronti a tutto, insomma, no? Che non ci si fa scrupoli e che non si vogliono nemmeno ascoltare coloro che sostengono che si sta creando allarmismo, che non vale la pena creare delle strutture apposite dove isolare persone che siano state contagiate. Quindi di questo possiamo stare certi, insomma, saranno utilizzati tutti i mezzi e tutte le risorse per mettere a riparo la popolazione da un virus velocissimo, che tra l'altro è particolarmente pericoloso perché non ti accorgi degli asintomatici, no? Cioè non è che puoi stare attento, dici quel signore ha raffreddore alla tosse e gli sto lontano, no? Puoi entrare anche in contatto con qualcuno che non ha assolutamente sintomi, nemmeno di una leggera influenza, e invece andare incontro al contagio da coronavirus. Quindi questo lo rende particolarmente pericoloso in assenza di un vaccino che, tra le altre cose, Zaia ha detto, non potremo che avere tra un anno, insomma, i tempi per trovare un vaccino dopo che è stato isolato il virus sia in Italia che in Francia sono purtroppo lunghi e quindi bisogna correre ai pari a più presto. Perché bisogna fare i test anche. Intanto un altro aggiornamento, ci aspettiamo in Italia altri casi da nuovo coronavirus, non lo si può negare, nessuno può escludere che nuovi casi possano verificarsi anche in altre zone. La priorità è individuare subito i focolai, avete capito che è quello che un po' ci stiamo ripetendo, lo afferma il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore della Sanità Gianni Rezza all'ANSA, dopo la rilevazione di casi di SARS-CoV-2 a trasmissione secondaria, ovvero a trasmissione locale, perché in soggetti non provenienti direttamente dalla Cina, questi casi registrati in Lombardia. Lo dicevamo oggi, probabilmente qualcuno, il paziente zero è venuto a contatto di ritorno dalla Cina, è venuto a contatto con qualcuno sul territorio, questo qualcuno può aver infettato qualcun altro e quindi il contagio che inizia sul nostro territorio. E a proposito, dopo questi che sono adesso accertati, 14 in Lombardia, ve lo ricordo ancora una volta, i 2 lo vedete nella grafica in Veneto, mentre attendiamo l'ulteriore ennesimo esito del test che proviene dallo Spallanzani, ma purtroppo, lo avete sentito dal governatore Luca Zaia stesso, ormai è quasi una certezza per questi 2 anziani di Vo Euganeo, prima ricoverati a Schiavonia, ora all'azienda ospedaliera di Padova. Ecco, vedo Gabriella, proviamo a tornare subito da Gabriella, sentiamo a Vo Euganeo. Gabriella. Sì, eccoci qua, sempre da Vo Euganeo, come dicevi tu, appunto sono 2 anziani, uno del 1942 e l'altro del 1953, grave l'anziano del 1942, insomma la situazione è critica. A Vo Euganeo in realtà la gente non sapeva nulla, infatti sono sconvolti da questa notizia e molto preoccupati, anche perché giustamente si chiedono perché nessuno ci ha detto niente, perché non c'è stata informazione ovviamente, e adesso soprattutto capire con chi sono venuti a contatto questi anziani, se devono prendere delle misure, che tipo di misure. Sto camminando qui all'indietro perché vedo una signora, volevo provare a chiedere. Ecco signora, noi siamo di Rete Veneta e Antenna 3, signora. Ecco, sì, ecco, dicevo, avevamo parlato prima, la notizia di questo contagio di coronavirus di 2 anziani, sono diciamo i primi effettivi in Veneto, anche se ci sono stati altri 9 soggetti che sono stati per sicurezza nei giorni scorsi portati a fare degli esami, ma risultati tutti negativi. In questo caso però la situazione è concreta, la preoccupa come... guardi, c'è un bambino che mia figlia ha 1 mese, cioè vedete voi? Per questo sono venute a chiedere che Antenna siete tutto, perché non ho parole. Cioè adesso mia figlia è in linea e... Quindi c'è molta preoccupazione. Non lo so se è una cosa vera, non lo so. No, è verissimo, uno dei signori è anche grave, è in rianimazione. Allora l'informazione dov'è che ci hanno dato? Dov'è l'informazione? Secondo lei bisognava forse che già prima di avere la certezza in qualche modo foste avvisati? Certo. Come hanno fatto tutte le altre città dove è avvenuto e tutto il resto. Cioè,
Ma teme magari di poter essere venuta anche lei in contatto magari con i due? Lo sai, vai a prenderti il caffè alla mattina, cosa come? Io per fortuna non vado alle slot machine, quelle cose. Senta, ma lei come si pensa di muoversi? Magari prendere delle mascherine, andrà dal medico? Adesso mi informerò dal mio medico se è vero. Cioè, anche perché tutti siamo un po' malatici e non è detto che noi siamo, cioè, immuni. Ecco, no, volevo dire immuni, però è facile apprendere a chi ha problemi di salute e tutto il resto. Avete sentito, dunque c'è estrema preoccupazione, la signora ha anche una bambina piccola, quindi chiaramente vorrebbe più informazioni e saperne di più. Qui abbiamo anche un ragazzo, però mi sa che sei minore, quindi non si può sentire. Andiamo verso, c'è il distributore di benzina qua vicino, ci sono due persone, probabilmente stanno anche guardando, stanno cercando di capire anche loro. Vediamo un attimo, ecco, anche qua, entriamo qua un attimo dal parrucchiere, sentiamo un attimo perché credo, anzi la voce si è già sparsa perché abbiamo sentito una ragazza che abbiamo dato noi la notizia purtroppo di questa situazione. Buonasera, scusate che state lavorando, ma avete sentito, penso che vi abbiano informato di questa situazione. Ci sarebbero due casi, anzi ci sono due casi di coronavirus, che sarebbero due anziani qua proprio di Vaugane o comunque della zona dei Colli. Sì, l'abbiamo appena sentito, però non sappiamo niente di più, insomma, ecco. Ma questa cosa non vi preoccupa? Insomma, abbastanza, però cerchiamo di vivere lo stesso, perché sennò cosa facciamo? Andiamo a casa e sono sano, quindi. Beh, insomma sì, per adesso sì, dopo speriamo bene, insomma, ecco. Ecco, però in questi mesi, in questi giorni in cui si parla di coronavirus, si è mai preoccupato di preso qualche precauzione, qualcosa? Beh, non si pensava che arrivasse qua, proprio qua. Però insomma adesso vediamo i sviluppi, come andrà, insomma, ecco. Forse magari essere informati prima. Vabbè. Avete sentito, insomma, rimane la preoccupazione. Posso chiedere anche a lei, lo so che brevemente preoccupato? Insomma abbastanza, sono le prime cose che sentiamo e sì che sono le prime notizie, non si sa ancora niente di preciso, insomma, tutto qua. Signora, posso chiedere? Preoccupata però? Preoccupati sì, però non so cosa dirle, speriamo che non arriva. L'avete sentito, insomma, c'è preoccupazione, rimane, più che altro anche un po' una forma di costernazione, se vogliamo dire, perché effettivamente questa cosa colpisce l'immaginario della gente, ma allo stesso tempo non si sa esattamente come muoversi, cosa fare, perché la notizia è piombata così all'improvviso, lasciandoli esterrefatti. Ferdinando, mi senti? Gabriella? Allora, adesso, Eccoci. Ecco qua, grazie Gabriella, grazie perché ora inevitabilmente ci si pone una domanda, grazie per le tue interviste e i contributi, appena hai altre reazioni, perché ripetiamo, uno di quei bar, uno della zona sarebbe stato il teatro degli incontri quotidiani di questi anziani con altri compaesani a Vaugane, per quello che ci è dato sapere fino a questo momento. I due anziani sono ricoverati, uno dei due è in serie condizioni e la domanda chiaramente ora è per capire se il piano ci sia, perché quella frase che sottolineavamo poco fa del governatore Luca Zaia, stiamo pensando a una struttura anche dove eventualmente isolare queste persone, chi possa pensare, credere di avere il coronavirus prima di ulteriori accertamenti, altrimenti si rischia una diffusione ulteriore. Cioè come gestire questa emergenza diventa adesso il vero quesito che ci dobbiamo porre, una volta che abbiamo capito che in Italia ci sono 14 casi in Lombardia e 2 in Veneto. Direttore. Volevo commentare la critica dell'assenza di informazione di quella signora che ha intervistato Gabriella Basso. In realtà l'informazione è stata garantita, ce n'è stata fin troppa. È chiaro che non si può prevedere quando non si poteva prevedere quando il coronavirus sarebbe arrivato, ma era chiaro
che tutte le province, le regioni italiane non possono sottrarsi al rischio e al pericolo che arrivi il coronavirus, come poi si è verificato. Quindi mi pare che l'informazione da giornali e televisioni nazionali e locali sia stata data ampiamente. Sulle strutture, stasera sentirete Luca Zaia proprio nello speciale Focus su Rete Veneta alle 21:15, dove ha parlato della possibilità di utilizzare scuole, di utilizzare edifici, di utilizzare palestre, probabilmente le stesse strutture ospedaliere, alcuni reparti che possono essere utilizzati proprio per questo, e quindi soprattutto bisognerà poter gestire tutta la fase di accertamenti sulle persone che sono entrate in contatto con i contagiati, questi cinesi che erano nel bar, e quindi tutte le persone che hanno frequentato il bar negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, perché sappiamo che il coronavirus ha un'incubazione piuttosto lunga, e quindi non è detto che altre persone non siano state contagiate. Questo è quanto ribadirà anche il Presidente Zaia questa sera, però veramente ha garantito da questo punto di vista, dal punto di vista non solo della prevenzione, ma di quanto si potrà fare per arginare il fenomeno, per arginare questo virus, non ci saranno, diciamo, smagliature, non ci saranno esitazioni. E tra l'altro appunto è fondamentale ora per individuare il focolaio, come si dice in queste ore. 2 casi, ora come gestiamo questa parte dell'emergenza è appunto la domanda. Io non so, noi ovviamente come immaginerete sono da quasi un'ora che siamo in diretta straordinaria, 50 minuti, stravolgiamo il palinsesto proprio per garantirvi una informazione piena e completa in base anche a quelle che sono le notizie che riceviamo noi in questi minuti. Sono di Vo Euganeo, lo dice ora anche l'ANSA, perché c'è la conferma del sindaco ulteriormente. Allora vediamo, Gabriella, io non so se tu ci senti ancora, Gabriella. Potrebbe essere Vecchio. Allora, sono 2 pensionati settantenni di Vo Euganeo, un piccolo paese ai piedi dei Colli Euganei a Padova, le 2 persone risultate positive in Veneto ai primi test sul coronavirus. Lo riferisce all'ANSA il sindaco Giuliano Martini. Se mi senti, Gabriella, l'ho saputo dal direttore dell'azienda USL 6 di Padova, Scibetta, mezz'ora fa, afferma, mi ha comunicato la positività ai test dei miei 2 concittadini e l'attivazione a Padova dell'unità di crisi. Quello che noi vi abbiamo detto alle 18, alle 6:10, quindi di fatto è stato poi comunicato, come avete sentito, dal sindaco di Vo Euganeo a lui stesso. I 2 che hanno in comune la frequentazione di 2 locali pubblici, ecco l'ulteriore conferma, 2 locali pubblici a Vo Euganeo, vivono entrambi con familiari. Allora, o ci sente o è inutile tenere il suo audio, grazie. Sono ricoverati in isolamento all'ospedale di Schiavonia vicino Este, così dice sono tuttora ricoverati a Schiavonia, anche se dal governatore Zaia mi sembrava avessimo capito come ci fosse stato il trasferimento a Padova, no? Esattamente, almeno quello che sappiamo. Dunque il sindaco di Vo Euganeo Giuliano Martini conferma di aver saputo alle circa mezz'ora fa del ricovero dei 2 concittadini, dell'ufficialità di fatto di come siano i primi 2 casi di coronavirus. Gabriella, a te. È ufficiale. Sì. Eccoci qua sempre da Vo Euganeo, come appunto dicevi tu, anche io ho avuto la stessa notizia che è stato informato il sindaco, appunto con certezza dei 2 casi di anziani qui di Vo Euganeo che sono rimasti contagiati dal coronavirus. Com'è che c'è una signora, 2 anziani, qui ci sono diversi bar dove gli anziani giocano a carte e si ritrovano. Qui proprio uno vicino, il Sole, che va frequentato insomma un po'. Ce n'è un altro grande a Vo Vecchio. Non so, uno un po' più lontano, qua ce n'è qui ci sono insomma tanti anziani che si trovano insieme. Un insieme di misto. Il contagio potrebbe anche essere che tutto il paese di Vo potrebbe in qualche modo. Il discorso anche di extracomunitari, tutte queste cose qua che gira di tutto.
C'è preoccupazione, signora? È preoccupata? Sì, anche perché ho un nipotino piccolino che è un mese. Quindi adesso come si muoverà? Con le mascherine. Con le mascherine o rimane chiusa in casa? No, io esco per quello. Si esce sempre con l'ansia, col terrore, con l'ansia, insomma. Però speriamo bene, questo è. Quindi aspettiamo anche, a questo punto sarebbe anche necessario magari capire effettivamente che tipo di misure poi dovranno essere attuate a Vo, perché appunto gli anziani si ritrovano, sono in tanti che si trovano in questi bar, ne sono 3-4 qui a Vo Euganeo che potrebbero essere stati, tra virgolette, diciamo così, passati da questi anziani nel ritrovarsi, e quindi quante persone in realtà poi alla fine potrebbero incubare il coronavirus. Questo è un po' anche il pensiero di tutti quanti qui a Vo Euganeo. Mamma mia, questo è il problema. Vediamo, c'è un altro signore, vediamo se riusciamo a intercettarlo. Buonasera, buonasera. Ha sentito, ci sono 2 casi accertati di coronavirus che sarebbero proprio qui a Vo Euganeo. Non lo so. Vedo che il signore, molti, vedete, come avete visto, molti sono anche con la sciarpa, ovviamente per il freddo, per la tutela, perché magari in giro in questo momento c'è ancora anche l'influenza, ci sono persone che hanno raffreddori importanti, quindi chiaramente diventa ancora più preoccupante la situazione dopo la notizia di 2 casi accertati appunto di coronavirus qui a Vo Euganeo, di cui appunto ricordiamo uno è anche grave. Gabriella. Ferdinando, possiamo anche parlare di quanto ha detto poco fa Matteo Salvini all'attacco del governatore della Toscana Enrico Rossi. Salvini ha presentato una denuncia contro il governatore della Toscana che, non facendo tutti i controlli necessari su chi rientra dalla Cina, mette a rischio la salute dei cittadini toscani e accusa chi lo critica, scienziati e medici compresi, di essere un fascio leghista. I fatti dimostrano, insomma, che invece la prevenzione è necessaria soprattutto in questi casi, e il Presidente Zaia ormai da settimane ribadisce che il Veneto ha fatto e farà di tutto per isolare, mettere in quarantena coloro che tornano dalla Cina. Ha parlato anche di bambini recentemente e di scuole chiuse, e per questo era stato attaccato. E sai, direttore, un'altra cosa che hanno sollevato sempre i governatori, ma soprattutto Massimiliano Fedriga al Friuli Venezia Giulia, è il controllo terrestre invece, perché non c'è, avendo noi chiuso i voli con la Cina per esempio, altri però in Europa, lo sappiamo, non hanno preso lo stesso provvedimento, quindi anche qualcuno potrebbe rientrare anche dalle zone colpite attraverso aeroporti a noi vicini e poi raggiungere l'Italia con auto, anche taxi a volte. Pensiamo a Trieste e la vicina Slovenia o l'Austria in altri casi. Dunque è arrivato il prefetto a Padova, quindi evidentemente ci sono in questo vertice al quale partecipa Luca Zaia ci sono tutte le autorità. Altre dichiarazioni del governatore rilasciate anche a Chiara Gaiani pochi istanti fa, se le sentiamo dal computer, ragazzi, se siete pronti. Mi sento di dire evitare luoghi affollati dove sono in ambienti confinati, dove non c'è ricambio d'aria, perché vi ricordo che il virus viene veicolato da quell'aerosol che non si vede, che è il vaporacqueo, che sono appunto le piccole goccioline di saliva, quindi mantenere anche distanze vitali almeno da 1 metro durante le discussioni con le persone, insomma, il dialogo. Presidente, scusi, anche il Veneto adesso farà come la Lombardia, che chiederà ai cittadini di quel comune, cioè Vo Euganeo, di stare a casa? Ma guardi, noi dobbiamo intanto avere un approccio scientifico, ci sono delle linee guida da applicare, dopodiché ricostruire tutte le relazioni che questi 2 signori hanno avuto. Terzo aspetto, sicuramente le indicazioni sono quelle di avere prudenza, e finché il cordone sanitario non è definito, non sono definite le relazioni, bisogna assolutamente avere prudenza. Da quanto tempo erano malati questi 2 cittadini? Da quanto tempo? Ma guardi, erano ricoverati perché sono 2 cittadini che non hanno assolutamente, innanzitutto non avevano il quadro tipico dei cittadini a rischio, non sono stati in Cina, non avevano avuto
particolari indicazioni, e uno dei due, da quel che si sa, da una decina di giorni, perché poi ha sviluppato una malattia alle vie aeree importante, era curato per una normale influenza. Svolgono attività a contatto con le persone? Non lo so. Grazie. Allora, se mi aiutate dalla regia, tra poco, dopo oltre un'ora di fatto di diretta straordinaria, abbiamo un brevissimo break, quindi se ci aiutate. Ma prima, nel aggiornarvi, vi dico un'altra cosa, che oggi il sito del Ministero della Sanità era intasato, cioè nel momento in cui è esploso il caso, poi erano 6, ora accertati 14 in Lombardia e 2 in Veneto, in tantissimi hanno provato ad accedere al sito web del Ministero della Salute e ci ha provato anche Angelo Cimarosti dalla redazione di Bassano. Impossibile, vediamo. Se si va sul sito del Ministero della Salute, nuovo coronavirus, domande e risposte, sicuramente questo è importante, sul canale YouTube, 4 video informativi del Ministero, quindi è il principale modo per informare la cittadinanza. Proviamoci, vediamo un po' cosa succede, riprovo. Ah, siamo in onda di nuovo. Allora, avete visto da questo breve racconto di Angelo Cimarosti come sia impossibile accedere al sito web del Ministero della Salute, quella sezione che ha tutte le informazioni che riguardano il coronavirus. E allora ecco la conferma di quanto vi dicevamo, cioè il fatto che i 2 anziani di Vo Euganeo ricoverati inizialmente a Schiavonia sono realmente a Padova, come diceva il governatore, e non come riportava poco fa la notizia che riguardava il sindaco di Vo Euganeo. Sono stati trasferiti dall'ospedale di Schiavonia e ricoverati in quello di Padova i 2 pazienti risultati positivi in Veneto ai primi test del coronavirus. Lo ha detto il presidente Zaia, sono 2 persone che hanno avuto contatti in loco, non sono andate in Cina, non sono il classico caso sospetto. Lavoriamo sul fronte dell'eventuale necessità di una struttura, ecco quello che sottolineavamo nel corso di questa nostra diretta straordinaria, una struttura dedicata a eventuali contagiati, perché non sappiamo qual è l'entità del contagio. Da un lato ci preoccupa come allora si debba ragionare su un'ipotesi di questo tipo, cioè la predisposizione di un'area, di una struttura, di una caserma, quello che è per far fronte all'eventualità di un contagio diffuso. La seconda è che allora non ci fosse questa fase 2, non si sia pensato a questo rischio potesse arrivare nei nostri territori. Pochi istanti e poi ancora aggiornamenti sulla notizia di questo pomeriggio, di questo tardo pomeriggio, cioè la conferma di 2 casi accertati di coronavirus in Veneto. E allora torniamo in onda con questa edizione straordinaria aperta 10-15 minuti prima delle 18 di questo pomeriggio, quando è diventato ufficiale come 2 casi di coronavirus si stiano accertati, siano registrati in Veneto. Vi do solo un altro aggiornamento, come ora i pazienti siano ricoverati a Padova. La procedura, ha spiegato il Presidente del Veneto, andrà a pescare tutte le persone che hanno avuto un contatto, i cittadini che sono stati curati per normali patologie. Sono state applicate tutte le direttive dell'OMS. Si tratterà di capire, ha concluso, che tipo di contatto hanno avuto. A Vo Euganeo chiuse scuole e negozi. Siamo preoccupati, ulteriore dichiarazione del sindaco
di Vo Euganeo per adottare tutte le misure di chiusura delle scuole, esercizi commerciali, cercando di ricostruire tutte le attività sociali, i contatti che queste persone hanno avuto per capire qual è il livello di cordone sanitario da mettere in atto. Lo ha detto a Padova adesso anche il governatore Luca Zaia: chiuse scuole e negozi a Vo Euganeo. È in diretta con noi Giorgio Palù, che ringrazio. Professore, buonasera. 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 Ordinario di microbiologia all'Università di Padova. Professore, siamo in diretta con il nostro direttore Luigi Baccialli. In condizioni di questo tipo noi abbiamo spiegato come sapessimo di questa notizia già dal tardo pomeriggio, e prima di avere conferma ovviamente abbiamo atteso le mosse degli organi ufficiali. Cosa bisogna fare in questo momento? Guardi, io non sono autorizzato a parlare nello specifico, lo dirà il governatore. L'unico commento che posso fare è quanto buonsenso e quanta preveggenza c'era nelle decisioni della Regione Veneto di applicare la quarantena a tutti i cinesi che venivano in Italia. Non c'era da discriminare i bambini, era un non valore discriminare che non andassero a scuola i bambini. C'è un valore che gerarchicamente supera tutti, che è il diritto alla salute che riguarda la popolazione. Quindi adesso credo che metteranno in atto tutte le manovre che sono necessarie, individuare i contatti, isolarle, fare i test e poi vedere di seguire questi pazienti. Quello che ho capito era che l'ospedale iniziale non era Padova, ma era un altro ospedale del Veneto da cui sono provenuti. Schiavonia, sì. Professor Palù, buonasera, sono Baccialli, buonasera. Buonasera, dottor Baccialli. Buonasera professore, abbiamo intervistato a lungo il governatore Zaia, che si è detto molto preoccupato. L'intervista era partita prima che arrivasse la notizia dei due casi di Vo Euganeo, però ha anche detto più volte il governatore che il sistema sanitario del Veneto è in grado di far fronte a qualsiasi necessità, le strutture ospedaliere sono pronte, i reparti, tutto quello che si può fare sarà fatto, diceva Luca Zaia, con misure ha detto drastiche, con misure drastiche. E devono essere drastiche, perché questo è un virus che si sta espandendo rapidamente. È vero che il 99% e più dei casi sono tuttora in Cina e che in altre 26 nazioni si tratta di casi sporadici. L'Italia al momento ne ha 9, 2 di Padova fanno 11, quindi pensiamo a quella che è l'epidemia stagionale di influenza. Però questo è un virus, è un coronavirus che si sta diffondendo, è più contagioso degli altri coronavirus che hanno dato queste forme epidemiche, che sono la SARS e la MERS. Quindi è un virus, direi che la buona notizia è che tanto più un virus diffonde, è un virus che fortunatamente autolimita e quindi l'epidemia si blocca. Quindi l'unico modo per bloccarla in questa fase è proprio ricorrere a misure di igiene e di prevenzione, quindi prevenzione dei contatti, indumenti, protezione individuale, isolamento, ricercare la sorgente e le fonti di contatto e la quarantena. Ecco, professore, come lei notava, il governatore è stato molto duro con coloro che hanno messo in dubbio la necessità di fare prevenzione, ha fatto anche riferimento a quanto aveva detto il Presidente della Toscana, che aveva considerato inutile qualsiasi quarantena, qualsiasi forma di isolamento, nonostante dalla Cina tornassero dal Capodanno cinese 2.500 persone in Toscana. Ho avuto più modo di ribadire in altre interviste quanto saggio fosse questo intervento e quanto dissennato sia proporre un non valore in questo caso, perché non si trattava di discriminare i bambini cinesi. Loro stesso, le famiglie cinesi, si sono volontariamente isolate in casa, molte di queste famiglie. Quindi si tratta di pensare a una malattia contagiosa, diffusibile e come bloccarla.
L'unico modo era la quarantena e il controllo degli aeroporti. Anche il blocco che si è fatto nei voli da e per la Cina è soltanto nella tratta Italia-Cina, perché ovviamente i cinesi col Capodanno cinesi venivano a tutte le altre rotte, insomma, quindi andava applicato un controllo più rigido sicuramente. Però insomma diciamo che si è controllata la SARS, il destino di questi coronavirus, ricordiamo che ne abbiamo di coronavirus che sono quelli del raffreddore, quindi gli scenari possibili sono che questa epidemia, come molte, si autolimitano, non diventa pandemica, che abbia degli episodi sporadici, oppure che il virus perda lentamente di virulenza, in quanto questo virus si sta adattando all'uomo, a un recettore e riconosce il recettore umano in maniera molto precisa, e quindi è un virus che ha caratteristiche per poter rimanere endogeno nell'uomo come gli altri coronavirus del raffreddore. Ecco, speriamo che comunque non sia così virulento, ma già sappiamo che la letalità è molto più bassa della MERS e della SARS, il 2%, e fuori dalla Cina è ancora più bassa. Quindi preoccupiamoci di contenerlo, le misure per diagnosticarlo ci sono, esiste da metà gennaio un test molto preciso messo a punto da Christian Drosten all'Università di Berlino che tutti i laboratori di virologia in Italia utilizzano, quindi si tratta adesso di attuare tutte le misure necessarie. Grazie molto professore, grazie. Buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Grazie, era il professor Palù, ordinario di microbiologia all'Università di Padova. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti. I pazienti ora ricoverati a Padova, questo ve l'abbiamo detto. Il governatore, abbiamo un altro pezzo dell'intervista registrata pochi istanti fa ancora da Padova con il governatore Luca Zaia, ma so che il Gabriella Basso dovrebbe essere con il sindaco di Vo Euganeo, quindi appena ci dite ci colleghiamo con lei, rimettiamo pure in onda, vi chiedo il titolo solito con i nostri aggiornamenti, e vi ricordo che scuole chiuse e negozi è la decisione per la giornata di domani, comunque da adesso in avanti vedremo per quanto tempo, esattamente come nel Lodigiano, dove 3 paesi sono isolati. Vediamo se aggiorniamo, ecco, grazie alla regia. E poi oltre a questo il fatto che mentre ascoltavamo le notizie provenire oggi dalla Lombardia vedevamo come più vicino, ma per fortuna forse ancora lontana, questa emergenza, e adesso ci scopriamo invece nell'occhio del ciclone. Vedo Gabriella Basso collegata, forse fuori dalla porta del sindaco di Vo Euganeo. Gabriella. Sì, esatto Ferdinando, sono fuori dalla porta del sindaco di Vo Euganeo che in questo momento è in riunione con i suoi ufficiali e i suoi assessori per capire come muoversi, che tipo di ordinanza fare. Ovviamente sono momenti di tensione, fanno fatica a parlarci, noi siamo qua, stiamo aspettando, abbiamo fatto già vedere che siamo qui presenti per avere più informazioni. Siamo andati un po' in giro per il paese, avevamo mostrato un po' quella che è la preoccupazione della gente, soprattutto nessuno era dotato di mascherine o comunque aveva dei mezzi di precauzione, perché nessuno al momento sapeva ancora alle 18 che siamo arrivati qui, anzi anche prima delle 18 a Vo Euganeo, che c'era questa emergenza. Dicevamo, ecco, si apre la porta, buonasera Sindaco. La prendiamo subito al volo, la situazione è preoccupante, 2 suoi concittadini sono ricoverati, uno è grave, avete già previsto qualche disposizione, un'ordinanza? Sì, siamo rimasti stupiti di questo caso proprio da Vo. Ho saputo una notizia non più di mezz'ora fa, stavo aprendo qua il COC, stiamo lavorando. Le prime delle ordinanze sono quelle della chiusura delle scuole e poi di un paio di locali in cui sappiamo
Sono due bar qui di Vaugane. Di qua di Vodro, frequentati dalle due persone che adesso sono ricoverate a Monselice e sono in contatto telefonico per attuare tutti i procedimenti necessari per mettere in sicurezza il territorio e isolare eventuali casi, possibili casi. Anche perché sono anziani, si frequentavano, i bar sono bar dove tanti anziani si vedevano, quindi potrebbero essere altre persone contagiate? Non lo escludo, perché non possiamo escluderlo, noi adesso torniamo a lavorare perché vogliamo mettere al sicuro i nostri cittadini. Senta, mascherine, qualcosa, ci sarà una tenda, fate qualcosa? Adesso guardi, è di mezz'ora fa la notizia, 3/4 d'ora fa, per cui mi trovo impossibilitato a dire cosa andremo a fare. Ci stiamo lavorando, siamo in contatto. Un attimo che ho una domanda da studio. Allora, sì, pronto Ferdinando, dimmi. Intanto volevo solo dire una cosa, che al momento non sono confermati, però lo dice il ministro Speranza, ma d'altronde non è proprio l'ultimo arrivato, anche se la gestione è in capo alla Regione Veneto in questo momento. Al momento non sono confermati, ci sono verifiche in corso, ma è quello che sapevamo, solo che anche attendendo l'ultimo tampone, mentre tutte le notizie erano in quella direzione, probabilmente le speranze sono limitate. Ma questo dice il ministro Speranza. Merito ai due, che sarebbero, appunto, lo dicevamo, lo scrivono tutti, sono 2 casi accertati anche in Veneto. I tamponi, verranno effettuati i tamponi per tutti i dipendenti dell'ospedale di Schiavonia, Padova, quindi quello che per primo ha accolto i 2 anziani. Scusa Gabriele, allora, visto che il sindaco deve lasciarti, quanto resteranno chiusi esercizi commerciali e bar? Cosa dice? Scuole? Ecco, quanto resteranno chiusi gli esercizi commerciali, scuole? Almeno fino a lunedì, per il tempo necessario per avere notizie più precise e valutare, insomma, per fare i prelievi alle persone che sono state a contatto con le persone già ricoverate. Che già hanno familiari? Sì, familiari, parenti e le persone che diciamo, hanno frequentato le due persone. Li avete già bene o male individuati? Li stiamo individuando. Non è semplice, perché i bar sappiamo che bisogna muovere un po' gli avventori del bar, chiamarli, da quanto non lo vedi, più o meno da più di 2 settimane, meno di 2 settimane dovremmo muoverci in questo modo qua. Benissimo, grazie. Sindaco, avete sentito anche i telespettatori, quindi si stanno attivando, qui sta attivando il COC, quindi per l'emergenza, e ovviamente maggiori particolari, casomai Sindaco rimaniamo qui in attesa. Sì, va bene, grazie. Buon lavoro. Avete sentito, quindi si sta attivando anche qui in comune delle ordinanze, appunto, la chiusura a scuole, bar, gli esercizi dove questi 2 anziani frequentavano i locali, e soprattutto stanno cercando di rintracciare tutte le persone che li hanno incontrati, li hanno visti. Ecco, per il momento da Vaugano è tutto, ovviamente la linea torna allo studio, se avete altre domande. Grazie Gabriella. Gabriella è inviata a Euganeo per seguire la vicenda dei 2 casi del coronavirus. Avete sentito che sono stati ricoverati, ha detto così il governatore, a Padova. Il sindaco ha parlato di Monselice, probabilmente lì si riferiva ad altri casi sospetti e non a questi 2 casi accertati. Intanto fioccano le opinioni, i commenti, anche le stravaganze sui social. Ovviamente la notizia del coronavirus sta facendo breccia proprio su Facebook, su Twitter. Ci sono commenti anche, come al solito, poco pertinenti, insomma, no? Si fanno commenti, anche si ridicolizza l'allarme che è stato lanciato, ma la situazione invece deve destare preoccupazione, come ha detto il governatore Luca Zaia in questa lunga intervista che andrà in onda alle 21:15 su Rete Veneta. Il governatore avrebbe dovuto fermarsi qui ad Antenna 3 per dire quanto stava accadendo per quanto riguarda proprio il pericolo coronavirus, ma arrivata la notizia dei 2 casi accertati ha dovuto ovviamente lasciare precipitosamente i nostri studi ad Antenna e trasferirsi a Padova. Prima di sentire nuovamente la nostra inviata e avere anche altre testimonianze, telefonate, abbiamo parlato prima con un virologo, il microbiologo, il professor Palù. Si può, diciamo, anche considerare la particolarità di un caso scoppiato in Italia e in particolare in Veneto e in 2 paesi, in 2 piccoli paesi, in Lombardia, a Codogno, nel Lodigiano,
e qui Avoe Ugane è un paesino sui colli che conta almeno non più di 3.000 anime, per cui 3.000 residenti, una popolazione limitatissima e quindi la possibilità che questo contagio possa riguardare molte persone di questo paese, insomma stando alle previsioni più pessimistiche. Ovviamente bisogna fare gli accertamenti. Il sindaco poco fa, Giuliano Martini, ha detto che sono in corso le ricerche delle persone che possono aver frequentato queste persone cinesi arrivate dalla Cina giocando a carte, quindi bisognerà ricostruire le ultime giornate anche attraverso le dichiarazioni delle persone che erano presenti nel bar e vedere di recuperarle, di sottoporle ad analisi, ad esami per capire se sono state contagiate o meno. Questa è la situazione attuale. Abbiamo ovviamente in vista tanti altri collegamenti, tante altre testimonianze. Ovviamente cercheremo di darvi notizie aggiornatissime durante questa edizione straordinaria di Antenna 3, condotta come sempre da Ferdinando Avarino, vice direttore delle reti di Media Nord-Est. Ovviamente cercheremo, Ferdinando, magari di collegarci nuovamente più tardi con il governatore, vedremo anche se sarà possibile, credo che stiamo cercando l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, sì. Vedremo che cosa ci potrà dire. Insomma. Abbiamo una nuova dichiarazione del governatore Luca Zaia, quindi se possiamo sentirla, chiedo un aiuto alla regia con Alberto Piovesan e Roberto Durigon, compreso il fatto che vi ricordavamo i dipendenti dell'ospedale Schiavonia, i primi ad avere a che fare nell'emergenza con i due anziani di Voe Euganeo, saranno tutti sottoposti a tampone. Sentiamo ancora il presidente del Veneto Luca Zaia. Abbiamo due casi sospetti in provincia di Padova, nel comune di Voe Euganeo, sono due signori rispettivamente del 1952 e del 1943 e ovviamente stiamo aspettando le controanalisi dell'Istituto Spallanzani e abbiamo già attivato tutta la procedura, quindi con la verifica e con il tampone per tutti i dipendenti dell'ospedale e poi andiamo anche gradualmente a svuotare l'ospedale in maniera tale da rendere ovviamente da sanificare il tutto. Dall'altro abbiamo avuto contatti con il sindaco e anche lì ovviamente i luoghi frequentati dai signori verranno chiusi e stiamo ricostruendo un po' tutte le relazioni sociali, i contatti che questi signori hanno avuto per fare i tamponi per verificare se ci sono ovviamente soggetti positivi. Così il governatore Luca Zaia. Abbiamo un'altra dichiarazione ancora, è chiaro che in questo momento dobbiamo focalizzarci su quello che sta dicendo in questo momento il presidente agli Scrovegni a Padova, perché da lì appunto arrivano le notizie. Sentiamo quest'altro breve intervento del governatore. Positività dal Veneto ci sono due cittadini di Voe Euganeo, l'unità di crisi è riunita. Adesso si decide di andare avanti ovviamente con i tamponi anche per tutti i dipendenti dell'ospedale, anche perché i pazienti erano allo Schiavonia e uno dei due pazienti ci è rimasto una decina di giorni. I due pazienti, diceva, erano allo Schiavonia? Sì, i pazienti erano allo Schiavonia e ovviamente uno dei due pazienti peraltro è in condizioni critiche. Ho già parlato personalmente col sindaco di Voe Euganeo per avvisarlo, perché sono due cittadini di Voe Euganeo e adesso si sta ricostruendo tutta la catena delle relazioni sociali che hanno avuto per capire innanzitutto questo contagio secondario da dove arriva, perché arriva da una persona che ha contagiato e dall'altro perché c'è tutto il grande tema delle persone che hanno avuto contatti con questi due signori, che non per ultimi i nostri operatori del mondo della sanità. Prossime ore di fare ulteriori verifiche, di rafforzare una catena di in qualche modo anche controllo e contenimento di un eventuale contagio. Beh sì, guardi, in questo momento il tavolo della task force sta lavorando unicamente per cercare di definire la cortina sanitaria, il cordone sanitario da creare, ovviamente con la massima tutela per gli operatori della sanità che hanno avuto contatti diretti, anche per coloro che comunque la decisione, cioè su mia volontà, è quella comunque di fare il tampone a tutti e di fare questa verifica. Dopodiché dobbiamo ricostruire anche minuziosamente tutti i contatti che hanno avuto questi due signori nell'ambito della loro vita di tutti
tutti i giorni. E il sindaco già farà le prime ordinanze, adesso si sta già attrezzando e cercheremo di capire poi come gestire ora dopo ora tutta questa vicenda, che non è assolutamente una vicenda da prendere sotto gamba. Il Presidente è preoccupato? Ma noi siamo molto preoccupati, anche perché questo virus è un virus assolutamente problematico, è un virus che comunque sorprende ora dopo ora. Pensate solo che le riviste scientifiche ci dicono che non vive solo sul materiale biologico, ma vive anche su superfici di materiali inerti, e 9 giorni sono tanti, e la raccomandazione ai cittadini che diamo sono quelle di lavarsi costantemente le mani, frequentemente le mani, e mi sento di dire evitare luoghi affollati dove sono in ambienti confinati dove non c'è ricambio d'aria, perché vi ricordo che il virus viene veicolato da quell'aerosol che non si vede, che è il vapore acqueo, che sono appunto le piccole goccioline di saliva, quindi mantenere anche distanze vitali almeno da 1 metro durante le discussioni con le persone, insomma, in Presidente, scusi, anche il Veneto adesso farà come la Lombardia, che chiederà ai cittadini di quel comune, cioè voi Euganeo, di stare a casa? Ma guardi, noi dobbiamo intanto avere un approccio scientifico, ci sono delle linee guida da applicare, dopodiché ricostruire tutte le relazioni che questi due signori hanno avuto. Terzo aspetto, sicuramente le indicazioni sono quelle di avere prudenza, e finché il cordone sanitario non è definito, non sono definite le relazioni, bisogna assolutamente avere prudenza. Da quanto tempo erano malati questi due cittadini? Un altro brano dell'intervista al governatore Luca Zaia di pochi istanti fa. Uno dei 2 pazienti ricoverato per coronavirus in Veneto ha sviluppato una malattia importante alle vie aeree e ora è curato per una normale influenza, lo ha riferito il presidente del Veneto Luca Zaia. Siamo molto preoccupati, ha aggiunto, perché questo è un virus maledetto, è problematico e sorprende ora dopo ora. Dunque qui bisogna capire che cosa intenda il governatore con questa espressione, se c'è un ridimensionamento, un forte ridimensionamento di quanto dice, perché i pazienti positivi al test a Padova è confermato, a Voi Euganeo chiuse scuole e negozi come vi dicevamo, ma aggiunge Zaia, uno dei 2 pazienti ricoverati per coronavirus in Veneto ha sviluppato una malattia importante alle vie aeree ed era curato per una normale influenza, lo ha riferito il presidente del Veneto Luca Zaia. Siamo molto preoccupati perché è un virus maledetto. Direttore, se vuoi commentare anche quelle che sono queste, che sono le ultime novità, diciamo, giunte fino a questo momento, poi ci fermeremo per qualche istante. Sì, no, la preoccupazione del presidente Zaia è veramente autentica, lo ha ribadito molte volte nell'intervista che abbiamo fatto oggi nei nostri studi. Ricordo poi, tra l'altro, ci sono questi 77 che sono stati ricoverati, no? Sono 77 in isolamento, ecco, più che ricovero, parlare di isolamento no, io qui leggo a Padova. Padova, coronavirus, 2 pazienti positivi al test, in città 137 test, almeno così dice il Corriere del Veneto, 77 in isolamento, quindi ovviamente sono evidentemente le prime misure che sono state prese, ma altre saranno sicuramente misure drastiche, ha detto il Presidente, e quindi si parla di scuole chiuse, di palestre e di luoghi pubblici che possono essere utilizzati per ospitare coloro che sono stati contagiati. C'è la pubblicità? Sì, no, sì, ma in effetti è vero, perché poi questi test vengono effettuati a Padova come punto centrale, poi l'ulteriore verifica allo Spallanzani, come dicevamo in queste ore. Il ministro Speranza non conferma questi 2 casi, ma di fatto ci sembra di capire che così sia. 14 casi in Lombardia e 2 in Veneto, è ancora l'apertura del Corriere della Sera in questo momento. Pochi istanti pubblicitari, torniamo con gli aggiornamenti. Torniamo in diretta in questa lunga edizione straordinaria di Fatto che racconta di quanto è emerso nel pomeriggio di oggi. A Vo Euganeo, scuole, negozi chiusi,
e quello che abbiamo sentito anche dalla viva voce del sindaco pochi minuti fa. Mi fate sapere se possiamo tornare da Gabriella Basso, lì a Voi Euganeo, per capire quali siano gli sviluppi, anche perché poi ci sono notizie contrastanti. Le raccomandazioni, ha aggiunto Zaia, sono sempre quelle: lavarsi le mani frequentemente, mi sento di dire di evitare luoghi affollati dove non c'è ricambio di aria, l'abbiamo sentito poco fa, perché il virus viene veicolato dal vapore acqueo e da piccole gocce di saliva, quindi bisogna mantenere le distanze vitali di almeno 1 metro durante le discussioni con le persone. L'abbiamo detto, ribadito quante volte anche in queste settimane. Lo stesso direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, nei nostri studi ha detto circa 2 o 3 settimane fa come vi sia bisogno di almeno 8 mesi, 1 anno, forse di più anche per un vaccino. Io sento le comunicazioni della regia, per carità interessante, però fatemi sapere se c'è Gabriella Basso collegata con noi. La vedo. Gabriella, mi senti? Intanto ti do un aggiornamento. Schiavonia, andiamo gradualmente a svuotare l'ospedale in maniera tale da sanificare il tutto. Questo dice Zaia adesso, un aggiornamento costante, come potete vedere. Non solo, il Presidente ha detto che tutti i dipendenti dell'ospedale di Schiavonia saranno sottoposti a tampone, ma anche che sarà gradualmente svuotato l'edificio, lo stabile dell'ospedale di Schiavonia a Padova, perché c'è l'esigenza di sanificare l'intera struttura. Per quanto riguarda Voi Euganeo, dove i due risiedono, anche lì i luoghi frequentati dai due signori verranno chiusi e stiamo ricostruendo tutte le relazioni sociali e i contatti che questi signori hanno avuto per fare i tamponi e verificare se ci sono soggetti positivi. Così il governatore Luca Zaia. Gabriella, ci sei? Però io non la sento, come mai? Sono arrivati. Vai. Mi sentite? Allora, siamo qui ancora in comune a Vaugano, il sindaco è sempre all'interno della stanza, forse sta uscendo. Hai il microfono spento, Gabri? C'è qualcun altro? Hai il microfono spento? Capitale batteria, finite le batterie. Tutto in diretta, va bene Gabriella, tra poco quando siete pronti fateci sapere. Dunque, direttore, non solo i tamponi per tutti i dipendenti, ma ora svuoteranno e sanificheranno l'intero edificio dell'ospedale di Schiavonia, questa è l'ultima notizia. Schiavonia, dove c'è stato il primo ricovero, poi il trasferimento a Padova, devo dire che si tenta ovviamente di evitare ogni allarmismo, però il panico si sta diffondendo, no? Quando si parlava delle preoccupazioni da parte delle istituzioni, da parte dei medici, da parte del Presidente Zaia, molti facevano spallucce, dicevano ma no, non esagerate, non esageriamo. Adesso è la prova che questo virus arriva ovunque, non possiamo sottrarci al contagio e che bisogna stare attentissimi e che ovviamente tutte le misure che sono state annunciate saranno prese. Oggi diceva il Presidente Zaia che anche in un momento difficile per la sanità, per carenza di medici, di cui abbiamo parlato molte volte, che ovviamente carenza che è stata surrogata dall'arrivo comunque di specializzandi e poi dall'allungamento del periodo di medici che sono andati in pensione, potranno stare in ospedale fino ai 70 anni, continuare a lavorare. Ci sono tutte le risorse, tutti i mezzi, tutti gli uomini che sono in grado di far fronte a questa emergenza. Ovviamente parliamo di personale medico ma anche infermieristico, sono migliaia di uomini e di donne che ovviamente sono il simbolo di un sistema sanitario che funziona e che farà il massimo per arginare questa emergenza, che non deve diventare ovviamente una pandemia, come si stava dicendo, anche come diceva anche il professor Palù. Vi faccio vedere le immagini in diretta, quasi di fatto uno scatto di qualche minuto fa del tavolo operativo, per il motivo per cui il governatore Luca Zaia ha lasciato i nostri studi oggi nel pomeriggio per recarsi qui a affrontare questa emergenza, quando
sembravano confermati da tutti i test, erano confermati da tutti i test i 2 casi di coronavirus in Veneto, anche se manca l'ultima certezza da parte dello Spallanzani, ma tutti danno come ufficiale adesso i 14 casi in Lombardia e i 2 in Veneto, perché di fatto ogni passaggio sino a qui ha confermato le analisi e la diagnosi sin qui raccontata in questa straordinaria del pomeriggio. Vedete il governatore Luca Zaia, al suo fianco l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, il prefetto di Padova, anche il sindaco Giordani. Vediamo altri scatti di questo vertice, come vedete ancora in corso agli Scrovegni a Padova, là dove si sono radunati nel tardo pomeriggio. Vediamo altri aggiornamenti. Certo, è chiaro, la domanda anche ci pongono alcuni, se bastano due casi accertati addirittura per dover provvedere a svuotare, a fare un tampone a tutti i dipendenti dell'ospedale, a svuotare e sanificare l'intero edificio, insomma, quindi la preoccupazione c'è ed è tanta. Vuol dire che ci dobbiamo preparare a numeri ben diversi, e di questo forse dobbiamo essere coscienti. Il virus maledetto, così viene definito dal Presidente della Regione Zaia. Tamponi a tutti nel primo ospedale, quello di Schiavonia, come ribadito poco fa. Non ho capito, Nicola, se avevamo un servizio pronto. Ecco, Gabriella, si aprono e chiudono le porte, ancora torniamo a Euganeo, aggiornamenti. Vai Gabriella. Esatto, si stanno aprendo e chiudendo le porte, ecco, stanno aprendo e chiudendo le porte qui nel municipio a Euganeo. Ci sono anche i colleghi di altri quotidiani che sono venuti ad avere notizie del sindaco per capire come si sta muovendo. Come abbiamo detto nel precedente collegamento, di fatto in questo momento il sindaco ha deciso di chiudere le scuole almeno fino a lunedì chiusi. I 2 bar che sarebbero quelli dove i 2 anziani hanno frequentati maggiormente, dei 2 anziani, e stanno rintracciando tutte le persone che sono venute a contatto con i 2 e soprattutto già i familiari sono stati messi in quarantena. Questo al momento ancora le notizie. Stanno aspettando, ci parlava prima l'assessore dei servizi sociali, che stanno aspettando quelli che sono i protocolli per capire come muoversi, quali azioni mettere in campo. Come dicevi tu, appunto, questa notizia anche dell'ospedale di Schiavonia che si sta svuotando per sanificarlo, ma qui ovviamente ancora a parte un po' diciamo, la situazione dei cittadini che non sapevano nulla e sono estremamente preoccupati, come delle interviste che abbiamo fatto precedentemente. Chiaramente in questo momento si sta aspettando di capire cosa fare ancora e capire quanto può estendersi il contagio, se i 2 anziani sono usciti da Vo, sono andati da altri posti, se hanno frequentato altre persone, quindi è una situazione in continua evoluzione. Se riusciamo a parlare con il sindaco ancora, vi chiediamo di nuovo la linea. Grazie Gabriella. Allora, questa è la situazione fino a questo momento. Fatemi sapere quando dobbiamo chiudere questa fase per poi dare spazio di nuovo ad aggiornamenti e nell'orario canonico, diciamo, del telegiornale delle 19:30. Ci scrivono tanti cinesi a Venezia con valigie, da dove arrivano, ci sono i taxi pieni, ci scrivono all'aeroporto, adesso ci scrivono anche i telespettatori in tantissimi. Sono molti e preoccupate le testimonianze, le domande delle persone che vogliono sapere di più, vogliono capire che cosa sta succedendo. Moltissima gente ancora non sa che ci sono questi 2 casi accertati di coronavirus in Veneto, a Euganeo, che sono in corso controlli, le ricerche di tutte le persone che possono essere rimaste contagiate, avendo avuto proprio rapporti, frequentando le persone dei bar di Euganeo e quindi con il rischio di poter essere rimaste infettate. Quindi davvero inizia una fase difficile di gestione di questa emergenza con, abbiamo detto e ripetuto le parole del Presidente Zaia, misure drastiche, quindi aspettiamo chiusure di scuole, aspettiamo ogni tipo di intervento per evitare che questo virus micidiale si diffonda rapidamente.
virus maledetto, come ha detto il governatore Luca Zaia. Allora, vi ripeto quello che abbiamo raccontato in questo lunghissimo pomeriggio, solo l'ultimo test per avere la certezza assoluta dallo Spallanzani di Roma, anche se appunto il Ministro Speranza per questo passaggio tecnico sostiene che non vi sia ancora l'ufficialità, ma ci sono 2 casi di coronavirus in Veneto secondo le autorità locali, anche perché a Vo Euganeo, dove questi 2 anziani risiedono, sono frequentatori di alcuni bar dove hanno giocato a carte in queste settimane, hanno sviluppato una pesante influenza, quindi il ricovero all'ospedale di Schiavonia. Negozi e scuole saranno chiuse a Vo Euganeo, ora tutti i dipendenti dell'ospedale di Schiavonia saranno sottoposti a tampone, l'intera struttura sarà sanificata, ha detto pochi istanti fa il governatore Luca Zaia. Pubblicità, pochissimo e nuovi aggiornamenti. Rieccoci in diretta. Allora, come avete capito, insomma, se ci state seguendo dalle 18 più o meno, abbiamo iniziato questa edizione straordinaria che adesso diventa di fatto il telegiornale di Treviso, nella quale vi stiamo aggiornando sulla notizia di oggi che evidentemente riguarda tutta la regione e quindi una notizia che è stata poi confermata poco prima delle 18:10 circa, e cioè dei 2 casi accertati di coronavirus in Veneto a Vo Euganeo. Ci siamo collegati più volte in questa ora e mezza proprio con la nostra Gabriella Basso e con Simone Squarcina, che si trovano a Vo Euganeo per saggiare la situazione. 77 anni e 74 anni, scusate, e 68 anni i 2 casi accertati. Dunque adesso inizia di fatto anche l'edizione trevigiana del nostro telegiornale. Ovviamente molta di questa edizione sarà dedicata agli aggiornamenti del coronavirus. È stata una giornata davvero intensa perché era iniziato appunto questa giornata con l'emergenza in Lombardia, e i casi in Lombardia di contagi in Italia, i primi contagi in Italia. Prima 3, poi 6, poi 14 e già c'erano le prime dichiarazioni del governatore Zaia, poi aggiornate con i 2 casi. Ma allora io vedo di nuovo collegata la nostra Gabriella Basso, che si trova insieme a Simone Squarcina a Vo Euganeo. La vedo ancora con il sindaco. Allora sentiamo da Gabriella Basso quali sono le novità di questi minuti. Eccoci qua, Sindaco Giuliani Martini, mi scusi. Allora, siete qua riuniti, avete attivato il COC, quale altre notizie state aspettando? I protocolli, se non sbaglio? Stiamo aspettando i protocolli da Padova, dove si è riunito l'unità di crisi dell'ULSS, per sapere come agire. Probabilmente in serata ci muoveremo. Già, tanto alle scuole abbiamo già informato gli alunni e il direttore della chiusura, e 2 locali già stiamo preparando le ordinanze di chiusura, poi ci muoveremo a Razzera per vedere un attimo quali saranno gli altri obiettivi per mettere in sicurezza appunto il territorio, isolare eventuali focolai da dove si dovessero presentare. Ecco, lei diceva prima che i familiari sono già stati messi in quarantena. Sì, i familiari già in quarantena, adesso stiamo cercando anche delle zone, eventualmente pensiamo alla palestra, alla scuola, se ci dovesse essere la possibilità di mettere in quarantena altre persone. Pensate che si possa estendere a questo punto? Noi pensiamo che si possa estendere, non possiamo escludere, non potendolo escludere noi intanto ci prepariamo per affrontare, se possibile, come meglio possibile la crisi. Stiamo aspettando appunto le notizie dalla Regione e dall'unità di crisi già aperta, che ci danno il massimo appoggio, e quindi vediamo un attimo di organizzarci al meglio per affrontare anche questa situazione. Sì, possiamo sapere se sono 2 cittadini di Vo o di frazione di Vo? 2 cittadini di Vo, uno di Vo Vecchio e uno di Cortelà, peraltro, quindi cittadini residenti che
a quanto risulta non hanno fatto viaggi e sicuramente sono venuti in contatto con qualche persona che è tornata da un viaggio o è entrata in contatto con una persona tornata da qualche viaggio in Cina. Cioè caccia al paziente zero. Ecco, è proprio questo, sì. Stiamo un attimo a vedere, allargheremo adesso le ricerche per vedere anche tra familiari, parenti, anche i locali che frequentavano come comportarci. Gabriella, ti chiedo una cortesia. 2 locali sì, stati chiusi oggi. Sì, dimmi pure. No, non abbiamo locali gestiti dai cinesi, abbiamo locali che sono di gestione di persone del posto. Di persone del posto, quindi. Quali Senti, ci sono i colleghi che stanno facendo Certo, no, lasciamolo, sì. Questo qua davanti, giusto? Quale? Il bar al sole, mi pare. Sì, sono 2 locali, il bar al sole. L'altro potrebbe essere, non lo escludiamo, proprio perché una delle 2 persone andava spesso, è un locale qua vicino, che è un locale, è il mio bar. Però. Mio bar? Sì, quello solo perché è stato visto una delle 2 persone recarsi in quel bar, in quel locale. Ma qualcuno aveva contatti con la Cina di questi bar? Cioè, qual è il legame? Non ci sono contatti tra i bar, tra questi 2 locali e il cinese. O qualcuno che fa viaggi? Ma può darsi che anche semplicemente qualche cliente che si sia fermato e che casualmente abbia contagiato in qualche modo. Potrebbe essere quindi una persona di passaggio? Potrebbe anche, non escludiamo quello. E le 2 persone si conoscono, i contagiati? Le 2 persone si conoscono, ma non saprei dire di più in questo momento. Non sono stati insieme, cioè nel senso non hanno un rapporto stretto? Il paese è piccolo, quindi ci sono 2 o 3 bar in piazza molto, molto facili, ma non possiamo escluderlo, voglio dire. Potrebbe anche essere che le 2 persone siano venute in contatto con la persona che invece poi le ha contagiate, magari in periodi diversi o in momenti diversi. Ma io non ho capito una cosa, cioè perché dite i bar? Se i bar non sono gestiti da cittadini cinesi, perché avete identificato il bar come possibile luogo? Questo ci è stato detto dall'USL che era possibile che fosse il bar il luogo del... Come ha fatto l'USL? Lui sicuramente ha avuto le sue informazioni che io al momento non ho, ma probabilmente avranno fatto una ricerca. Comunque sono persone che frequentano, e comunque in ogni caso persone che frequentano quei locali, sicuramente giocando a carte tra amici è normale che ci possa essere un contagio, questo insomma. Perché giocare a carte? C'è qualcuno perché si gioca faccia a faccia, è molto semplice, voglio dire. Sindaco, però lei ha detto prima, mezz'ora fa io ho saputo, deve essere ormai è un'ora che ha saputo che diciamo c'è la conferma, però loro erano insomma già andati in ospedale, c'è passato tanto tempo prima di potersi muovere e la gente è preoccupata. Ma da quello che ho saputo è venuto un dubbio perché 2 persone dello stesso paese hanno avuto un peggioramento, quindi è stato in ospedale che hanno capito che poteva essere un legame tra le 2 persone, entrambe di Vo. È stato quello che ha fatto scattare l'allarme. Hanno fatto il controllo, il test a entrambe le persone e tutte e 2 hanno poi, insomma, si è verificato che fossero positive al virus. Quindi 2 persone di Vo. Ma sono persone che hanno già patologie pregresse o... Questi sono dati personali, quindi non posso... No, ma giusto per capire, ma è tranquillizzare le persone. Sono persone di una certa età, ecco, non sono giovani, quindi sicuramente più fragili delle persone in forze, sicuramente qualche patologia l'anziana ce l'ha sempre, non saprei dire quali e quante. Quanta gente c'è in quarantena ora qua in paese più o meno, lei lo sa? Ma attualmente sono solamente, penso che siano tutti i familiari delle famiglie, immagino almeno una ventina di persone. Senta, ma a questo punto magari si può fare anche un appello alla gente che magari pensa di poter essere venuto in contatto, certo non abbiamo i nomi dei 2 soggetti, però magari un po' di precauzione. Un po' di precauzione ci vuole assolutamente, posso dire. Per questo fine settimana non frequentiamo locali pubblici, non spostiamoci, restiamo a casa, in caso di febbre contattate, c'è il numero verde per diciamo, essere informati. Per chiedere informazioni se ci fossero essere dei problemi. Le scuole saranno chiuse, ripeto. Fino a lunedì le scuole chiuse? Sì, almeno fino a lunedì che le scuole chiuse.
Sì, no, le medie se non sbaglio domani mattina dovrebbero essere aperte, quindi attendiamo, adesso ci sarà un'evoluzione sicuramente e dopo metteremo in atto le strategie che ci diranno. Entro quanto pensate di avere i protocolli? Entro un'oretta, insomma, pensiamo di avere i protocolli e poi comunque i locali sono stati chiusi già anticipatamente e le scuole rimangono chiuse domani. A che ora sono stati chiusi i locali? Adesso praticamente. Benissimo, grazie Sindaco, ringraziamo il Sindaco che ovviamente, eccoci qua, sì, eccoci. Sì, no, volevo che chiedesse al Sindaco se appunto ma lo ha già detto lui, se potesse appunto ricordare quali erano le ordinanze, insomma le misure che vengono messe appunto nelle prossime ore, le scuole chiuse ma anche i negozi, i centri di aggregazione, Sì. Quale no, sarà? Sono già chiusi, cioè sì, di non andare appunto, ecco, allora praticamente scuole chiuse, hanno già chiuso i bar che possono essere quelli diciamo tra virgolette incriminati dove insomma i due anziani si trovavano. L'invito alla gente in questo weekend finché non si hanno certezze, finché non ci sono i protocolli, finché non vengono definite tutte le misure di non andare nei centri di aggregazione, nei luoghi di aggregazione, bar, pizzerie, ristoranti piuttosto che nei negozi, insomma Quindi rimanere i a luoghi di casa aggregazione per evitare eventualmente il diffondersi. Sì, esatto. Questo è quanto il Sindaco ha detto orora. Benissimo, allora io nell'attesa che tu magari riesca a cogliere qualche altra voce lì a Vo Euganeo, com'è? Tu che da un'oretta e mezza circa stai insomma documentando la situazione lì, qual è la sensazione che cogli? La sensazione è che quando noi siamo arrivati la gente non la sapeva nulla, la notizia l'abbiamo data noi ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno, c'è stata all'inizio quasi fosse uno scherzo, la gente non ci credeva, i ragazzi del bar, il Bar Sole che è lì proprio di fronte al municipio non ci credevano, scherzavano, invece poi appena data la conferma che effettivamente ci sono 2 casi di coronavirus in paese, chiaramente la preoccupazione è aumentata. C'è chi ha nipoti, chi ha figli e quindi chiedono cosa devono fare e soprattutto perché non sono stati informati prima, ma avete sentito il Sindaco, anche lui ha avuto la conferma ufficiale ormai un'ora fa, non di più. Benissimo, grazie Gabriella, grazie, allora ci risentiamo fra poco, grazie. Allora, mentre lasciamo Gabriella, vi facciamo sentire altre dichiarazioni di poco fa del governatore Zaia. Chiedo alla regia se possiamo metterle in onda in questo momento, adesso la apro così riusciamo a vedere meglio. Aspettate un secondo, c'è un piccolo problema. Allora, dovremmo avere la dichiarazione. 137. Il numero è in crescita, saranno sicuramente di più. Considerate che altra disposizione, e questa l'ho voluta non con forza, l'ho voluta personalmente, anche questa è quella che si possa fare un tampone anche ai ricoverati con sintomi influenzali gravi, tipo le polmoniti, perché comunque è uno screening, sarà anche ritenuto da qualcuno banale, ma a volte anche con la banalità ci si azzecca, nel senso che è ovvio non riusciamo a fare le analisi approfondite certificate su ogni cittadino, però è pur vero che se ci sono i sintomi c'è un tampone, comunque abbiamo già un'indicazione. E sull'origine, sulla causa di questo saperla, guardate, arriveremo all'origine perché questi sono contagi secondari. Contagi secondari vuol dire che è stato un contagiato, un primario che ha contagiato. Cercheremo di capire in base alla ricostruzione della catena delle relazioni, cercheremo di capire cosa è accaduto, perché questi sono dei cittadini, uno del 43 e uno del 52, quindi 1943 e 1952, che condividevano assieme la passione delle carte in un bar. È escluso in ogni caso un contatto con il primo malato zero. No. Grazie ragazzi. Grazie. Avete sentito allora il governatore Zaia che appunto poi lo ha detto anche in queste parole, insomma tra le righe, uno dei 2 pazienti ricoverati per coronavirus in Veneto ha sviluppato una malattia importante alle vie aeree ed era curato per una normale influenza, e questo è uno elemento importante. Siamo molto preoccupati, lo aveva anche detto appunto precedentemente, perché questo è un virus maledetto, problematico e sorprende ora dopo ora. Allora, in attesa poi di avere ulteriori aggiornamenti, vorrei anche riuscire a capire se riusciamo a sentire se è libero dal vertice ovviamente che è in atto nell'unità di crisi a Padova anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, perché è lo scenario poi
che riguarda la protezione civile è molto molto importante. Noi abbiamo quel titolo, insomma, come verrà gestita adesso l'emergenza e appunto l'emergenza anche per le persone appunto che sono contagiate. Allora, risentiamo quali erano le parole del governatore Zaia proprio mentre si parlava della gestione dell'emergenza in Lombardia, quindi le parole di questo pomeriggio, e si parlava appunto di un'allerta che era a 2 passi dal Veneto. Poi nelle ore successive, poco dopo, si è scoperto, ed era proprio qui da noi il governatore Zaia che si è scoperto appunto che c'erano questi 2 casi accertati, 2 anziani a Vo e Euganeo. E dunque quali erano le soluzioni che si era pronti a mettere in atto. Allora sentiamo le parole di Zaia di questo pomeriggio, che facevano presagire appunto lo scenario che poi si è verificato. Siamo allo stato di massima allerta, siamo pronti ad adottare qualsiasi misura, anche quelle più straordinarie. L'emergenza è qui e ora, anche per questo il governatore Luca Zaia si dice pronto ad adottare misure drastiche che in parte ci sono già, si tratta di applicarle. Non c'è nulla da inventare, perché le linee guida per la tutela della salute dei cittadini e per eventuali soluzioni drastiche ci sono e sono chiare. Bisogna evitare totalmente, anche qualora vi fosse la massima allerta, il contagio. Il contagio lo si evita semplicemente evitando il contatto con le persone contagiate, quindi circoscrivendo il nucleo, la comunità, come si dice scientificamente, la popolazione di persone contagiate. Isolamento quindi che lo stesso Ministero nella circolare diramata in queste ore dopo i primi casi in Lombardia ha confermato in 2 diverse modalità. Resta la quarantena fiduciaria, cioè su base volontaria per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni, a cui si aggiunge quella obbligatoria. Una nuova ordinanza che dispone il trattamento di isolamento, la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sono venuti a contatto con le persone, con questi pazienti certificati positivi. E c'è la corsa ai ripari della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Prima di ricevere in studio pazienti con sintomi sospetti è necessario un triage telefonico. Nel primo pomeriggio, prima della conferma dei casi veneti, la Direzione Prevenzione della Regione ha emesso una nota di aggiornamento per tutte le strutture sanitarie, dove evidenziava come finora il laboratorio di riferimento di Padova avesse effettuato 137 test per la conferma diagnostica, tutti i risultati negativi, così come gli esami eseguiti sui 9 soggetti sospetti ricoverati che presentavano febbre al loro rientro dalla Cina. 77 invece i bambini in isolamento fiduciario, soprattutto di ritorno dal Capodanno cinese, misura che era stata chiesta dallo stesso Zaia a inizio emergenza con annesse accuse di razzismo. Mi piacerebbe anche che qualcuno magari rivedesse le dichiarazioni, in alcuni casi anche molto forti e offensive, fatte nei miei confronti, proprio perché ho proposto l'isolamento fiduciario. E mentre continuano i controlli negli aeroporti veneti, a gettare un'ombra anche sui casi negativi è Giorgio Palù, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, che conferma come sia possibile essere negativi al test anche dopo aver avuto un'infezione da coronavirus. Per Zaia l'allarme non conosce confini. Questo è un virus, è un cataclisma a livello internazionale, siamo preoccupati di quello che è poi il continente africano e della salvaguardia della tutela che poi delle tutele che si possono attivare in Africa rispetto alla salute dei cittadini e eventuali contagi. Vi ricordo intanto sempre parole del governatore di poco fa, che a Schiavonia andiamo, dice, gradualmente a svuotare l'ospedale in maniera tale da sanificare il tutto. Quindi c'è questo scenario in atto della sanificazione completa dell'ospedale di Schiavonia. Ospedale da campo a Schiavonia, ci dice, ha detto sempre Luca Zaia, appunto, sono informazioni raccolte da Chiara Gaiani, e stiamo anche cercando di collegarci adesso fra poco proprio con Chiara Gaiani, che si trova invece all'unità di crisi a Padova, perché a Padova, come sapete, c'è la task force, c'è l'azienda ospedaliera di Padova che è in questi casi, come fu preannunciato quando si parlò inizialmente di coronavirus, il quartiere generale sarebbe stato all'azienda ospedaliera di Padova, e lì c'è l'unità di crisi. Avete visto anche prima le immagini della riunione in corso con tutti gli assessori di riferimento, insieme anche al governatore Zaia e al direttore generale della sanità Domenico Mantoan. Ecco, dovremmo avere, mi dicono, forse Chiara Gaiani? Abbiamo Chiara Gaiani al telefono. Chiara. Buongiorno. Buonasera Chiara. Allora,
Tu sei a Padova, sei diciamo, all'unità di crisi, ci hai raccolto ecco, le frasi e le frasi che abbiamo visto in diretta del governatore Luca Zaia arrivano grazie appunto a te, e quindi tu che sei in un momento cruciale, che sei nel quartiere generale, ci puoi dire quali sono le ultimissime novità che emergono dal vertice? Ecco, le ultimissime novità sono quelle che avete sentito dalla voce del governatore Zaia circa una decina di minuti fa. Periodicamente ci sta infatti aggiornando la folla di giornalisti che si è assiepata al terzo piano della sede dell'ULSS 6 Euganea, proprio davanti alla porta della direzione generale. Qui è in corso l'unità di crisi, sono presenti le massime autorità cittadine, oltre al governatore Zaia, l'assessore Lanzarin, è arrivato qui il prefetto di Padova Renato Franceschelli, c'è il questore, c'è il sindaco di Padova Giordani. Stanno decidendo quali sono le azioni da mettere in campo in queste ore, che sono ore comunque cruciali. Avete sentito che cosa ha detto il governatore Zaia? Focus intanto sull'ospedale di Schiavonia, dove a me risultava uno dei 2 pazienti è stato ricoverato per almeno una decina di giorni. Adesso in questo momento i 2 pazienti risultati positivi al test del coronavirus si trovano in ospedale a Padova. Uno è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, il più anziano, che è in condizioni più critiche, e l'altro invece nel reparto di malattie infettive. L'ospedale di Monselice viene probabilmente progressivamente svuotato, ha spiegato il governatore Zaia, e si sta predisponendo un ospedale da campo con tende riscaldate. Le stanno allestendo proprio in questo momento, proprio davanti all'ospedale di Schiavonia. Ha annunciato tra l'altro, cosa importante che ha detto il governatore Zaia poc'anzi, che alcuni familiari dei 2 presentano una sindrome influenzale, quindi in questo momento si stanno facendo tamponi a chi è entrato in contatto con i 2 pazienti risultati positivi al coronavirus. Quindi uno stato di massima intenzione, stanno mettendo in campo tutte le azioni. Ci raccontava adesso un collega che è appena arrivato che anche la città di Padova in questo momento sembra quasi una città deserta, la gente è in casa in questo momento attendendo quelle che sono le indicazioni che arriveranno dalle autorità sanitarie, che si stanno decidendo proprio in questi attimi all'interno dell'unità di crisi. Grazie, allora, grazie a Chiara Gaiani, ci aggiorneremo allora più avanti, perché poi ovviamente il 20:10 anche di questa sera sarà dedicato alla situazione che sta evolvendo, come avete intuito, di ora in ora. C'è anche ovviamente la questione economica, c'è la questione dell'effetto del coronavirus sulle imprese, ora più che mai, visto che la situazione si sta aggravando anche qui. Allora oggi il Ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli era a Trieste e ha cercato di rassicurare anche le imprese sugli effetti nefasti del coronavirus. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Marco Stabile. Ci si è messo però anche il coronavirus a bloccare anche l'economia, oltre alle conseguenze ovviamente sanitarie? Le conseguenze sanitarie sono quelle che in questo momento stiamo seguendo con più attenzione, senza però dimenticare l'impatto che ha nel tessuto produttivo, sia per le nostre imprese che producono parte dei loro beni in Cina, sia per le imprese che si approvvigionano da materiali che provengono dalla Cina. Entrambe le questioni sono complesse, stiamo lavorando anche con Gualtieri e con il Ministro Di Maio per trovare delle soluzioni anche economiche di sostegno alle imprese che hanno questo tipo di problemi. Penso che è un elemento che avrà un'incidenza importante su tutte le attività produttive, non soltanto italiane e non per un breve periodo. Adesso lasciamo per un attimo la questione coronavirus e andiamo avanti con il telegiornale di Treviso con ancora una volta il racconto di razzie da parte dei ladri nelle abitazioni e anche ormai un allarme di prima mattina. Sentite cosa è accaduto a Spercenigo.
2 case svaligiate in pochi minuti, fin qui purtroppo nulla di nuovo rispetto a quanto la cronaca ci ha abituati, se non fosse che i ladri sono entrati in azione in pieno giorno intorno alle 9, lungo una via in cui si trovano diverse abitazioni con un continuo andirivieni di persone. Eppure questo non ha fermato i malviventi, si tratterebbe secondo alcuni testimoni di 4-5 persone viste in zona a bordo di una Mercedes che hanno atteso che la proprietaria di questa abitazione uscisse per recarsi dal medico per poi scavalcare la recinzione, forzare la porta ed entrare in casa mettendo tutto a soqquadro. Abbiamo un disastro di rotto, scatole di legno perché hanno sfasciato dappertutto. Dentro nel cassetto c'era un orologio d'oro e è rimasto lì. Hanno portato via delle cose che magari erano piccoli ricordi, non avevamo quasi niente, insomma. Però avevamo dei soldi liquidi che mio marito aveva preso. Pochi minuti, il tempo sufficiente per agguantare un bottino di quasi 1.000 euro e spostarsi poi nell'abitazione vicina. E hanno buttato per aria tutto e così. Sono saltati dall'inferiata, qua di certo da noi, e da mia cognata dalla parte nascosta, perché abbiamo una siepe che ci divide e là si è visto che è stata toccata la siepe. Anche nella casa della cognata, dopo aver forzato una finestra, hanno messo a soqquadro le stanze, rubando tutto quello che sono riusciti a trovare. Ora resta un senso di impotenza. Ti senti inerte in queste cose, no? Però io penso sempre che non bisogna fossilizzarsi in questo, cioè bisogna anche essere preparati. Ma a creare insicurezza è soprattutto l'orario in cui i ladri hanno agito. L'orario e su una strada trafficata come questa, perché su per le scale in 4 persone, insomma, hanno una gran bella faccia tosta. Queste le parole della signora. Torniamo alla questione coronavirus e 2 casi accertati in Veneto, a Vo e Euganeo. C'è una ulteriore agenzia ANSA, ma che di fatto conferma quello che già ci aveva anticipato Chiara Gaiani. Ho chiesto alla Protezione Civile di allestire un primo campo base con le tende riscaldate in località Schiavonia, semplicemente da un punto di vista prudenziale. Lo ha appunto riferito a Padova il presidente del Veneto Luca Zaia. Si farà lo screening, ha aggiunto, su tutti i dipendenti dell'ospedale Schiavonia e sui pazienti che possono aver avuto rapporti con i contagiati, su tutti i cittadini di Vo e Euganeo, quindi uno screening sui pazienti che possono aver avuto rapporti con i contagiati e su tutti i cittadini di Vo e Euganeo. Ci sarà la chiusura di tutto quello che è pubblico a Vo, quindi bar, ristoranti, scuole e tutto quello che è aggregazione, quindi un passo ulteriore ovviamente rispetto a quello che aveva detto il sindaco. Utilizziamo misure massime per costruire un cordone sanitario sufficiente, quindi Vo e Euganeo va nel senso del totale appunto isolamento, diventerà una sorta di paese in quarantena, ma per appunto misure di estrema prudenzialità. Nel frattempo, a livello economico, c'è un braccio di ferro in corso tra Luxottica e l'agenzia di stampa Ala News sulla evacuazione di un piano della sede centrale di Milano, dove una dipendente sarebbe entrata in contatto con uno dei soggetti ricoverati a Codogno, quindi qui parliamo dell'emergenza in Lombardia. L'azienda Luxottica ha smentito verso le 18, ma l'agenzia ha rilanciato dopo aver sentito alcuni dipendenti che confermano di aver ricevuto una mail con cui vengono invitati a lavorare da casa nella giornata di lunedì. In attesa di capire di più resta la questione delle ripercussioni ovviamente sull'autonomia, l'abbiamo già sentito prima, sull'economia scusate, l'abbiamo sentito prima nelle parole del ministro Patuanelli, e oggi pomeriggio se ne è parlato a Longarone, dove si è tenuto il tavolo di Made in Italy sull'occhialeria, altro quindi settore importante. C'è anche la preoccupazione in vista della fiera del settore dell'occhialeria, il Mido, che si terrà a Milano il prossimo fine settimana. Allora sentiamo le preoccupazioni del presidente della provincia Padrin e di Luca Romano, esperto di occhiale e docente a Padova. Il coronavirus penso che sia una grandissima preoccupazione al di là della questione di salute e di sanità pubblica, ma penso che potrà avere delle grosse ripercussioni sul mondo dell'occhialeria, perché io penso che diverse aziende che hanno una parte della loro produzione in Cina non arriveranno ad avere i pezzi, e quindi penso che soprattutto dal mese di aprile ci saranno grossi problemi. Quindi penso che sia il momento e forse anche l'occasione di Mido un po' per fare il punto della situazione e capire la reale situazione
di questa infestazione che sta veramente provocando il terrore in tutto il mondo, ma ora che è arrivata anche in Italia penso che ci tocchi personalmente, quindi penso che sarà da verificare sotto tutti i punti di vista quelle che ne potranno essere le conseguenze. Naturalmente il coronavirus ha due tipi di effetti economici. Uno è la caduta sul brevissimo periodo dei mercati delle zone ovviamente interessate. Il secondo è che cosa sarà delle forniture che vengono prodotte in quel paese. Torniamo alla cronaca, adesso comprenderete che la scaletta dei telegiornali ovviamente in queste ore è stata ovviamente stravolta dalle novità ovviamente importanti da riferire sulla questione coronavirus. Allora, dal Tribunale di Treviso la vicenda di un terreno confiscato che la Corte d'Appello di Venezia ha restituito al legittimo proprietario, ma questa è una vicenda che affonda le sue radici in un delitto avvenuto 20 anni fa a Treviso. Ha potuto acquistare un terreno non con risparmio o soldi frutto di furti o truffe, ma di un risarcimento per il carcere scontato a seguito di un delitto d'onore. Protagonista Ercole Udorovic, all'epoca 42enne, e le immagini che ci riportano al 28 aprile del 2000. 20 anni fa aveva ucciso in strada l'uomo che si accompagnava con la moglie, un delitto d'onore che aveva lasciato sull'asfalto in via del Mozzato un altro nomade della famiglia rivale dei Georgievich, per il quale Ercole era stato condannato in prima istanza a 17 anni e successivamente con il patteggiamento a 14 anni di carcere. Ed è in questo periodo di detenzione che Ercole acquista un terreno a Quinto in via Crodurigon, un investimento che non passa inosservato alla procura di Treviso, che ne ordina il sequestro ai fini della confisca con l'ipotesi che il denaro sia frutto di attività illecite sue e del fratello Adriano. Un caso che finisce prima in Cassazione e poi alla Corte d'Appello di Venezia, perché nel frattempo Ercole dimostra che i soldi, circa 130 milioni di lire, gli sono stati versati dalla famiglia del rivale in amore che per questo lui aveva ucciso. Denaro che gli Georgievich, subito dopo il fatto e quindi in lire, gli hanno consegnato come risarcimento per il ratto della moglie, inconcepibile per le regole tra famiglie nomadi. In questi giorni è arrivata in tribunale a Treviso la sentenza da Venezia con relativo di sequestro del terreno, ennesimo episodio di uno dei protagonisti della cronaca locale. Basti pensare che l'ultimo episodio risale a settembre scorso, quando Ercole con il figlio Abramo avrebbe tentato di raggirare il parroco di Campocroce di Mogliano, chiedendogli oltre 60.000 euro per un'opera di restauro di oggetti sacri costata in realtà non più di 2.000 euro. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi continueremo con il nostro telegiornale, un po' con lo sguardo a Treviso, un po' ovviamente con lo sguardo al coronavirus e alle vicende del coronavirus, i 2 casi accertati nel Padovano. Di Treviso. Rieccoci in studio, rieccoci in diretta con questa edizione nella quale vi stiamo aggiornando anche su quanto accade nel Padovano con i 2 casi accertati di persone contagiate dal coronavirus, un 74enne e un 68enne, 2 anziani appunto di Vo Euganeo. Come sapete, se avete seguito la nostra edizione straordinaria che sta continuando diciamo da poco prima delle 18, c'è l'unità di crisi a Padova, perché Padova è il centro della task force sanitaria regionale appunto nella vicenda coronavirus. La nostra Chiara Gaiani ci ha aggiornato e ci sta aggiornando a poco perché è una situazione appunto in evoluzione. C'è stata anche la teleconferenza con il capo della protezione civile Borrelli. Un altro aggiornamento che leggiamo dall'ANSA è ancora appunto sulla questione dell'ospedale di Schiavonia. Consideriamo di riuscire a svuotare l'ospedale di Schiavonia, ha detto il governatore Zaia, nel giro di 5-6 giorni, nella migliore delle ipotesi, per fare un vuoto sanitario dell'ospedale, nella peggiore per dedicare l'ospedale anche alla cura, quindi i due scenari. L'ospedale, ha proseguito Zaia, verrà svuotato totalmente su mia volontà, progressivamente, tenendo monitorate le situazioni di salute di tutti i pazienti. Sono modalità importanti, ma ho parlato con Borrelli, dice Zaia, ed è mia volontà di dare una risposta forte. Poi io spero, continua Zaia, che si faccia tutto per poco o per nulla, però 2 persone positive ci sono. E ci sono altre persone che hanno sintomi influenzali che dovremo verificare velocemente tra i parenti e le persone che hanno frequentato i contagiati. Quindi si stanno aprendo ad ombrello tutta una serie di misure a tutela della salute dei cittadini. Quindi Zaia sottolinea
il carattere appunto di estrema prudenza, ma necessario ovviamente per questa situazione. Il campo base, ha precisato Zaia, servirà se c'è bisogno di un punto di appoggio, ad esempio per fare tamponi, o come presidio sanitario, o se qualche lavoratore di Schiavonia vuole restare in osservazione. I pazienti restano in Veneto e avranno le cure presso le 7 malattie infettive del Veneto. Svuotare l'ospedale di Schiavonia significa non ricoverare più nessuno, questo è il senso della misura. Siccome la permanenza media in ospedale in Veneto è di massimo 6 giorni, significa che tra 6 giorni l'ospedale non ha più pazienti, questo ha specificato Zaia. Che poi ha confermato anche sulla questione del contagio dei 2 cittadini positivi al test. Arriveremo all'origine sul contagio, perché questi sono contagi secondari e questo significa che c'è un contagiato primario. Cercheremo di capire in base alla catena delle relazioni cosa è accaduto, perché questi sono 2 cittadini che condividevano assieme la passione per le carte, quindi c'è un'indagine anche. Quindi, come vedete, c'è una rete, diciamo, operativa, da una parte gli scenari, ma c'è anche la parte investigativa, chiamiamola così, cioè la parte che deve riuscire a capire qual è la catena che ha portato a questi 2 contagi secondari. E quindi è per questo che c'è la chiusura dei 2 locali appunto sospettati e poi c'è da capire come si è arrivati a questo contagio. Allora, chiedo alla regia se poi riusciamo a collegarci di nuovo con Gabriella Basso, che si trova a Vo Euganeo, che è appunto l'epicentro della situazione. Abbiamo sentito anche il sindaco in costante riunione, abbiamo all'inizio di questa lunga edizione straordinaria abbiamo anche raccolto quello che era un po' la sensazione di sbigottimento della gente, perché davamo noi per primi la notizia di quanto stava accadendo. È una notizia che circolava nel tardo pomeriggio ma aveva bisogno di conferme. In effetti dallo Spallanzani si attende una conferma definitiva, ma la questione ormai pare accertata. Allora, nella speranza di ricollegarci con Gabriella Basso Beogane oppure di risentire Chiara Gaiani al telefono, perché si trova alla unità di crisi per altre novità, torniamo a Treviso e parliamo della protesta, dello sciopero dei lavoratori del settore legno Arredo, che questa mattina hanno manifestato davanti alla sede di Treviso degli industriali. Un presidio di lavoratori è arrivato da tutto il nord-est. Sentite perché. C'erano i rappresentanti di tutto il nord-est che produce mobili e arredamenti in piazza delle istituzioni a Treviso. Dal Friuli come dal Trentino e dalle province del Veneto, tutti convocati davanti alla sede trevigiana degli industriali. Una manifestazione mentre tutti gli altri lavoratori del settore hanno incrociato le braccia per un giorno. Uno sciopero che il settore del legno Arredo non vedeva da anni. Siamo qui a manifestare perché da oltre 8 mesi si è instaurato appunto un blocco della trattativa per il contratto nazionale rinnovo del contratto nazionale del legno e quindi abbiamo dovuto scioperare perché i datori di lavoro per la prima volta nella storia del nostro settore hanno abbandonato il tavolo delle trattative ed è l'unica maniera per far ritornare a discutere del nostro contratto. Sono 150.000 gli addetti del settore in tutta Italia e Treviso è una delle 4 città scelte per la manifestazione nazionale che ha coinvolto Milano, Pesaro e Bari. 53.000 gli addetti del nord-est occupati in 4.000 imprese. Lo sciopero non solo per il blocco della trattativa ma anche per l'apertura del precariato. Ci hanno ricattato imponendoci di allargare incomprensibilmente la stagionalità, dove noi abbiamo una grandissima fetta del nostro settore del mobile che con la stagionalità non ha nulla a che fare. Siamo molto fiduciosi perché l'adesione allo sciopero è stata molto alta, stanno confluendo i dati adesso a livello nazionale, siamo molto soddisfatti, la stessa piazza qua di Treviso insomma ci testimonia che la cosa è molto sentita e quindi siamo fiduciosi che dopo questo sciopero, questa azione di forza che siamo stati costretti a fare, si possa giungere poi a chiudere positivamente la vertenza sul contratto nazionale del legno. Ottimismo dunque, ma anche fermezza nella contrattazione. Quando le parti datoriali non vogliono fare i contratti di lavoro, l'ultimo strumento che ci resta è quello dello sciopero, ad oltranza e a tempo indeterminato se serve. Questa dunque è la protesta dei lavoratori del settore legno. Adesso invece la cronaca di un incidente fortunatamente senza feriti ma che ha fatto temere il peggio per la presenza di una bombola GPL.
Quando la squadra dei vigili del fuoco di Motta di Livenza è arrivata sul posto, si è subito concentrata sulla bombola GPL che alimentava l'auto. Il rischio di esplosioni in questo caso è altissimo, soprattutto per i modelli meno recenti. Attimi di tensione che però sono subito rientrati a Mansuè, dove poco dopo le 9:30 una Fiesta scura e un trattore si sono scontrati sulla strada che attraversa Pra dei Gai e incrocia la provinciale 118 verso la frazione di Tremeacque. Qui in questo incrocio è avvenuto l'impatto, uno scontro potente con danni evidenti che per fortuna ha visto uscire illesi 2 conducenti, tanto che non è stato allertato nemmeno il SUEM 118. I pompieri di Motta, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno quindi verificato le condizioni della bombola GPL, in corso le verifiche da parte dei carabinieri per capire le dinamiche ed eventuali responsabilità. Adesso cambiamo decisamente argomento, fra poco vi aggiorneremo ulteriormente sui casi, i 2 casi accertati di coronavirus nel Padovano. Andiamo a Cessalto, dove il parroco ha fatto una provocazione in questi giorni in cui si sta discutendo sull'assenza di relazioni umane, o meglio le relazioni che vengono più curate sono quelle che riguardano gli animali, e questo fino ad arrivare a un paradosso. Oggi a volte rinunciamo alle relazioni umane perché l'animale ci fa correre meno rischi, o forse la vita mi ha talmente umiliato e ferito che non ho più il coraggio di mettermi in gioco. Una società portata sempre più spesso a preferire gli animali alle persone. È la riflessione che Don Mauro, da 2012 parroco a Cessalto, ha voluto condividere con i suoi parrocchiani. Un pensiero nato proprio confrontandosi con giovani coppie, neogenitori e fidanzati prossimi al matrimonio. Oggi c'è un fallimento di relazione nella coppia, un fallimento di relazione tra noi persone, per cui piuttosto di rischiare di, permettetemi il termine, di prendere delle delusioni, delle piccole fregature con l'animale domestico, non ho questi fastidi. Una considerazione che ha portato prima le coppie e poi lo stesso Don Mauro a notare come questa tendenza si rifletta anche tra le corsie dei supermercati. Vedi quando vai in un supermercato che nella corsia centrale del supermercato hai tutta una serie di articoli per... Prodotti per animali in evidenza, spiega Don Mauro, mentre ciò che serve alla cura dei bambini finisce tra gli scaffali più nascosti. Se non nascono bambini, l'Italia, l'Europa, non abbiamo un futuro. Un bambino che io oggi educo, quando io sarò morto, il bambino continuerà ad amare con l'amore che io gli ho trasmesso. Bisogna portare rispetto per gli animali, aggiunge il sacerdote, ma bisogna ritrovare un contatto con la natura nel modo corretto. Un anziano che soffre la solitudine, l'animale ti toglie dalla solitudine, quindi c'è anche una terapia fatta con gli animali, però la terapia funziona se attorno a queste persone c'è un affetto familiare. È un sistema, conclude, da rivedere a partire dai supermercati. Speriamo che anche i nostri centri commerciali ci aiutino a mettere al centro le attenzioni alla persona e poi viene tutto il resto. Ancora sul fronte coronavirus, con i 2 casi accertati nel Padovano, i familiari delle 2 persone contagiate, dice il governatore Luca Zaia, che sta aggiornando un po' i giornalisti nelle unità di crisi a Padova, sono già all'ospedale di Schiavonia per i tamponi. I familiari delle 2 persone contagiate, ricordiamo un 74enne e un 68enne. Per quanto riguarda il controllo sui pazienti risultati positivi ai primi tamponi, Zaia ha precisato che i campioni sono partiti alle 3 del pomeriggio per lo Spallanzani a Roma, quindi penso che le risposte arriveranno tra le 10 e mezzanotte. Sempre per quanto riguarda il fronte coronavirus, una nota del presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, nonché sindaco di Treviso. L'attenzione dei sindaci, come sempre, massima, dice Conte, ma rivolgo un appello ai cittadini: seguite solo le indicazioni e i canali ufficiali ed istituzionali. I sindaci, come sempre, prosegue Conte, sono pronti ad adottare tutte le misure necessarie in piena collaborazione sulla base delle direttive del sistema sanitario regionale, che già da settimane ha adottato tutte le iniziative di protezione della popolazione e per affrontare eventuali emergenze. Cerchiamo poi di capire se riusciamo ad averlo al telefono proprio Mario Conte. Non so se Chiara Gaiani è pronta per darci altri aggiornamenti dalla unità di crisi a Padova. Nel caso non fosse così, fatemi un cenno. Sì, ce l'abbiamo. Allora, Chiara Gaiani. Ah no, il sindaco Mario Conte. Conte, buonasera. Sì, buonasera sindaco, buonasera. Ho appena un po' letto l'ANSA che fa riferimento un po' alla sua
alla sua nota di queste ore come presidente di ANCI Veneto. Ecco, allora l'importanza di fare rete anche tra voi sindaci, perché come avviene in questi casi, nelle emergenze, e questa è un'emergenza, i sindaci sono ovviamente in trincea subito. Sì, sindaci ovviamente in prima linea. L'invito è quello di non perdere la calma e di seguire sempre i canali istituzionali, perché questa emergenza va gestita con professionalità, seguendo le indicazioni delle aziende sanitarie che sono sul pezzo. Quindi è proprio un invito che faccio ai cittadini, che tra l'altro proprio in questi minuti mi stanno scrivendo un sacco di messaggi per capire dove è successo, cosa sta succedendo. Quindi l'invito è quello di mantenere la calma e di seguire i canali istituzionali, che sono quelli più attendibili da un punto di vista delle informazioni. Ecco, noi abbiamo, la nostra Gabriella Basso era in collegamento a Voi Euganeo, insomma, e ha intervistato proprio il sindaco di Voi Euganeo, che adesso si trova ad affrontare, insomma, insieme ovviamente appunto alla rete forte della regione, una situazione non facile, soprattutto in un paese appunto un paese piccolo, un paese insomma che certo ha le spalle fragili. Ecco, lei cosa si sente di dire al sindaco di Voi Euganeo come presidente di ANCI Veneto? Intanto porto la solidarietà e il supporto della rete dei sindaci. Noi abbiamo la fortuna comunque di vivere in una regione, quella del Veneto, dove c'è un'azienda, una sanità e delle aziende sanitarie gestite nel migliore dei modi, con delle persone professionali che hanno anche la sensibilità e la professionalità per gestire questi momenti di particolare preoccupazione. Quindi, ripeto, non voglio essere stucchevole, ma l'invito è quello di mantenere la calma e di seguire le indicazioni delle autorità competenti. Grazie, allora, grazie al sindaco Mario Conte, nonché presidente di ANCI Veneto, grazie per il suo contributo. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. E grazie, buon lavoro ovviamente anche come appunto riferimento per i sindaci in questa occasione importante. Fra poco dovremo avere un altro contributo da Padova, dalla nostra Chiara Gaiani, con nuove dichiarazioni del governatore Zaia. In questo momento appunto ovviamente i canali ufficiali sono quelli importanti, quindi sono quelli anche deputati a parlare, quindi il governatore Zaia, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin per quanto riguarda ovviamente la questione coronavirus. Stiamo appunto aggiornando a mano che escono le dichiarazioni del governatore Zaia, quali sono le indicazioni. Abbiamo appena letto appunto le ultime frasi, le ultime indicazioni del governatore sui tamponi fatti ai familiari dei due contagiati di Vo Euganeo, e appunto l'idea appunto di chiudere, di svuotare, diciamo così, in senso figurato, svuotare nel senso di non far entrare più, ricoverare più nessuno all'ospedale di Schiavonina nel giro di 5 e 6 giorni, nella migliore delle ipotesi per fare un vuoto sanitario, lo ricordo, nella peggiore per dedicare l'ospedale anche alla cura delle persone contagiate. Abbiamo sentito le parole anche del sindaco di Vo Euganeo, la speranza è quella che non ci sia una diffusione, però c'è questo pensiero inevitabile. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla vicenda coronavirus e in attesa anche di ricollegarci proprio con Vo Euganeo, continuiamo con il nostro telegiornale di Treviso. E allora io a questo punto dico alla regia che potremmo parlare della nella pagina bellunese. Come avete capito, la scaletta di Treviso oggi è un po' stravolta per dedicare gli aggiornamenti al coronavirus, ma c'è un importante primo passo che parte da Belluno, ma che poi diventerà anche una accezione, un corso in tutto il Veneto, il primo corso sulla sicurezza nei cantieri con la istituzione della patente appunti. Parliamo dunque della sicurezza sul lavoro con la patente appunti. Di cosa si tratta? Per la prima volta a livello nazionale si sperimenta un progetto finanziato da Veneto Strade per stimolare ed educare i lavoratori a rispettare le regole fondamentali sulla sicurezza. La sicurezza nei cantieri e nel lavoro è una piaga, ovviamente in Veneto l'assenza di sicurezza. Il primo corso è stato dedicato dunque agli operatori impegnati nel cantiere Remove post Vaia, ecco perché parte da Belluno. Si parte
da 15 punti e ogni singolo dipendente dovrà stare attento a rispettare le regole previste per non incappare nelle sanzioni. Il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali, per esempio, può costare una perdita che va da 5 a 10 punti, oppure la mancata segnalazione alla direzione di colleghi che non rispettano le norme di sicurezza potrebbe essere sanzionata da una perdita da un punto fino a 5. Quindi è una nuova forma, un progetto sperimentale che appunto partirà a Belluno, la patente appunti sulla sicurezza sul lavoro. Restiamo a Belluno per parlare invece però della comunicazione e lo ha fatto oggi il vescovo di Belluno che invita i fedeli a un corso di comunicazione perché dice c'è bisogno di responsabilità nelle parole. Sentite. C'è un grande bisogno di comunicazione, di comunicare, di saper comunicare per costruire un cammino insieme e un sogno insieme. La comunicazione non è più affare di manager o PR, non è solo della pubblicità o della politica, lo dimostra l'invito davvero particolare che la diocesi di Belluno-Feltre sta rivolgendo alle parrocchie, ma più in generale all'intera società civile bellunese. L'appuntamento è per il 1 marzo a Longarone Fiere, dove si terrà il convegno Comunicare e Generare. Ebbene sì, di fatto un corso di comunicazione con relatori di primo piano in un'epoca fatta spesso di messaggi semplicistici e fuorvianti. Un appello alla responsabilità delle parole nei tempi dell'odio social. Vedo che anche nelle istanze della vita sociale, politica, amministrativa, a un certo punto c'è una comunicazione che non è più generativa, è come se si interrompesse. Allora dobbiamo capire perché e ce lo chiediamo anche come Chiesa. Lo stesso Vangelo, spiegano dalla diocesi nell'invito, ha nella comunicazione la sua principale strategia che non può fare a meno dei nuovi media, che non sono il diavolo nemmeno per il vescovo. Insomma, il problema non è il mezzo, ma il fine. Anche se piccolo, anche se ripensato nel contesto che sta cambiando, anche con altre dinamiche, in un contesto digitale, di comunicazione fatta così, io percepisco che è quel nuovo di cui abbiamo bisogno. Queste dunque le parole del vescovo di Belluno. Adesso invece parliamo di carnevale, di Marca, il carnevale di Marca con un servizio nel quale appunto si parla del carnevale e un modo in più per progettare e gestire l'afflusso dei turisti in modo intelligente è quello di creare dei pacchetti turistici proprio legati al carnevale. Sentite. Il carnevale con gli eventi organizzati per festeggiare il periodo dell'anno più colorato che non resta un semplice momento a sé stante ma diventa attrattiva turistica per far conoscere il territorio che ospita carri e maschere. Un'idea nata dalla collaborazione tra Regione Veneto e l'Associazione Carnevali di Marca. Creare un vero e proprio pacchetto turistico sul territorio come un punto di attrazione, di attrattività dei turisti e quindi non solo per i cittadini locali che possono appunto godersi con la propria famiglia il carnevale, ma per far sì che questo diventi un vero e proprio prodotto turistico. Un po' quello che in modo più articolato già succede a Venezia. È bello pensare che anche nella Marca trevigiana ci siano un insieme di manifestazioni legate al carnevale che possono attirare i turisti i quali vengono nel territorio, guardano il carnevale quindi magari assieme alla propria famiglia e poi rimangono nel territorio trevigiano. Al turista che ad esempio decide di seguire la sfilata dei carri allegorici a Conegliano verrà messo a disposizione un itinerario già tracciato per scoprire le bellezze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche di quel territorio. È già costruito un pacchetto turistico, ovviamente è stato fatto assieme a delle persone competenti, quindi alle agenzie di viaggio, che abbinano diciamo al carnevale altre attività che si possono fare sul territorio. E così si fa crescere anche il numero di presenze all'interno del carnevale e si aiuta diciamo a far conoscere un po' tutto il territorio. E a proposito della sfilata dei carri di carnevale di Conegliano, le telecamere di Antenna 3 martedì saranno nella città del Cima per seguire in diretta a partire dalle 14:45 la manifestazione tra le vie della città. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi torniamo in diretta a nuovi aggiornamenti sulla questione coronavirus.
Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Bentrovati al meteo. Bel tempo grazie alla rimonta dell'alta pressione, destinata a diventare sempre più robusta nei prossimi giorni. Il dettaglio di sabato 22 febbraio. Sul Veneto avremo una splendida giornata soleggiata, non sono previste precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà sereno o al massimo velato, qualche foschia al mattino ma in rapido dissolvimento. Clima mite con temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi in aumento fino a 15 gradi all'incirca. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutti i settori della nostra regione, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 11 e 13 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sole prevalente con poche nubi a carattere sparso, vedete, su tutti i settori. Temperature minime fino a meno 1 grado, massime invece tra 12 e 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Rieccoci allora in diretta con questa edizione nella quale vi stiamo raccontando un po' le notizie dal Veneto, dalle varie province, ovviamente partendo e aggiornandovi costantemente sulla questione coronavirus. 2 casi accertati in Veneto. Sono passati 2 mesi dal primo caso registrato a Wuhan, lo ricorderete, in Cina, e 2 mesi dopo il caso coronavirus, come peraltro si temeva, è scoppiato in Italia. 14 contagiati in Lombardia, 2 in Veneto, nel giro questo davvero di poche ore. Vo Euganeo, il paese dei 2 contagiati. A Vo Euganeo c'è Gabriella Basso. Gabriella Basso in diretta. Vai Gabriela, ti vedo. Qua, Nicola, qui sì, ci vedi, qui sono qui all'interno del municipio di Vo Euganeo, qui è arrivato anche il sindaco di Albettone. Sto sentendo in questo momento che parlano della chiusura anche delle scuole di Noventa, di Albettone e di un altro comune, Noventa Vicentina, Albettone è un altro comune sempre del Vicentino. Adesso appena il sindaco si libera cerchiamo di parlargli per capire esattamente quali sono le disposizioni che stanno facendo, le ordinanze. Allora, sentite appunto. Perché Gabriella, per chi si fosse collegato con noi solo adesso, puoi ricordare qual è la situazione lì a Vo Euganeo e quali sono le misure? Sì, allora. Esatto, allora diciamo che in questo momento a Vo Euganeo praticamente la piazza è deserta. Il sindaco ha chiuso i 2 bar che sono ritenuti dove il sindaco rimanga qui con noi un attimo. Le sto raccontando, sto facendo un po' il punto della situazione qui a Vo Euganeo, i 2 casi appunto di coronavirus di 2 anziani, i 2 bar che sono stati chiusi dove i 2 anziani andavano più spesso a giocare al carte, il mio bar e il bar Sole, chiuse le scuole, e l'invito del sindaco Martini, il sindaco di Vo Euganeo, di rimanere in casa in questo weekend e non frequentare i luoghi di aggregazione. Sentivo lei, il sindaco Gio Formaggio di Albettone, sentivo che diceva che state facendo le ordinanze anche voi. Sì, domani mattina adesso ho lanciato subito l'allarme ai genitori e domani mattina farò un'ordinanza di chiusura delle scuole, tanto lunedì e martedì saranno chiuse per il carnevale e quindi chiudiamo anche domani mattina, perché 3 ore fa non c'era niente, eravamo tranquilli, adesso è scoppiato un panico, ma giustamente, nel senso. C'è preoccupazione anche, che i comuni sono, sentivo che diceva di Noventa Vicentina, Sono in contatto con il sindaco di Noventa e adesso chiamerò il sindaco di Agugliaro. Tutta la cintura del Basso Vicentino che confina con Vo, dobbiamo chiudere le scuole assolutamente, non possiamo permetterci contagi o
meglio chiuderle per niente piuttosto che ci siano problemi domani, insomma. Lei ha fatto un po' il sunto anche col sindaco qui di Abbiamo Vo. parlato un attimo subito col sindaco di Vo, adesso chiamo immediatamente tutti i sindaci della cintura e del Basso Vicentino. Ho già sentito il presidente Ciambetti del Consiglio regionale, sono qua anche in veste di consigliere regionale, sono corso subito qua appena ho sentito la notizia per portare solidarietà immediata al collega Martini. Ecco, il sindaco Martini è uscito. Sindaco, si presta ancora un attimo, abbia pazienza, perché così vediamo se c'è qualche novità arrivata, i protocolli, si sa qualcosa? Non sono ancora arrivati, siamo in attesa, ho sentito prima per TG Veneto del cordone sanitario attorno al comune di Vo, quindi attendiamo anche questa novità importante. E siamo in attesa. Infatti il sindaco di Albettone, Gio Formaggio, diceva un po' che anche loro stanno disponendo di chiudere le scuole. Penso che sia un'idea molto valida per fare in modo di evitare contagi inutili se dovessero succedere. È in contatto con le famiglie dei due anziani? Ha sentito come stanno? Non sono ancora in contatto, adesso sentirò tra l'altro una famiglia a breve, anche per rendermi conto un attimo del perché, del come possa essere successo un contagio. Perfetto. Ringraziamo il sindaco Martini e siamo qua in comune, quindi se ci sono altre novità, sindaco, l'aspettiamo, grazie. Avete sentito quindi il cordone sanitario attorno al comune di Vo Euganeo, perché in questo momento l'obiettivo è chiudere, isolare, in modo che il virus non si diffonda, che non ci siano altre persone che sono rimaste contagiate, che possono rimanere contagiate. La stessa misura in sostanza di isolamento che c'è stata a Codogno in Lombardia. Praticamente sì, la scelta è quella, insomma, sì, esatto, la scelta è quella e fortunatamente appunto ci sono le feste di carnevale, ci sono i 3 giorni che le scuole sono chiuse, quindi diciamo che anche questo può aiutare un attimo nell'isolamento. Certo non sarà un carnevale di festa qui a Vo Euganeo, nei comuni attorno, perché è meglio sì, non frequentare i luoghi di aggregazione, non rimanere in contatto, non si sa insomma chi può essere contagiato, c'è un periodo in cui appunto bisogna rimanere in casa e non incontrare altre persone, insomma. Evitare i cosiddetti luoghi di aggregazione. Ci sono altre novità che potrebbero emergere in questi momenti da Vo Euganeo? Come ti stai preparando insomma, adesso nei prossimi collegamenti? Cosa ci farai vedere? Beh, guarda, i prossimi collegamenti che possiamo farvi vedere è una Vo Euganeo deserta in questo momento. Già il paese è piccolo, la gente come tutti i paesi rimane in casa, siamo in orario di cena, stanno tutti magari probabilmente anche davanti al televisore per capire, per sapere, per conoscere. Posso mostrarvi una Vo Euganeo deserta, i locali chiusi, l'unico diciamo punto aperto in questo momento e quindi anche punto di informazioni è il comune di Vo Euganeo, dove il sindaco è presente, dove appunto c'è un via vai di assessori che stanno cercando anche loro di comprendere, di capire come si potranno muovere, si dovranno muovere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché come ha detto il sindaco stanno ancora aspettando le ordinanze, i protocolli per poter fare poi le ordinanze adeguate. E come abbiamo sentito appunto il sindaco di Albettone, Gio Formaggio, appunto si stava sentendo con i sindaci anche vicentini che sono attigui all'area di Vo Euganeo, appunto per zona della bassa, sì. Quindi anche per questo attendiamo magari delle conferme, perché mi pare di aver capito appunto che era confermata la chiusura ad Albettone, ma si cerca di capire se poi verrà confermata anche nelle altre. E a Noventa Vicentina. Quindi confermata ad Albettone e a Noventa Vicentina? La chiusura delle scuole anche da domani? Sì, queste sono confermate, sta sentendo altri sindaci. Okay. Sì, da domani. Quindi possiamo dire che Albettone e Noventa Vicentina anche domani sono chiuse. Certo, erano già chiuse, ma viene anticipata domani anche ad Albettone e Noventa Vicentina. Grazie allora a Gabriella Basso, ci riaggiorniamo allora dopo. Nel frattempo, ricordo, ho recuperato il lancio di agenzia nella quale Zaia parlava proprio del cordone sanitario, ha detto chiusura delle scuole, degli esercizi commerciali, cercheremo appunto di costruire tutte le attività sociali e i contatti che queste persone hanno avuto per capire qual è il livello di cordone sanitario appunto da mettere in atto.
È arrivata anche c'è un lancio di agenzia anche del Premier Conte, Giuseppe Conte, da Bruxelles, che dice: stiamo verificando tutte le persone che sono entrate in contatto con questi pazienti che hanno già il coronavirus certificato e accertato. Quindi potrebbe esserci qualche ulteriore caso, ma non ce lo auguriamo. L'importante è circoscrivere le aree, ecco questo il senso del cordone sanitario, e adottare tutte quelle misure per evitare la diffusione, e questo, dice, l'abbiamo fatto, appunto l'ha detto il Premier Conte a Bruxelles. Non so se abbiamo qualche aggiornamento invece dall'altra parte, diciamo, della della situazione coronavirus, ovvero l'altra faccia, l'unità di crisi a Padova. Domani mattina ci sarà, ci informano, l'unità di crisi alle 9 alla Protezione Civile a Mestre, quindi ci sarà appunto un nuovo quartier generale anche a Mestre, perché lì è la sede della Protezione Civile, quindi la questione sanitaria, ma anche lo scenario appunto della Protezione Civile, quindi unità di crisi domani mattina a Mestre. Al di là di questo vi chiedo se possiamo, non so se abbiamo il file, ecco, perché potevamo mostrarvi un lungo contributo nel quale raccontavamo le parole di Luca Zaia all'unità di crisi, un po' raccolte, insomma un compendio delle notizie di questo pomeriggio. Non c'è ancora. Vediamo invece, possiamo rimettere, far risentire le ultime parole di Luca Zaia, quelle riguardanti appunto i pazienti. Non so se abbiamo il contributo, dovrebbe esserci un contributo con Luca Zaia, eccolo qui. Per vedere appunto se sono positivi. 137. Il numero è in crescita, saranno sicuramente di più. Considerate che altra disposizione, e questa l'ho voluta non con forza, l'ho voluta personalmente, anche questa è quella che si possa fare un tampone anche ai ricoverati con sintomi influenzali gravi, tipo le polmoniti, perché comunque è uno screening, sarà anche ritenuto da qualcuno banale, ma a volte anche con la banalità ci si azzecca, nel senso che è ovvio non riusciamo a fare le analisi approfondite certificate su ogni cittadino, però è pur vero che se ci sono i sintomi, c'è un tampone, comunque abbiamo già un'indicazione. E sull'origine, sulla causa di questo saperla, guardate, arriveremo all'origine, perché questi sono contagi secondari. Contagi secondari vuol dire che è stato un contagiato, un primario che ha contagiato. Cercheremo di capire, in base alla ricostruzione della catena delle relazioni, cercheremo di capire cosa è accaduto, perché questi sono dei cittadini, uno del 43 e uno del 52, quindi 1943 e 1952, che condividevano assieme la passione delle carte in un bar. È escluso in ogni caso un contatto con il primo malato zero. Grazie ragazzi. Grazie. Queste appunto le parole del governatore Luca Zaia. Risentiamo allora invece adesso, in attesa di nuovi aggiornamenti, risentiamo, fra poco risentiremo il contributo dell'intervento telefonico del professor Giorgio Palù dell'ordinario di microbiologia dell'Università di Padova, che è intervenuto nella prima parte di questa nostra edizione straordinaria, quando in onda c'era il direttore Luigi Bocciali e il vice direttore Ferdinando Avarino. Fra pochissimo ve lo faremo risentire. Nel frattempo, dicevamo, c'è ovviamente anche tutto il fronte economico, questo già ovviamente in atto da prima che scoppiasse l'emergenza in Veneto. C'era un'emergenza riguardante appunto il settore economico, e oggi il Ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha cercato di rassicurare le categorie economiche, parlando di sostegni alle aziende danneggiate dagli effetti sulle imprese appunto del coronavirus. Sentiamo cosa ha detto il ministro Patuanelli a Trieste. Ci si è messo però anche il coronavirus a bloccare anche l'economia, oltre alle conseguenze ovviamente sanitarie.
Le conseguenze sanitarie sono quelle che in questo momento stiamo seguendo con più attenzione, senza però dimenticare l'impatto che ha nel tessuto produttivo, sia per le nostre imprese che producono parte dei loro beni in Cina, sia per le imprese che si approvvigionano da materiali che provengono dalla Cina. Entrambe le questioni sono complesse, stiamo lavorando anche con Gualtieri e con il Ministro Di Maio per trovare delle soluzioni anche economiche di sostegno alle imprese che hanno questo tipo di problemi. Penso che è un elemento che avrà un'incidenza importante su tutte le attività produttive, non soltanto italiane e non per un breve periodo. Questo il ministro Stefano Patuanelli, quando ancora stamattina era appena in atto l'emergenza in Lombardia ed era, pensate, soltanto la notizia di 3 primi contagi in Italia, poi sono diventati 6, poi 8, nel frattempo appunto la notizia dei 2 casi di contagio in Veneto, i 2 anziani. E adesso la situazione in questo momento, appunto in queste ore in cui vi stiamo parlando, è di 16 contagiati in Italia, sono 14 in Lombardia e 2 in Veneto. La notizia dei contagi in Veneto era una notizia che era circolata poco prima delle 17, ma non c'erano ancora ovviamente le conferme, quindi bisognava attendere per non creare situazioni di panico o di psicosi, e poi c'è stata appunto la conferma di questi due casi di contagio nelle ore successive, e appunto quando era scoppiata l'emergenza in Italia, in Lombardia, la psicosi ha avuto il sopravvento e quindi tantissime persone che hanno preso d'assalto il sito del Ministero della Salute, dove ci sono anche tutte le informazioni sulla prevenzione. Allora Angelo Cimarosti ha fatto una prova per vedere come ci si poteva informare attraverso il sito del Ministero, scoprendo che nel pomeriggio il sito era in totale sovraccarico, quindi era impossibile riuscire ad avere alcuna informazione. Sentite, guardate appunto come ha provato Angelo Cimarosti della redazione di Bassano. Se si va sul sito del Ministero della Salute, nuovo coronavirus, domande e risposte, sicuramente questo è importante, sul canale YouTube, 4 video informativi del Ministero, quindi è il principale modo per informare la cittadinanza. Proviamoci, vediamo un po' cosa succede, riprovo. Sono qui in attesa che si muova, ma come vedete è di fatto bloccato, non parte, perché il sito è abbastanza evidente che sia sovraccarico. Quindi il Ministero della Salute non è in grado, visto che si parla tanto di 4.0 e cose del genere, di poter rispondere a tutti. In questo caso è bloccato, avevo fatto un altro tentativo, proprio il service era unavailable, cioè quindi non era proprio disponibile, e questa è la situazione. Questa è una grave carica, eccola qua, impossibile raggiungere il sito. Ditemi voi se questo è il giusto inizio per affrontare l'emergenza coronavirus. No, dovremmo rispondere così alla domanda di Angelo Cimarosti, non è certo un buon inizio, le domande sono rimaste tali. Allora, c'è un nuovo contributo che ci gira la nostra Chiara Gaiani, che si trova all'unità di crisi a Padova. Vediamo altre parole appunto del governatore Zaia, che vediamo appunto a fianco dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Sentiamo. Volevo solo dire una cosa, noi abbiamo finito la riunione, abbiamo cercato di implementare un po' di mettere nero su bianco tutta una serie di accorgimenti, di misure, di disposizioni che adesso la dottoressa Russo vi leggerà, che sono atte a creare un cordone. Ecco, allora si è bloccato in questo momento un cordone sanitario, stava per dire il governatore Zaia. Adesso vediamo se riusciamo a sentire, allora, se riusciamo a raggiungere al telefono il governatore Zaia. Lo chiedo a Francesca Bozza, Alice Montagnier, Cristian Arboit dalla redazione, perché a questo punto potremmo anche
sentire il governatore Zaia direttamente. Mi pare di aver capito che la riunione a Padova è terminata, tant'è vero che viene aggiornata domani alla Protezione Civile a Mestre con l'unità di crisi. Allora forse riusciamo a organizzarci sentendo il governatore Zaia direttamente per fare il punto. Eccolo qua. Allora adesso Chiara Gaiani ci ha aggiornato il video della dichiarazione. Lo sentiamo. In ogni caso poi sarà appunto necessario collegarsi magari al telefono con il governatore Zaia per fare il punto finale su questa giornata. Allora chiedo alla regia. In via preventiva Eccolo qua. Il cordone sanitario, stava dicendo il governatore Zaia, per Vo' Euganeo, continua così. In via preventiva abbiamo deciso di far fare il tampone a tutti i cittadini di Vo' Euganeo, a tutti coloro che si presenteranno, poi la dottoressa sarà molto più precisa e didascalica, e a tutti coloro che si presenteranno nei ricoveri ospedalieri del Veneto con sintomi influenzali importanti, con la polmonite o quant'altro. Tutto il Veneto? Sì, di tutto il Veneto. Abbiamo utilizzato misure non mediocri ma importanti per evitare il contagio. Dobbiamo però ancora capire quale sia il contagio primario, cioè chi sia stato a contagiare queste due persone del 1943 e del 1952, delle quali sappiamo solo una cosa in questo momento, che giocavano a carte assieme in un bar di Vo' Euganeo. Fra l'altro i bar sono tutti chiusi, verranno tutti chiusi. E dall'altro abbiamo recuperato tutti i familiari, i parenti e i contatti, quelli più stretti, quelli della quotidianità, che sono già presso l'ospedale di Schiavonia per il test anche loro. Ovviamente un'attenzione a tutti i nostri lavoratori dell'ospedale, che anche loro saranno sottoposti a test. Prego, dottoressa Russo. Sì, allora come diceva il Presidente sono delle misure straordinarie. Scusate. Abbiamo delle misure che di cui il Presidente ha accennato, sono state fatte in accordo con il Ministero della Salute e con la task force che c'è operativa a livello del Ministero della Salute, e riguardano prevalentemente la popolazione. Poi abbiamo, e adesso ve l'elenco, e poi abbiamo invece delle misure specifiche che riguardano l'ospedale di Schiavonia, dove sono stati ricoverati i 2 casi che adesso sono in trasferimento all'azienda ospedaliera di Padova. Allora, per quanto riguarda quelli della popolazione, che riguarda per il momento il comune di Vo'. Adesso questo si è interrotto il video, chiaramente noi stiamo cercando di aggiornarvi al volo direttamente. Questo era quello che stava dicendo la dottoressa Russo, delle informazioni prettamente sul Vo' Euganeo. Allora, visto che stiamo aggiornando in tempo reale, abbiamo al telefono il governatore Luca Zaia, se non sbaglio. Presidente? È caduta la linea? È caduta la linea. Allora cerchiamo di ripristinarla, nel frattempo è tornato a raggiungermi Ferdinando Avarino, che ha iniziato questa edizione straordinaria, questa lunga edizione, per aggiornarvi su quanto stava accadendo. Parliamo di un Vo' Euganeo, dunque con cordone sanitario, con un cordone sanitario, la stessa misura di Codogno, insomma, l'isolamento. Questo davvero non pensavamo sarebbe accaduto così brevemente nella nostra regione. Tra l'altro, e tra poco torneremo a collegarci con Gabriella Basso e Simone Squarcina dal cuore di questa emergenza. C'è una preoccupazione anche per i nostri inviati, su questo possiamo essere molto franchi nel dirlo. C'è il governatore. Presidente, buonasera. Buonasera. Ecco, Buonasera. Ho visto appena terminato il vertice a Padova. C'è qualche novità rispetto a quanto abbiamo detto, a quanto abbiamo sentito? Cordone sanitario? No, novità che stiamo attendendo è innanzitutto l'esito dello Spallanzani, che abbiamo adottato le norme più stringenti, magari sono antipatiche, impopolari, però cerchiamo di capire che se si dovesse avere positività e avere magari qualche altro positivo oltre i 2 signori, quantomeno abbiamo adottato norme restrittive, quindi con la chiusura di tutti i centri di aggregazione, centri di culto compresi, bar, ristoranti, tutto a Vo' Euganeo, in maniera tale che ci sia una sorta di quarantena fiduciaria, nel senso che i cittadini sappiano che cerchino, come si può dire, verranno ovviamente seguiti, ci sarà il tampone per tutti, però con tutte
le difficoltà nella gestione di una massa così grande, cioè nel senso mi metto nei panni di tanti cittadini, ma invito anche a far capire a tutti che non esiste un sistema così, come si può dire, così potente per poter fare campionamenti a 5 milioni di veneti, quindi cerchiamo di partire da Euganeo e dopodiché cercheremo anche di portare avanti tutto in base alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, Presidente, anche perché nel corso del pomeriggio, lei lo saprà di certo, il Ministro Speranza aveva detto che non c'era conferma dei 2 casi veneti, ma di fatto è solo perché si attende l'ultima analisi da parte... È detto bene, se chiede a me le dico che i laboratori del Veneto hanno dato la positività e si attende l'esito da parte dei laboratori dello Spallanzani. Se lo Spallanzani dice che sono negativi, poi non so quale sia la procedura da attuare, però sente, io non posso con il laboratorio di microbiologia dell'università che mi dice che sono positivi, non posso farli aspettare altre 24 ore per capire cosa succede. Esatto. Intanto si attiva la macchina, dopodiché si vedrà. Presidente, in questa macchina avete deciso un luogo, come diceva lei oggi nelle prime interviste, dove eventualmente applicare questa macchina dell'emergenza per gli isolamenti, quindi non sarà un ospedale, cosa sarà, se è un ospedale, una caserma, questo ovviamente dico anche stupidaggini, ma per capire meglio. L'ospedale di Schiavonia ha 350 ricoverati più o meno in questo momento, non riceve più pazienti e quindi viene chiuso l'ospedale momentaneamente e si svuoterà nel giro di 5-6 giorni. E quindi nella migliore delle ipotesi sarà un voto sanitario per poi riniziare quell'attività. Nella peggiore delle ipotesi diventerà anche un punto di riferimento se ci sono positivi. Questo è quello che stiamo facendo, la protezione civile allertata, andranno a vestire tende e via. Cioè svuotandosi in 5-6 giorni, lì invece potrebbe diventare l'area di isolamento per i possibili nuovi casi, questo intende dire? Sì, giusto? Ma guardi, le sto disegnando uno scenario che spero non sia peggiore. Certo. Però i tecnici hanno l'obbligo di disegnare tutti gli scenari e quindi l'invito ai cittadini di portare pazienza, di non farsi prendere la psicosi. Cioè, non basta avere un raffreddore, un mal di gola o la tosse per pensare di avere il coronavirus, insomma la casistica ce lo dice, le indicazioni generali ce lo dicono e quindi cercheremo di capire come gestirla. Presidente, salve, sono Zanetti. Buonasera. Una cosa che mi ha colpito appunto, ma lo ha sottolineato lei, insomma, bisogna avere le misure di estrema prudenza in questi casi. Il tampone ai cittadini di Vo Euganeo, come si può organizzare Guardi, si può organizzare con 100.000 difficoltà e spero che non ci siano tutti gli esperti adesso dei social media che spiegano o che raccontano che il tampone è stato fatto in ritardo. Il tampone è una scelta che non era prevista da nessuno, ho voluto io che si dia modo anche ai cittadini di avere il tampone, anche per avere uno screening in un paese di 3.300-3.500 abitanti. Dopodiché si cercherà di provvedere, è un lavoro ciclopico, ci organizzeremo, ma il che non vuol dire che se non fai il tampone sei spacciato, è un di più che abbiamo deciso di fare, punto. Adesso ci attrezzeremo anche per quello, compatibilmente col capire che c'è un tema anche numerico di casistica e di operatività che va affrontato, non vorrei che fra 24 ore stessimo qui a parlare della polemica sui tamponi, perché ricordo che non c'è nessuna norma che prevede che si debba fare il tampone a tutti. Abbiamo voluto anche far questo per essere ancora più dalla parte dei cittadini. Presidente, le chiedo un'altra cosa, l'iter è corretto quello che dico io, cioè adesso se noi siamo preoccupati perché abbiamo un'influenza che reputiamo più forte del solito, ci rechiamo dal nostro medico di base, sarà lui a quel punto a valutare se si debba fare un se vi in ospedale oppure no. Esatto. Se vi invia in ospedale arrivate con un'influenza per il ricovero, vi fanno il tampone d'ufficio, abbiamo deciso anche questo stasera, pur non essendo nelle linee guida. Ah, fanno un tampone d'ufficio, ho capito. Senta, col senno di poi, le polemiche se le ricorda ovviamente bene, le polemiche dopo quello che era l'invito alla quarantena si ricorda nelle scuole per chi tornava dalla Cina? No, me la ricordo sì. Vado a chiederlo, lo chiede a me, lo dovrebbe chiedere a tutti quelli che mi hanno dato del lazzarone, che mi hanno detto che sono razzista, adesso sono lì magari che pregano davanti alla Madonna, pregando che non ci sia nessuno che li abbia contagiati.
adesso capite perché io vi dicevo guardate che con il virus non si scherza, però oggettivamente per una settimana abbiamo preso solo parole e insulti. Guardi, oggi... Questi sono i premi Nobel che frequentano le strade della nostra città. Credo abbia fatto centinaia di migliaia di condivisioni in espressione oggi del giornalista Toni Capozzo, che ha detto il governo ha pensato che il nemico fosse il razzismo fottendosene dei contagi. Questa frase qui ha detto... Guardi, io ho tentato di spiegare all'inizio che era solo un problema potenziale e previsto, cioè, avendo io studiato i virus all'università, ho visto che c'è un sacco di premi Nobel che hanno fatto tutt'altro nella vita, sanno tutto di medicina, adesso vanno a giustificarsi con la popolazione. No? Sì, esatto. Senta, e purtroppo qualcuno di questi fa anche attività istituzionale, quindi dovrebbe rappresentare i cittadini, i loro interessi nel difenderli. No? Vi devo salutare, devo tornare dentro. Presidente, grazie, buon lavoro. Grazie Presidente. Grazie davvero. Era Luca Zaia, il governatore del Veneto, che mi pare tra l'altro abbia detto che deve tornare all'interno, quindi il vertice va avanti. Forse non è ancora concluso, credo. Noi abbiamo sul posto Chiara Gaiani, Valentina Visentin, Francesco Rattai, sta arrivando anche Ferdinando Garavello, abbiamo in collegamento con Gabriella Basso e Simone Squarcina, tra l'altro dal cuore diciamo di tutto quello che stiamo raccontando. Gabriele che ci ha in diretta informato, era con il sindaco di Albettone Gio Formaggio che chiudeva appunto le scuole in forma prudenziale almeno a Noventa Vicentina e ad Albettone. C'era da capire quali altri comuni della zona vicentina vicino a Volgano potevano adottare la stessa misura, casomai ce la faremo appunto dire da Gabriella Basso quando ci ricollegheremo da Voi Euganeo. C'è una breve pausa pubblicitaria e poi continuiamo. Questi sono dei cittadini. Mando un posto. Rieccoci in diretta, continua il racconto di una giornata davvero difficile, una giornata che ha visto esplodere il caso coronavirus anche in Veneto. Di fatto è esploso oggi in Italia, prima in Lombardia e poi in Veneto, 2 i casi accertati e sono tutte e 2 nel padovano a Vo Euganeo, un paese che si appresta a diventare un paese isolato, come è successo a Codogno, il paese lombardo dove c'è stata l'altra emergenza coronavirus, perché verrà predisposto un cordone sanitario importante, estremamente prudenziale, lo ha ripetuto il governatore Luca Zaia in queste ore, ma necessario ovviamente per poter evitare qualsiasi rischio, per poter dare il tempo anche di risalire a quello che è il contagio primario che ha dato il via al contagio dei 2 anziani, 74 e 68 anni. Rivedo in diretta Gabriella Basso a Vo Euganeo, ancora con il sindaco di Albettone Gio Formaggio. Gabriella. Sì, eccoci qua Nicola con il sindaco di Albettone Gio Formaggio, come dicevi tu il sindaco Martini di Vo Euganeo è ancora all'interno, si stanno ancora aspettando i protocolli, ma ovviamente preoccupa la situazione e soprattutto questo cordone sanitario, perché un cordone sanitario come quello lombardo significa l'isolamento di Vo. L'isolamento del comune di Vo, e quindi è un bel problema. Al momento sono state chiuse tutte le scuole di Noventa Vicentina, di Albettone e Agugliaro, anche se Agugliaro non ha scuola domani, quindi i comuni vicini limitrofi a Vo hanno chiuso le scuole. A titolo precauzionale in questo caso? Abbiamo sentito il provveditore e anche il direttore generale dell'ospedale di Vicenza. Ecco, tra l'altro al momento mi pare che chiuso l'ospedale di Schiavonia, però sia stato attrezzato e potenziato un altro ospedale vicino. Sì, abbiamo appena sentito il presidente Ciambetti, è stato potenziato l'ospedale di Noventa Vicentina con un'altra ambulanza e con altri medici, insomma stiamo cercando di fare il possibile. Ecco, quindi vedi la situazione è in continuo itinere, stiamo cercando anche noi di capire, ti dico, qui a Vo Euganeo in questo momento è il deserto, c'è qualche persona che viene in comune per cercare di avere informazioni, per capire qualcosa, ci sono attività commerciali che sono preoccupate di dover chiudere, per esempio un signore è entrato e diceva ma io ho un locale, volevo capire se devo chiudere, se mi chiudono, se c'è un cordone appunto sanitario che adesso abbiamo appurato che verrà fatto, e quindi già aveva delle disdette delle attività perché comunque insomma un po' dice
l'aria che si respira, il problema già della Lombardia e tutto adesso anche qua, quindi le disdette si stanno, la notizia che ci sono 2 casi anche in Veneto qui a Vaugano comporta esatto, tra l'altro diceva addirittura che continuano i siti internet, messaggi in continuazione, WhatsApp che arrivano allarmanti e allarmati. 1500 è il numero da chiamare in caso di bisogno, non intasate pronti soccorsi o chiamate in giro. 1500 è il numero che il Ministero della Salute ha messo a disposizione, quindi magari ricordiamolo anche dalla trasmissione per informazioni su questo tipo. Ecco, sì, mi dicevate da studio? Ma dicevo questo, Gabriella, intanto ci segnalano altre cose, compreso anche l'intasamento di alcuni pronto soccorsi, ma questo è chiaro, bisogna fare una verifica, e l'appello ci leghiamo anche noi a quanto detto fino ad adesso, cioè di non si devono invadere i pronto soccorso. L'iter è quello che abbiamo ricordato poco fa insieme al governatore Luca Zaia, cioè il medico di base che vi deve dire se eventualmente si tratta di un'influenza più pesante tale da eventualmente recarsi in ospedale, e da oggi avete sentito il presidente Zaia dire un'altra notizia, cioè da lì si farà il tampone d'ufficio in modo da poter verificare immediatamente se si tratta di qualcosa di più grave rispetto a una normale influenza. Gabriella, una cosa un po' di sentimento, perché tu hai la prima intervista quando ancora voi Ugani non aveva idea di cosa stesse accadendo, adesso si sono resi conto un po' tutti in Italia, compresi, è vero o no? Sei andata tu di fatto a raccontare come quello fosse il centro di questo possibile nuovo focolaio, di questo nuovo focolaio almeno in Veneto, e la tua intervista a quei ragazzi che hanno detto noi abbiamo l'alcol e ridevano, non ancora diciamo senza sapere di che cosa stessimo parlando, intervista ripresa un po' da tutti, ve lo dico anche sui social, Gabriella non lo sai, ma si è fatta dell'ironia per quell'intervista senza smuovere Oliviero Toscani, diciamo, però alla fine quello, a quanto ho capito... D'altronde nessuno sapeva nulla, esatto. Nessuno sapeva nulla, era questa la questione, per cui chiaramente la gente è stata colta di sorpresa a sapere. Da noi che arrivavamo lì, già ci guardavano, ha visto arrivare la macchina di Rete Veneta, di Antenna 3, arrivare là, non capivano come mai, cosa stesse succedendo, ci hanno visto arrivare con la telecamera, la domanda, erano rimasti come se stessimo scherzando, un gioco, Ma è vero che quello è uno dei bar... Ma scusate, non è uno scherzo. Incriminati, diciamo così? Uno di quei bar frequentati? Sì, è uno di quei bar frequentati dai 2 anziani che sono poi appunto stati chiusi poco dopo il nostro passaggio, tra l'altro. 2 bar che adesso appunto sono chiusi, però come diceva anche il sindaco, siccome sono 2 persone anziane che fanno una vita normale di un paese piccolo, potrebbe essere stato anche una persona di passaggio a portare, diciamo, il virus, e quindi lì diventa ancora più preoccupante riuscire a risalire chi poteva aver, chi può essere stato. Adesso il sindaco doveva sentire anche qualcuno una dei familiari di uno degli anziani per capire un po' anche loro, cioè stanno cercando di indagare, di capire, di conoscere ovviamente se magari con chi può essere entrato in contatto, insomma. Diventa veramente scalare una montagna in questo momento, la sensazione che ho avuto io anche da parte di quello che mi diceva il sindaco, insomma. Quindi diciamo in questo momento a te risulta, Gabriella, ce lo spiegavi poco fa fuori onda, come verrà applicato questo cordone sanitario in qualche maniera, cioè perché siccome tu sei nell'occhio del ciclone, lo dicevamo da oggi pomeriggio attorno alle 17:45 abbiamo iniziato questa diretta straordinaria, ancora prima credo di aver capito che al sindaco venisse comunicato facciamo in diretta a vedere perché ufficialmente. Ferdinando, ti interrompo perché ti faccio vedere in diretta che si prepara una lunga serata qui in Comune a Vaugano, perché stanno portando anche dentro giustamente qualcosa da mangiare, perché sarà lunga l'attesa per capire quello che succederà. Ci sono delle persone fuori che stanno cercando di capire, vogliono avere notizie, perché al momento non ci sono informazioni, cioè arrivano da noi o arrivano vari siti, tante cose anche
magari non esatte o non completamente veritiere, quindi ecco, li stiamo seguendo, sono tutti al telefono, stanno cercando di capire un po' come muoversi. Ecco, la porta si sta richiudendo di nuovo alle nostre spalle, ma ti dicevo, sì, siamo nell'occhio del ciclone. Se c'è il cordone sanitario come previsto, come ha detto Zaia, praticamente il paese viene blindato, e anche noi che siamo qui probabilmente saremo costretti a rimanere all'interno del cordone, a meno che magari bisogna vedere quando e come verrà applicato, insomma. Certo. Infatti questo, quel che tu ci dicevi, cioè è possibile che già da questo momento, allontanandovi da Vo, qualcuno gli faccia un controllo con lo scanner termico, però è prematuro o no? Sì, questa potrebbe essere, però al momento secondo me si sta attivando il tutto, certo. Quindi non è una cosa che viene fatta nel giro di 5 minuti. Ribadisco, l'importante deve arrivare il protocollo. Se arriva il protocollo, quando arriva verrà disposto tutto questo. Avete sentito, viene potenziato l'ospedale di Noventa Vicentina, e quindi comincerà la macchina a mettersi in moto e a blindare il paese di Vaugano. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo, non è immediata, certo, la cosa. Nel frattempo, certo. E tra l'altro questa è secondo me è una cosa da cui pensare, ci vuole tempo. Nel frattempo però chi magari aveva la serata da Vaugano è già uscito, per esempio. Verissimo. E rientrerà, certo, con cordone sanitario magari ancora non applicato, cioè è tutto molto, c'è una macchina che ci vuole tempo, e purtroppo forse il tempo non c'è, perché ricordiamo anche che la persona anziana che era già stata ricoverata poi si è aggravata, come ci ha raccontato il sindaco, e da qui sono poi risaliti anche all'altro amico, e quindi la cosa è diventata più difficile, e sono diventati 2 casi importanti anche in Veneto. Nel frattempo, Gabriella, ti confermo appunto quello che stavamo dicendo: sospensione decisa di tutte le manifestazioni pubbliche, attività commerciali, lavorative, sportive, ludiche, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, vietate anche le fermate dei mezzi pubblici, deciso il famoso avvio dello screening a tutta la popolazione, quindi un paese completamente di fatto blindato. Le autorità hanno predisposto il cordone sanitario. Si stima che, siccome si è deciso di fare il tampone a tutti i cittadini di Vo Euganeo e a tutti quelli che si presenteranno in tutto il Veneto con sintomi compatibili, si parla di meno 4.200 persone tra cittadini e operatori sanitari dell'ospedale di Schiavonia, quindi la macchina sarà molto 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 complessa. E tu insomma ti trovi, certo, proprio nel punto, certo. Come diceva Ferdinando, nell'occhio del ciclone. Nell'occhio del ciclone, esatto. Adesso siamo qui sia io che Simone. E anche ecco Simone Squarcina, certo, che ci sta documentando con le immagini quanto sta accadendo, e quella è simbolica, insomma, quel municipio è diventato di fatto l'unico luogo frequentato in questo momento, è il municipio dove c'è il COC, sì, e dove abbiamo capito si sta predisponendo una lunga serata. Allora intanto sì, assolutamente, ecco. Scusami Gabriella, ma mi fa sapere l'assessore alla sanità della regione Friuli Venezia Giulia, quindi qui vicino, la regione che ha portato alla ribalta di questi giorni insieme al Veneto non solo il tema, diciamo, dell'isolamento dei ragazzini per le 2 settimane, i 14 giorni, ma anche il problema dei confini terrestri, cioè noi abbiamo chiuso i voli diretti con la Cina, gli altri non l'hanno fatto, dalla vicina Austria, Slovenia eccetera potrebbero arrivare con molta semplicità anche quanti direttamente dalla Cina atterravano in quegli aeroporti. L'assessore Riccardi del Friuli Venezia Giulia dice che domani da Palmanova alle 9, quindi la centrale operativa dell'emergenza, parteciperanno al comitato operativo per l'emergenza sanitaria coronavirus con il governatore Federica e i professionisti della salute, quindi anche loro domani mattina in collegamento con Angelo Borrelli, immaginiamo come si è sempre fatto in queste settimane, in videoconferenza nuovamente. È certo che qui bisogna capire se ci siano novità, ma allo stato attuale non risultano, anche dal vicino Friuli Venezia Giulia.
Gabriella, l'ho interrotta, scusami Gabriella, volevi aggiungere qualcosa? Sì. No, volevo solo dire che appunto c'è un continuo via vai qui negli uffici di persone che sono state richiamate dal sindaco probabilmente per organizzare anche la macchina qui comunale, insomma, perché chiaramente se dall'unità di crisi viene definiti i protocolli, vengono gestiti i protocolli e anche il comune si deve attrezzare. Ricordo che il sindaco Martini è sindaco da maggio, si trova ad affrontare una situazione molto complicata, per lui inaspettata, e deve mettere in moto tutta una macchina complessa e che riguarderà tutti i suoi concittadini. Allora, non so se ci possiamo ricollegare fra poco con te per altri aggiornamenti, perché io sì, intanto... vediamo se riesco a recuperare il sindaco. Benissimo, allora nel frattempo io farei sentire il contributo, grazie Gabriele, grazie Simone Squarcina, il contributo del professor Giorgio Palù, ordinario di microbiologia dell'Università di Padova, che è intervenuto proprio con Ferdinando Varino e Luigi Baccialli quando c'era la prima parte dell'edizione straordinaria. Ti posso interrompere? Sì, perdonami. vai. Allora, al momento il Friuli Venezia Giulia no, ovviamente, anche perché l'avremmo saputo immediatamente. Questo vertice che citavo poco fa, quindi nessun caso in Friuli Venezia Giulia, questo è importante anche per quella regione che ci segue, così come il Trentino Alto Adige. Nessun caso in Friuli Venezia Giulia. Alle 9 questa riunione operativa è allargata, quindi a quella riunione parteciperanno anche i nostri vertici, compreso il governatore Luca Zaia, vertici dell'emergenza in queste ore, quindi Giampaolo Bottaccini, assessore alla protezione civile, e immaginiamo ovviamente anche Manuela Lanzarini, assessore alla sanità, tutti quanti in collegamento con Angelo Borrelli, quindi la videoconferenza con le regioni, per capire come applicare questa seconda fase evidentemente da adesso, cioè il fatto che dobbiamo essere tutti coscienti di come sia arrivato qui il virus, tra l'altro se vogliamo neanche in grandi centri come potevamo ipotizzare, magari con più semplicità, ma nei luoghi della maggiore ricchezza, del maggiore confronto, del maggiore via vai, nel maggiore incrocio anche con altre realtà economiche, no, del nostro paese, quindi la Lombardia e il Veneto, ma in alcuni paesi, quindi non nelle grandi città. Questo forse è nell'emergenza, può essere più allarmante, ma forse è più facilmente gestibile, quindi forse è un dato, speriamo, insomma, positivo, perché non oso immaginare una situazione del genere in una grande città con maggiori difficoltà poi da gestire. Vedremo. Nel frattempo, dicevamo, il contributo del professor Giorgio Palù, ordinario di microbiologia dell'Università di Padova, che era intervenuto poco dopo le 18 proprio qui in diretta. Sentiamolo. L'unico commento che posso fare è quanto buonsenso e quanta preveggenza c'era nelle decisioni della Regione Veneto di applicare la quarantena a tutti i cinesi che venivano in Italia. Non c'era da discriminare i bambini, era un non valore discriminare che non andassero a scuola i bambini. C'è un valore che gerarchicamente supera tutti, che è il diritto alla salute che riguarda la popolazione. Quindi adesso credo che metteranno in atto tutte le manovre che sono necessarie, individuare i contatti, isolarle, fare i test e poi vedere di seguire questi pazienti. Quello che ho capito era che l'ospedale iniziale non era Padova, ma era un altro ospedale del Veneto da cui sono provenuti. Schiavonia, sì. Professor Palù, buonasera, sono Baccialli, buonasera. Buonasera, dottor Baccialli. Buonasera professore, abbiamo intervistato a lungo il governatore Zaia, che si è detto molto preoccupato. L'intervista era partita prima che arrivasse la notizia dei 2 casi di Vo e Euganeo, però ha anche detto più volte il governatore che il sistema sanitario del Veneto è in grado di far fronte a qualsiasi necessità, le strutture ospedaliere sono pronte, i reparti, tutto quello che si può fare sarà fatto, diceva Luca Zaia, con misure ha detto drastiche, con misure drastiche. E devono essere drastiche, perché questo è un virus che si sta espandendo rapidamente. È vero che il 99% e più dei casi sono tuttora in Cina e che in altre 26 nazioni si tratta di casi sporadici
l'Italia al momento ne ha 9, i 2 di Padova fanno 11, quindi pensiamo a quella che è l'epidemia stagionale di influenza. Però questo è un virus, è un coronavirus che si sta diffondendo, è più contagioso degli altri coronavirus che hanno dato queste forme epidemiche, che sono la SARS e la MERS. Quindi è un virus, direi che la buona notizia è che tanto più un virus diffonde, è un virus che fortunatamente autolimita e quindi l'epidemia si blocca. Quindi l'unico modo per bloccarla in questa fase è proprio ricorrere a misure di igiene e di prevenzione, quindi prevenzione di contatti, indumenti, protezione individuale, isolamento, ricercare la sorgente e le fonti di contatto e la quarantena. Professore, come lei notava, il governatore è stato molto duro con coloro che hanno messo in dubbio la necessità di fare prevenzione e ha fatto anche riferimento a quanto aveva detto il Presidente della Toscana, che aveva considerato inutile qualsiasi quarantena, qualsiasi forma di isolamento, nonostante dalla Cina tornassero dal Capodanno cinese 2.500 persone in Toscana. Ho avuto più modo di ribadire in altre interviste quanto saggio fosse questo intervento e quanto dissennato sia proporre un non valore in questo caso, perché non si trattava di discriminare i bambini cinesi. Loro stesso, le famiglie cinesi, si sono volontariamente isolate in casa, molte di queste famiglie. Quindi si tratta di pensare a una malattia contagiosa, diffusibile e come bloccarla. L'unico modo era la quarantena e il controllo degli aeroporti. Anche il blocco che si è fatto nei voli da e per la Cina è soltanto nella tratta Italia-Cina, perché ovviamente i cinesi col Capodanno cinesi venivano a tutte le altre rotte, insomma, quindi andava applicato un controllo più rigido sicuramente. Però insomma diciamo che si è controllata la SARS, il destino di questi coronavirus, ricordiamo che ne abbiamo di coronavirus che sono quelli del raffreddore, quindi gli scenari possibili sono che questa epidemia, come molte, si autolimitano, non diventa pandemica, che abbia degli episodi sporadici, oppure che il virus perda lentamente di virulenza, in quanto questo virus si sta adattando all'uomo, a un recettore e riconosce il recettore umano in maniera molto precisa, e quindi è un virus che ha caratteristiche per poter rimanere endogeno nell'uomo come gli altri coronavirus del raffreddore. Ecco, speriamo che comunque non sia così virulento, ma già sappiamo che la letalità è molto più bassa della MERS e della SARS, il 2%, e fuori dalla Cina è ancora più bassa. Quindi preoccupiamoci di contenerlo, le misure per diagnosticarlo ci sono, esiste da metà gennaio un test molto preciso messo a punto da Christian Drosten all'Università di Berlino, che tutti i laboratori di virologia in Italia utilizzano, quindi si tratta adesso di attuare tutte le misure necessarie. Allora, durante la diretta straordinaria del pomeriggio, sono le 21:25, 37 secondi, continuiamo la nostra diretta, ma giusto per spiegarvi qual è la situation, come si dice, la situazione in questi casi, stiamo ricevendo una marea di telefonate, di segnalazioni, di messaggi, vi ringraziamo anche per questo e vi preghiamo, così come abbiamo fatto anche in altre situazioni di grande apprensione, vi prego non diffondere stupidaggini sui social e fermate chi lo fa al caso e utilizzate solo le fonti ufficiali per informarvi o diffondere notizie da condividere e commentare solo attraverso questi organi, vi prego, perché se no la preoccupazione poi si enfatizza. Dobbiamo dire che anche noi stessi abbiamo difficoltà in questo momento a reperire questo tipo di informazioni, perché soltanto la Regione è titolata in queste fasi a rilasciare dichiarazioni. È appena finito il vertice a Padova, che vi abbiamo mostrato più volte nelle immagini durante la nostra diretta straordinaria, con tutti gli assessori, oltre al governatore, il prefetto, eccetera, eccetera. E cosa vuol dire questo? Che attendiamo di farvi ascoltare nuovamente delle voci ufficiali
Questa conferenza è appena finita, questo incontro con la stampa è appena finito e il governatore Luca Zaia che si è avvicinato di nuovo ai nostri colleghi per raccontare diffusamente le fasi operative insieme a Francesca Russo, che è direttrice del Dipartimento di Prevenzione della Regione del Veneto. Questo per dirvi ancora, ecco le quali foto del vertice, che ci stanno scrivendo in questi minuti anche dei dializzati che hanno quindi bisogno di andare a fare la dialisi all'ospedale, per esempio di Schiavonia, e non sanno cosa devono fare. Un trattamento di questo tipo, come immaginerete, è vitale, è fondamentale, è importante per la cura, per la propria salute, e quindi anche queste persone alle quali cercheremo di dare una risposta nel momento in cui riusciremo magari a collegarci con l'assessore Lanzarin, devono capire come comportarsi. Quindi questa persona, per esempio, è un dializzato, deve andare a fare la dialisi all'ospedale di Schiavonia e non sa come comportarsi in questa condizione. Il Consiglio, se ha la possibilità ovviamente di sentire il suo medico di base anche fuori orario, lo faccia. Se può sentire l'1500 lo faccia, che è il numero, sapete, di emergenza in questi casi. Non affollate i pronti soccorso, è l'unico appello che vi possiamo fare. È chiaro che la salute è importante, lo è per tutti. Se avete una tosse e una febbriciatola, chiaramente evitate di andare in pronto soccorso, perché mai come in queste ore i codici verdi cosiddetti devono essere seguiti con l'attenzione dovuta e riservata, ecco, e non intasare in questo momento magari per emergenze ulteriori. Sapete qual è l'iter, lo abbiamo detto più volte, il medico di base vostro che eventualmente riscontra delle esigenze per una cura ulteriore, quindi ci si reca al pronto soccorso dove da oggi, l'avete capito, si fa immediatamente un tampone d'ufficio, ce lo ha detto il governatore Luca Zaia, è una delle decisioni prese al tavolo oggi, e quindi in modo da cercare di arginare la diffusione di questo virus il più possibile. Lo stesso Zaia ha detto: evitiamo di frequentare luoghi affollati, manteniamo le distanze, tutta una serie di accorgimenti che devono essere da tutti noi rispettati, e questo è l'appello importante che volevamo farvi. Nicola, non so se hai altre novità, ci stiamo per collegare con Valentina Visentin. Sì, o Ferdinando Garavello forse? E Ferdinando Garavello, ecco. Sì, sono insieme. Dovremmo forse avere il collegamento, magari ci fate capire se c'è questa possibilità. Nel frattempo io ho provato, adesso vi faremo rivedere anche il tentativo infruttuoso nel pomeriggio di Angelo Cimarosti, che provava nel pomeriggio a connettersi con il sito del Ministero della Salute senza successo. Io ci sto provando nuovamente in questo momento e vi confermo che non si riesce a entrare nel sito, non ci si riesce a collegare, è stato letteralmente preso d'assalto, quindi è andato in sovraccarico, ma capite bene che in una situazione del genere non dovrebbe essere questa il risultato. Allora vediamo cosa ha provato a fare Angelo Cimarosti in queste ore, quando ancora pensate l'emergenza del Veneto non era scoppiata, ma c'era soltanto l'emergenza lombarda, che poi è diventata l'emergenza anche qui a casa nostra. Guardate il servizio. Se si va sul sito del Ministero della Salute, nuovo coronavirus, domande e risposte, sicuramente questo è importante, sul canale YouTube, 4 video informativi del Ministero, quindi è il principale modo per informare la cittadinanza. Proviamoci, vediamo un po' cosa succede, riprovo. Siamo qui in attesa che si muova, ma come vedete è di fatto bloccato, non parte, perché il sito è abbastanza evidente che sia sovraccarico. Quindi il Ministero della Salute non è in grado, visto che si parla tanto di 4.0 e cose del genere, di poter rispondere a tutti. In questo caso è bloccato, avevo fatto un altro tentativo, proprio il service era unavailable, cioè quindi non era proprio disponibile, e questa è la situazione. Questa è una grave carica, eccola qua, impossibile raggiungere il sito. Ditemi voi se questo è il giusto inizio per
affrontare l'emergenza coronavirus. E non lo è certamente, e vi confermo che in questo momento, cercando di connettersi al Ministero della Salute, non ci si riesce a connettere. La stessa schermata, diciamo, che avete visto nel servizio di Angelo Cimarosti. Allora, in attesa di collegarci nuovamente con Padova, riannodiamo un po' le fila del discorso. Allora, 2 contagiati accertati in Veneto, Vo Euganeo, un 68enne e un 73enne, se non 74enne anzi, i 2 contagiati, i 2 anziani, diciamo, che sono stati appunto contagiati a Vo Euganeo. Stavo per fare il riassunto della giornata, ma ci informiamo allora per la pubblicità, e allora poi tireremo un po' le file di discorso e continueremo appunto ad aggiornarci sulla questione coronavirus. Questa nostra edizione straordinaria, come avete immaginato, poi questa sera ovviamente abbiamo stravolto il palinsesto consueto per continuare ad aggiornarvi. Adesso ci arrivano notizie di ogni tipo, ma chiaramente ci atteniamo a quello che viene riportato dall'ufficialità. Dobbiamo capire anche qual è l'aggiornamento che il governatore Luca Zaia ha dato al termine di questo incontro che si è tenuto, vi ricordo, agli Scrovegni a Padova, per definire qual è le mosse operative da adesso in avanti. Come sapete, tamponi a Vo e in tutti gli ospedali da oggi per quanto riguarda chi si dovesse presentare con sintomi da influenza o similari. Vediamo allora se è pronto questo inserto, lo sentiamo subito. Luca Zaia. Noi abbiamo finito la riunione, abbiamo cercato di implementare un po' quindi di mettere nero su bianco tutta una serie di accorgimenti, di misure, di disposizioni che adesso la dottoressa Russo vi leggerà. In via preventiva abbiamo deciso di far fare il tampone a tutti i cittadini di Vo Euganeo, a tutti coloro che si presenteranno, poi la dottoressa sarà molto più precisa e didascalica, e a tutti coloro che si presenteranno nei ricoveri ospedalieri del Veneto con sintomi influenzali importanti, con la polmonite o quant'altro. Tutto il Veneto? Sì, di tutto il Veneto. Abbiamo utilizzato misure non mediocri ma importanti per evitare il contagio. Dobbiamo però ancora capire quale sia il contagio primario, cioè chi sia stato a contagiare queste 2 persone del 1943 e del 1952, delle quali sappiamo solo una cosa in questo momento, che giocavano a carte assieme in un bar di Vo Euganeo. Fra l'altro i bar sono tutti chiusi, verranno tutti chiusi. E dall'altro abbiamo recuperato tutti i familiari, i parenti e i contatti, quelli più stretti, quelli della quotidianità, che sono già presso l'ospedale di Schiavonia per il test anche loro. Ovviamente un'attenzione a tutti i nostri lavoratori dell'ospedale, che anche loro saranno sottoposti a test. La protezione civile è già partita per allestire già le prime tende, se riescono, perché c'è il parcheggio pieno di macchine allo Schiavonia. A me interessa che sia ben chiaro che noi lo Schiavonia, avendo una permanenza media di 5-6 giorni di ospedalizzazione, e nel giro di 5-6 giorni non ricoverando più nessun cittadino, si sarà svuotato, e quantomeno speriamo nella migliore delle ipotesi faremo un voto sanitario. Allo Stato quanti sono i ricoverati a Schiavonia? Più o meno. Ma in questo momento i ricoverati a Schiavonia sono circa 300. La popolazione e i sanitari quanti sono invece, per capire quanti tamponi dovete fare? Allora... 3.300 sono la popolazione. Ok, e invece i sanitari? Per quanto riguarda i sanitari sono quelli che hanno avuto nei reparti in cui c'è stato il transito di questi pazienti, noi abbiamo individuato tutti i nostri operatori sanitari che si sono avvicendati nel turno, più quelli che smontavano stasera, quindi noi andremo a coprire quasi tutti i dipendenti che si sono avvicendati in questi giorni. Quindi più o meno quanti saranno? Ma saranno su ogni turno, ce ne saranno 150 per 4 turni. 600.
Non c'è quindi motivo perché anche le richieste sono queste. Tengo a casa i miei figli da scuola domani, per esempio. Guardi, il tema è che questo è valido per Vo, punto, nel senso che se non si fa nulla o se si utilizzano misure di minima poi si rischia di venire accusati di non essere stati sufficientemente prudenti. Abbiamo adottato misure assolutamente sanificatorie, dopodiché siamo davanti a un virus il quale della cui eziologia si sa quasi tutto ma non tutto, e quindi cercheremo di capire strada facendo, ovviamente interfacciandoci con OMS, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con le linee guida del Ministero e non facendo nulla a caso, perché la dottoressa è il nostro testimone su questo fronte. E voglio ricordare che l'assessore Lanzarin tiene i contatti col Ministero quotidianamente, più volte al giorno, per cui ai cittadini dico che andare a intasare gli ospedali per fare il tampone così una tantum non ha nessun senso. Intasa gli ospedali e mette a rischio magari la cura, come diceva la dottoressa, di chi veramente sta male. Ci sono già delle linee guida, se qualcuno ha qualche dubbio, se è medico di base, ringrazio i medici di base, il dottor Criserà che si è messo a disposizione con la sua associazione. Penso che adesso dobbiamo fare squadra. Spero che non ci sia qualche cittadino che perde tempo a darsi consigli inutili, magari con delle idee stratosferiche, che voglio rassicurare che dietro dietro la dottoressa e con la dottoressa c'è una squadra che parte da Venezia, passa per Roma, arriva a Bruxelles e coinvolge, insomma, sono linee guida che sono applicate a livello internazionale. Allora, queste le parole del governatore Luca Zaia. Noi dovremmo essere fra pochissimo, se non subito, in collegamento con Valentina Visentin. È così? Mi date conferma? Eccola qui, si trova proprio... Sì, non sento. Non sente lei però. Ok, allora aspettiamo qualche istante. Sento niente. Allora fra poco ci colleghiamo, appena sarà ripristinato anche l'audio per Valentina, che possa sentire quello che diciamo. Ti posso dire una cosa, che era la preoccupazione che noi avevamo poco fa anche per la nostra Gabriella Basso nell'occhio del ciclone, che altri colleghi di altre emittenti che si sono recate nei posti dopo di noi, a questi è stato vietato di stare nei posti del contagio, e quindi chiaramente la stessa cosa che noi abbiamo detto anche a Gabriella Basso, di chiaramente non recarsi più nel bar. E poi Roberto, se hai la possibilità, ti chiederei, rivediamo quella parte della diretta di oggi pomeriggio sulla quale molti hanno ironizzato, e lo ricordiamo ancora una volta. E certo, tutti quanti abbiamo strappato un sorriso quando i ragazzi hanno risposto noi abbiamo l'alcol, ci difende da tutto, eccola qui, grazie. Ma quello, ripeto, sarebbe uno degli esercizi, uno di questi bar che frequentavano i due anziani 77 e 68 anni, che sono i primi due contagiati da coronavirus in Veneto, e quindi anche alla nostra Gabriella Basso insieme a Simone Squarcina abbiamo detto di non avvicinarsi ovviamente più a quelle aree. Adesso rivediamo questo momento. Vedo dei signori qui seduti al bar. Buonasera, buonasera. Eccovi qua. Avete sentito? Sembra che proprio da qua, da Vouganeo, ci sono due anziani che sono affetti da coronavirus. Sono stati portati a reparti malattie infettive di Padova. Due anziani che avrebbero giocato a carte con dei cittadini cinesi, probabilmente residenti qua a Vouganeo. Siete preoccupati? Ma no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Non eravamo... A parte gli scherzi, è una situazione seria perché è una malattia contagiosa, si muore. Non eravamo al corrente di tutto ciò, e sì, un po' mi preoccupa a sto punto. Non ho mai visto cinesi qua a giocare a carte con noi. No, magari non è questo bar, poi bisogna vedere in che zona, presumo che ce ne siano altri qui a Vouganeo di bar dove magari i signori giocavano a carte. Certo che effettivamente un po' preoccupa. Sì, non so perché non siamo stati informati di tutto ciò, tra l'altro, perché se non me lo diceva lei io non avrei saputo niente. Quindi... Lei è preoccupato questa cosa di questo possibile, sembra stanno aspettando la seconda batteria dei test dallo Spallanzani, che è il centro di riferimento appunto per il coronavirus, che però Sembra strano che un veneto giochi a carte con un cinese, comunque no?
Questa allora la situazione, avete visto, no? Questo spezzone, lo diceva anche Ferdinando Varino, quando per primi abbiamo dato la notizia proprio a Vo Euganeo, la nostra Gabriella Basso è arrivata sul posto immediatamente quando si è avuta la certezza di questi due casi nel paese del Padovano, e quindi l'incredulità, davvero l'incredulità della gente di fronte a una situazione che si stava evolvendo di minuto in minuto. È stata una giornata appunto molto complessa perché la notizia circolava. Allora adesso dovremmo avere in collegamento Valentina Visentin. Allora Valentina, abbiamo sentito poco fa le parole del governatore Luca Zaia proprio al termine della unità di crisi che verrà riaggiornata domani mattina a Mestre, alla sede della Protezione Civile regionale. Cosa ci puoi dire al termine di questo tavolo? Sì. L'unità di crisi si è appena conclusa, sono usciti tutti qui dalla sede dell'USL 6 Euganea, hanno stabilito le misure di questo cordone sanitario che è stato subito attivato per il paese di Vo Euganeo. Ora andiamo a spiegare, lo ha già spiegato il governatore Luca Zaia che avete sentito ai nostri microfoni, ora vi facciamo un riepilogo di quello che accadrà, che sta già accadendo in questi minuti tra Vo Euganeo e l'ospedale di Schiavonia, i due siti in cui si sono trovati i due anziani affetti da coronavirus, perché lo ricordiamo, questi due anziani di 78 e 67 anni da almeno 10 giorni erano ricoverati all'ospedale di Schiavonia tra Monselice ed Este. Per quanto riguarda, facciamo allora il punto della situazione per quanto riguarda il paese di Vo Euganeo, un cordone sanitario attorno a questo comune. In via preventiva verrà effettuato un tampone a tutti gli abitanti di Vo, sono circa 3.300. Inoltre è già stato effettuato il tampone invece su 200 persone, i parenti stretti e le persone che sono venute in contatto in questi giorni con i due anziani affetti da coronavirus. A livello regionale invece, ha fatto sapere il governatore Luca Zaia e la dottoressa Francesca Russo, direttore del Dipartimento Prevenzione della Regione Veneto, a livello regionale invece il tampone differenziale per il coronavirus verrà effettuato alle persone che si presenteranno in ospedale con dei sintomi influenzali gravi o quantomeno compatibili con quelli del coronavirus. Al momento invece sono circa 4.200 le persone tra cittadini e operatori sanitari invece che verranno sottoposti al tampone in queste ore. Come hai detto tu, i primi risultati si sapranno domani mattina verso le 9, quando è previsto un secondo vertice di emergenza nella sede della Protezione Civile di Mestre. In videoconferenza, ha fatto sapere il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ci sarà anche il Premier Giuseppe Conte e ci dovrebbe essere il Ministro Speranza, ma forse addirittura il Ministro Speranza potrebbe già arrivare in Veneto domani mattina. Differente per quanto riguarda sempre il comune di Vo, tutti gli esercizi pubblici sono stati chiusi, quindi tutti i bar, le scuole verranno chiuse, gli studenti dovranno rimanere a casa, anche quelli che si recano a scuola in altri comuni e quindi non a Vo. Per quanto riguarda gli universitari potranno rimanere a casa, per i lavoratori invece potranno recarsi al lavoro solo dopo aver effettuato il tampone e il tampone deve essere negativo. Vietate e sospese tutte le fermate dei mezzi pubblici, quindi raggiungere Vo con il mezzo pubblico è al momento impossibile perché il comune verrà completamente isolato. Per quanto riguarda invece l'ospedale di Schiavonia, la situazione è abbastanza delicata perché ovviamente verranno sottoposti ai tamponi i 600 operatori sanitari che sono quelli che lavorano nei reparti dove sono stati ricoverati i due anziani, ovvero la geriatria, la terapia intensiva e il pronto soccorso, e tutti gli operatori sanitari invece che hanno lavorato nei turni in questi giorni dove appunto quando sono stati ricoverati gli anziani. Cosa accadrà adesso all'ospedale di Schiavonia? Piano piano verrà svuotato, le tende saranno allestite nel piazzale dove adesso stanno sgomberando tutte le auto e verrà da domani mattina cominciato ad allestire un campus con delle tende. Per quanto riguarda i medici verranno sottoposti al tampone, qualora risultasse negativo resteranno in isolamento fiduciario che potrà essere o nella propria abitazione o, se non si vuole tornare a casa perché si hanno dei bambini, i medici potranno usufruire di alcune stanze dei reparti messi a disposizione all'interno dell'ospedale di Schiavonia. Per quanto riguarda invece
i ricoverati all'interno dell'ospedale. Si procederà con le dimissioni. Prima sempre delle dimissioni verrà effettuato un tampone, se il tampone è negativo verranno portati a casa, dove resteranno in isolamento e vigilanza passiva. Cosa vuol dire vigilanza passiva? Ovvero chiameranno loro solo nel caso presentassero dei sintomi simili a quelli del coronavirus o sintomi influenzali. E invece i medici saranno in sorveglianza attiva, ovvero verranno chiamati almeno un paio di volte al giorno dai medici per sincerarsi delle loro condizioni. Ritorniamo invece ai degenti. I degenti invece, le persone ricoverate nei reparti interessati dalle persone, dai due ricoveri per coronavirus, i degenti rimarranno ricoverati e verrà effettuato il tampone, quindi resteranno in isolamento per tutti i 15 giorni fino a che appunto non sarà scongiurato il contagio. Queste le indicazioni che sono state date sia dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che dalla dottoressa Francesca Russo, che lo ricordiamo è la direttore del Dipartimento Prevenzione Regione Veneto, che dal direttore generale dell'azienda dell'USL 6 Euganea Domenico Scibetta, che sta appunto si sta interfacciando con gli operatori sanitari che si trovano al momento all'ospedale di Schiavonia. Ascolta, allora a conferma di quanto... Se riusciamo a sentire... Sì, dimmi. Dici pure, Valentina. No, se riusciamo, abbiamo ascoltato e registrato le parole proprio della dottoressa Russo, non so se le avete già mandate in onda o siete in grado di farle sentire, perché appunto lei spiega proprio nel dettaglio quanto accadrà anche a livello regionale, perché hanno avvertito, ovviamente adesso sta scattando la psicosi, si ha molta paura, però chiedono veramente il buon senso di non affollare gli ospedali e i pronti soccorsi. Questi ci hanno proprio tenuto e lo hanno ribadito più e più volte. Solo chi presenta sintomi influenzali gravi o riconducibili al coronavirus allora verranno sottoposti al test e potranno recarsi in pronto soccorso. Se si sta bene, non si è venuti in contatto con persone rientrate dalla Cina, hanno chiesto proprio di evitare la psicosi e di affollare inutilmente gli ospedali veneti della Regione Veneto. Il rischio è questo. Allora resta in linea perché facciamo sentire proprio il contributo della dottoressa Russo, che è stato appunto raccolto da voi poco fa. Lo facciamo sentire subito. Come diceva il Presidente, sono delle misure straordinarie. Scusate. Abbiamo delle misure che di cui il Presidente ha accennato, sono state fatte in accordo con il Ministero della Salute e con la task force che c'è operativa a livello del Ministero della Salute, e riguardano prevalentemente la popolazione. Poi abbiamo, e adesso ve l'elenco, e poi abbiamo invece delle misure specifiche che riguardano l'ospedale di Schiavonia, dove sono stati ricoverati i 2 casi che adesso sono in trasferimento all'azienda ospedaliera di Padova. La sospensione delle attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Poi la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune, anche al di fuori dell'area indicata. Cosa vuol dire? Vuol dire che i lavoratori staranno, diciamo, a casa, a meno che fanno parte dei servizi essenziali e possono uscire dal comune, possono andare fuori a lavorare dopo l'esecuzione del tampone. Poi la sospensione delle attività ludiche, quindi anche le feste di carnevale che caratterizzeranno i giorni successivi, e anche di quelle sportive per evitare, diciamo, i punti di aggregazione. Sospensione naturalmente dei servizi educativi dell'infanzia e anche delle scuole di ogni ordine e grado, quindi anche per gli studenti che devono andare a frequentare la scuola al di fuori del comune, quindi che non si trovano, quindi staranno a casa, tranne per gli studenti universitari che insomma possono lavorare attraverso i mezzi telematici. Poi l'interdizione delle fermate dei mezzi pubblici, e poi una cosa importante che noi abbiamo aggiunto a questa ordinanza è quello di screenare o comunque offrire a tutta la popolazione il test per appunto l'eventuale positività del coronavirus. Io direi che c'è una priorità. In tutte le situazioni, in tutte le emergenze di sanità pubblica si va avanti secondo quelli che sono i criteri epidemiologici, le indicazioni nazionali ed internazionali, e poi c'è una priorità. Noi non vorremmo che per, diciamo, assecondare una psicosi
più o meno giustificata, dovessimo invece trascurare quelli che sono i contatti e quelli che hanno una priorità, insomma, di valutazione per poter poi avere il quadro chiaro della situazione. Quindi l'apertura è certamente per tutti, però c'è un ordine di priorità. Al momento abbiamo delle urgenze che sono quelle della popolazione e quelle degli operatori sanitari. In un secondo momento abbiamo già allargato per quanto riguarda la sintomatologia respiratoria, successivamente vedremo via via che si delineerà il quadro, avremo la possibilità anche di allargare o stringere le maglie degli interventi che stiamo portando avanti. È chiaro questo dunque l'iter spiegato con dovizia di particolari da Francesca Russo. Valentina, tu ci senti? Sei ancora in collegamento, no? Sistemiamo un po' l'inquadratura, chiedo a Ferdinando, sì. Alzandola un pochino, grazie Caravello, anche per l'ottimo lavoro di tutti ovviamente, Chiara Gaiani, Francesco Rattai, chi vedete in onda, Gabriella Basso adesso, Simone Squarcina nell'occhio del ciclone. Tra poco torneremo a collegarci con loro, ricordando tra l'altro come appunto colleghi di altre televisioni abbiano vietato di andare lì. Noi c'eravamo già nel momento in cui poi è arrivata la conferma. Valentina, qui ci scrivono anche, ci chiedono, ma chi ha una casa a Vo Euganeo se può recarsi lì, diciamo in queste ore, chi la utilizza come abitazione? Che pensi? Che cosa hai capito da quello che vi dicono? Credo che stia un po' al buon senso, ovvero si consiglia ovviamente di non andare a Vo Euganeo, visto che hanno sospeso anche i mezzi pubblici. Insomma, sta un po' al buon senso delle persone di evitare quantomeno in questi giorni di andare, se non proprio in casi di emergenza, a Vo, visto che appunto hanno chiuso tutti gli esercizi commerciali, anche le scuole, hanno vietato le manifestazioni del carnevale, anche agli studenti addirittura che vivono a Vo ma che vanno a scuola in altri comuni hanno vietato di andare a scuola. Insomma, se è possibile credo sia proprio una questione di buon senso evitare in questi giorni di recarsi a Vo Euganeo. Certo. Senti, altre cose emerse da questo lunghissimo vertice. Abbiamo capito, forse Nicola tu hai un aggiornamento per il vertice di domani mattina? Sì, il governatore Zaia c'è un lancio d'agenzia che si riferisce proprio al post unità di crisi. Ha detto Zaia, ho avuto modo di sentire il Premier Conte, più volte il Ministro Speranza e anche Borrelli, il capo della Protezione Civile. Ha detto nella notte, è una conferma di quello che hai detto tu, nella notte avremo 200-300 campioni già con i risultati dello screening che stiamo facendo sui familiari e i contatti diretti dei 2 contagiati. Stiamo cercando di capire, dice Zaia, quanti eventuali positivi ci possono essere, perché il contagiato più grave, ha concluso, ha fatto 10 giorni di ospedale. Questo è il concetto. Quindi al contatto con altri operatori, con altre persone magari. Poi ecco, dicevamo anche oggi pomeriggio. Abbiamo infatti chiesto. Sì. A Luca Zaia come mai, insomma, dopo 10 giorni si è saputo che le persone erano affette da coronavirus, visto che erano da 10 giorni ricoverate in ospedale a Schiavonia, ma quando sono arrivati in ospedale ovviamente non avevano precisato di aver avuto contatti con, o comunque non avevano quello che in questi giorni si diceva un po' dappertutto, ovvero di dichiarare se si era stati in Cina o se si era venuti in contatto con persone che erano rientrate dalla Cina. Questo evidentemente forse i 2 anziani non lo avevano specificato e di fatto sono stati ricoverati semplicemente per sintomi influenzali. Certo. Allora Valentina, facciamo così, torniamo da te Ferdinando Caravello tra un minuto, subito dopo la pubblicità, anche perché dobbiamo fare un passaggio rapido da Gabriella Basso, che è ancora a Vo Euganeo, a origliare la porta del sindaco, perché le riunioni sono ininterrotte, lo avete capito, e stanno decidendo ora come organizzare, credo anche come applicare più che altro il cordone sanitario a Vo Euganeo. Quindi pochi istanti e poi vi aggiorniamo. Allora rieccoci in diretta, vi stiamo raccontando dalle 5:15 del pomeriggio il coronavirus in Veneto, l'esplosione del caso coronavirus in Veneto. Valentina Visentin, torniamo da te, altri aggiornamenti sulla situazione?
Sì, quello che ha cercato di sottolineare il governatore Luca Zaia al termine di questa unità di crisi convocata ad urgenza nella sede dell'USL 6 Euganea qui a Padova è che si sta cercando di ricostruire la catena di relazioni di queste due persone contagiate, perché al momento si deve capire qual è stato il contagio primario, qual è stato la fonte. Si sa solo che queste due persone frequentavano alcuni bar del paese di Vo e che avevano in comune la passione per il gioco delle carte, ma di fatto non si è ancora capito chi possa averli contagiati. Il governatore ha detto che proprio l'impegno di queste ore sarà proprio nel ricostruire la catena di relazioni che c'è stata tra queste due persone e i contatti che hanno avuto nei giorni precedenti al loro ricovero in ospedale. Intanto abbiamo saputo dal sindaco di Albettone, Gio Formaggio, un comune in provincia di Vicenza ma che comunque è abbastanza vicino a Vo Euganeo, che domani in via preventiva chiuderà le scuole. Non ci sono casi in quel paese, ma in via preventiva ha fatto sapere che chiuderanno le scuole. Lo abbiamo... E anche a Noventa Vicentina, anche a Noventa Vicentina, e anche a giustamente Noventa Caravello. Vicentina c'è stato un... Sì, lo abbiamo sentito in diretta Gio Formaggio per il pomeriggio, l'intero pomeriggio era in collegamento da Vo Euganeo perché era insieme a Gabriella Basso proprio per dare aggiornamenti. Hai qualche ultimo flash, Valentina, poi torniamo da te a Padova? Guarda, il governatore Luca Zaia ha detto che insomma in queste ore proprio l'impegno è quello di ricostruire e quindi di capire il momento del contagio. Intanto per domani mattina attendono con ansia di sapere i primi 200 tamponi, ovvero dei familiari e delle persone che sono venute in contatto in questi giorni, e si attendono anche i risultati dallo Spallanzani, dove è stato eseguito il secondo test, il secondo tampone sui due pazienti che sono ricoverati e che hanno i sintomi del coronavirus. Grazie Valentina Visentin. Da Padova è tutto. Ferdinando Caravello, Francesco Ratai, con i quali torniamo a collegarci tra poco. Vi ricordo, domani mattina alle 9 il Vertice, prosegue la nostra edizione straordinaria. Domani mattina tutti ancora in collegamento in videoconferenza con Roma, e ci sarà anche il Premier Conte, abbiamo capito, il Ministro Speranza ancora una volta, tutti i governatori, gli assessori alla salute delle regioni. Stiamo cercando di contattare ancora una volta Manuela Lanzarin, assessore alla sanità della regione Veneto, per capire qualcosa di più in merito a quanto si sta predisponendo, anche perché appunto ormai è evidente, anche se tra le righe, ma è evidente come si stia cercando un'area che sia protetta e dove eventualmente ospitare quanti presentano sintomi importanti, quindi possibili casi di coronavirus o già conclamati, insomma almeno quello che stiamo intuendo adesso, e come l'ospedale di Schiavonia nell'arco di 5-6 giorni sarà liberato dei 350 pazienti lì presenti, quindi sanificato, e a quel punto sapremo qualcosa di più del destino di questo picco che sta cominciando forse nel nostro paese, da quello che stiamo vedendo, sperando nella bella stagione il prima possibile. Il picco dell'influenza era proprio in queste giornate, e quindi evidentemente può avere degli effetti anche peggiori con la manifestazione del coronavirus. Vedo e quindi Schiavonia potrebbe diventare questo hub per l'accoglienza di quanti hanno la degenza, di quanti hanno il coronavirus. Vedo ancora Gabriella Basso, Simone Squarcina, che ringraziamo ancora una volta, nell'occhio del ciclone insieme al sindaco. Eccoci qua Ferdinando con il sindaco Giuliano Martini. Sindaco, adesso avete le idee chiare, nel senso che vi hanno aggiornato e vi hanno detto cosa succederà? Sono arrivate le ordinanze? Sì, le ordinanze sono molto precise, ordinanze che andrò a firmare, comunque le indicazioni sono queste: chiusura di tutte le attività commerciali che non siano di primaria importanza, rimarranno aperti gli ambulatori medici, panifici, le farmacie e i supermercati chiaramente, e le altre attività zootecniche che sono legate alla produzione logicamente degli animali, anche per evitare poi problematiche. Ma questo da domani mattina? Da domani mattina, sì. Praticamente le scuole rimangono chiuse, c'è da dire che poi verrà predisposto qua un
presso le ex scuole un'area per fare i prelievi, i tamponi, perché c'è proprio la volontà, anzi la necessità di controllare quanti cittadini in realtà sono venuti in contatto con il virus. Quindi l'invito ai cittadini di presentarsi. Per fare il tampone. Domani mattina lavoreremo anche per precisare la data in cui verrà svolto questo, ma immagino che sia domani, massimo dopodomani. Ecco, ci sarà ovviamente, questo non tutto solo con le vostre forze, presumo? No, ma chiaramente c'è l'aiuto della Protezione Civile, dell'ULSS, delle forze dell'ordine, quindi stiamo un attimo. Ecco, la notizia che giunge è che sia stato, ci sarà il cordone sanitario attorno a voi. A cosa consisterà questo cordone sanitario? Bene, controllare tutte le persone in entrata e in uscita da Vo. Sappiamo già da adesso che le fermate dei servizi pubblici sono interdette, quindi non possono fermarsi a Vo, quindi le persone non possono uscire e entrare da Vo con i mezzi pubblici. Ecco, bisogna anche dire che avete studenti che magari vanno a studiare a Padova, quindi questi dovranno rimanere a casa? Sicuramente sì, immagino dovranno rimanere a casa. Quindi stiamo un po' a vedere un po' come sarà l'ordinanza. Domani mattina abbiamo tutta la notte per lavorare, non è semplice mettere a punto e applicare poi una normativa così restrittiva, ma avremo sicuramente l'aiuto delle forze dell'ordine. Quindi ci saranno dei tipo sorte di posti di blocco, qualcosa del genere per far entrare e uscire? Sì, ci saranno sicuramente dei posti di blocco che fermeranno il traffico in questo caso sicuramente. Senta, poi mi diceva che già all'ospedale di Schiavonia, che abbiamo sentito i colleghi, insomma, dove sono stati ricoverati inizialmente i 2 pazienti, i 2 anziani affetti da coronavirus, stanno facendo già delle operazioni di sanificazione? Sì, sanificazione, stanno facendo il test a tutte le persone che sono rimaste all'interno, poi in base al protocollo, in caso che risultino positivi o negativi, verranno o rispediti a casa oppure rimarranno per il tempo necessario per definire un po', diciamo, la situazione. Quindi adesso in questo momento all'ospedale di Schiavonia sono chiusi dentro? Sì, sono chiusi dentro, fortunatamente all'interno c'è tutto perché c'è la mensa eccetera eccetera, quindi non c'è nessun rischio di problematiche, però c'è questa situazione che è abbastanza, diciamo, impegnativa, non po' alla volta, però tenderà a normalizzarsi. Questa è fatta a titolo proprio precauzionale per evitare contagi. Ecco, lei qui adesso aveva riunito tutti i suoi assessori, i consiglieri? Sì, sono qua con noi, abbiamo anche il sindaco di Albettone con noi. Gabriella, se mi senti, la condivisione di questo diciamo grosso impegno da parte nostra con i comuni vicini per creare. Ecco, c'è da studio Ferdinando, eccomi qua, scusami, allora, ci sono domande? Chiaramente, ma solo 2 flash. Il primo è, ci scrivevano alcuni amici e telespettatori, cioè chi ha una casa e magari lì si recava per il weekend, ovviamente il consiglio è non si va o non si può andare, com'è? No, il consiglio credo che se non si possa andare, il sindaco dicono, cioè tanti padovani hanno la casa sui Colli Ogani, hanno la casa a Vo, cosa gli diciamo? Dipende un po' da domani mattina sapremo cosa potranno fare. Il cordone sanitario ci sarà, per cui si sa già da che ora? Penso dalle prime ore del mattino, sicuramente. Quindi forse magari il consiglio è di non avventurarsi, anche forse perché non potrebbero neanche ad arrivare alle case. Non è detto. Non lo escludiamo, no. In questo caso se entra una persona da fuori e va nella sua chi opererà questo cordone sanitario? Ma in questi casi attendiamo un po' ulteriori. Mi chiedono da studio chi opererà effettivamente, operativamente questo cordone sanitario? Sicuramente i carabinieri, sicuramente la protezione civile, i vigili urbani del distretto di Padova e poi altre forze che si uniranno, immagino che insomma. È pronto a questi 14 giorni? Perché almeno saranno 14 giorni. Essere pronto non è una parola facile, diciamo che cominciamo a lavorare per fare in modo che tutto quello che ci viene prescritto venga portato avanti in modo corretto per evitare problemi
ulteriori, già ce ne sono, si pensa a un comune così che è un comune turistico, eccetera, di ristorazione, già domani tutte le attività commerciali chiuse, il danno solo per un giorno di chiusura, cioè 2 giorni di chiusura, sabato e domenica probabilmente. Speriamo, adesso vedremo per domenica, sicuramente domani sono tutti chiusi. Allora Gabriella, aggiungo economico, sì. solo una cosa, che è il dato che stiamo ripetendo poi da almeno 2 o 3 ore. In questo momento stanno analizzando ovviamente gli effetti, i risultati, questo ce l'hanno confermato, dei tamponi alle 200 persone che sono quelle che sono venute in contatto negli ultimi giorni con i 2 anziani di cui vi abbiamo parlato, i primi 2 casi accertati in Veneto. Allora, in cuor suo il sindaco, è vero che noi non dobbiamo fare allarmismo, però oggettivamente temo che ci si debba aspettare che almeno alcuni di questi possano poi essere catalogati come nuovi casi ufficiali nelle prossime ore, almeno questo è il rischio. Ecco, mi dicevano da studio che potrebbe esserci il rischio, siccome stanno facendo i tamponi almeno una 200 persone che possono essere venute in contatto con gli anziani, che potrebbero esserci altri casi. Sì, è possibile, non lo possiamo escludere. Quindi state anche voi aspettando, siete in allerta? Sì, stiamo aspettando che noi, anzi, ripeto, sarà molto importante fare i tamponi a tutti i cittadini di Vo, questo è importantissimo, anzi invito tutti i cittadini di Vo a recarsi quando saranno avvisati a fare il tampone, questo è importantissimo. Ma come li avviserete? Li avviseremo tramite i social sicuramente e poi attraverso le telefonate, le persone anziane probabilmente saranno visitate a casa se non possono muoversi per agevolare il tutto, ma questo è il sistema. Noi prepareremo comunque già le scuole, la palestra del comune di Vo sarà allestita proprio per fare il tampone. Quindi lei mi conferma comunque che ci sono queste 200 persone che qui stanno già facendo il tampone? Sì, tanto sono 200, poi da domani saranno, dopodomani saranno 3.000. Ecco, avete sentito da studio, io lascerei il sindaco che mi aspetta una lunghissima notte. Sì, 3.000 gli abitanti dicevamo, no? Stavo cercando ecco, sì, 3.000 gli abitanti di Vaugano, anche le zone attorno, ecco, anche. Con le 5 frazioni siamo a 3.300, sì. Questo intanto solo per il comune di Vo, 3.300 abitanti. Ecco, perfetto, quindi il sindaco l'aspetta una lunga notte e altrettante giornate. Benissimo, io ringrazio il sindaco, se da studio non avete altre domande lo lascerei rientrare nel COC per vedere altre disposizioni, come muoversi, trovare altre soluzioni probabilmente. Gabriella, grazie sindaco, grazie ancora. Abbiamo capito delle cose davvero molto importanti, grazie anche perché giustamente ci hai anticipato, cioè non ricordavo quanti fossero gli abitanti di Vo e quindi 3.300 anche con le frazioni, questo è un dato molto importante. Il sindaco ha detto di fatto che predisporranno, cioè da adesso si inizierà a fare il tampone a tutti i residenti di Vo Euganeo, anche questa è una notizia importante, che probabilmente la palestra sarà quel luogo di logistica per effettuare questi controlli sanitari, no? Questo è importante. Sì, e anche ci sarà il posto di blocco all'ingresso, all'uscita del paese, in modo da poter controllare, insomma, che magari qualcuno che non sa, non è informato, dubito, ma comunque insomma ci possa essere comunque qualcuno che disattende quelle che sono le norme sanitarie che sono state definite. Il posto di blocco gestito, abbiamo sentito, da Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile, queste saranno le forze insomma che in campo per appunto controllare. Sì. E vigili urbani, polizia locale anche, polizia locale. Ecco, nello specifico, tornando alle cifre, il totale delle prossime ore, il tampone nelle prossime ore, 4.200 persone, perché sono i 3.300 abitanti di Vo Euganeo, più i 300 familiari e conoscenti dei 2 contagiati, più i 600 operatori dell'ospedale di Schiavonia, quindi in totale 4.200 persone che verranno sottoposte a tampone nelle prossime ore, insomma, dalla Regione Veneto, e con le modalità che abbiamo visto, ovviamente non semplici, a partire dal tampone per una intera popolazione, e appunto sentivamo appunto adesso la palestra, e piano piano verranno avvisati attraverso i social, attraverso le telefonate, i vari cittadini.
È un paese, lo stanno già chiamando il paese chiuso per virus, Vo Euganeo, è diventato il paese chiuso per virus. È una situazione davvero surreale che si vede nei film, in certi film di fantascienza, insomma, di fantapolitica, con le città appunto chiuse per virus, però chiaramente sono immaginari apocalittici. Qui la situazione ovviamente è emergenziale ma anche estremamente prudenziale, però salta all'occhio il fatto che appunto i bus non si fermino, che addirittura non si vengano celebrate le messe, perché appunto anche i luoghi di culto, da quello che si è evinto, sono chiusi, vengono chiusi, e quindi è una situazione davvero surreale quella di Vo Euganeo, ma l'avevamo vista anche per Codogno, e quindi per la situazione del paese lombardo, perché tutta l'emergenza di fatto si è sviluppata davvero in queste ultime ore, a partire dalla mattinata di oggi. Non so se c'è ancora in linea Gabriella. Gabriella, no, allora, se la sentite, adesso prima di collegarci con Padova, tra poco così salutiamo anche Valentina Visentin con le ultime novità. Noi abbiamo ancora una mezz'oretta, insomma, per aggiornare almeno, e Nicola se ci sono ovviamente ulteriori informazioni. Tra le voci che girano, insomma, di ulteriori casi è tutto smentito, almeno fino ad adesso, lo vedete, è chiaro che è vero, dobbiamo attendere i tamponi, l'esito del tamponi a queste 200 persone. 15 casi in Lombardia, più i 2 del Veneto, fanno 17 casi di contagiati in Italia. Abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi di molti veneti che appunto si trovano nella zona di difficoltà, anche un triestino che è a bordo della Diamond Princess, dove sapete ci sono state anche delle vittime, decine e decine di contagiati. Allora, vedo Valentina Visentin, adesso tra l'altro ti aggiorniamo, Valentina, su quello che abbiamo appena sentito dal sindaco di Vo Euganeo, della provincia che voi seguite, che l'intenzione è quella di appunto organizzare il cordone sanitario nelle prossime ore, che sarà effettuato da chi tra Polizia Locale, Carabinieri, Protezione Civile, lì si sta recando per effettuare i controlli ovviamente in entrata e in uscita, che da Vo Euganeo mi sembra di capire non si possa più uscire, a quello che ci ha detto, che la palestra sarà il luogo dove effettueranno i tamponi per tutti i residenti di Vo Euganeo, 3.300 persone, incluse le frazioni. Valentina, che possiamo aggiungere a questo? Beh, abbiamo visto uscire il prefetto ovviamente dall'unità di crisi e anche il questore di Padova, quindi evidentemente ci sono delle misure di sicurezza che saranno attivate proprio in queste ore per appunto evitare che persone residenti a Vo possano uscire dal comune. Hai detto bene, sono 3.300 i tamponi che verranno effettuati su tutti i cittadini di Vo Euganeo, con precedenza ovviamente a quelli, ma sono già stati fatti e verranno poi dati i risultati domani mattina, con le persone che sono venute più a contatto e con i familiari dei 2 anziani che hanno 78 e 68 anni e che adesso, lo ricordiamo, sono stati trasferiti all'ospedale di Padova, dove c'è la task force regionale per il coronavirus. Attualmente le condizioni di questi 2 pazienti sono gravi e sono in terapia intensiva. In totale però sono 4.200 i test che verranno effettuati, perché c'è da considerare anche tutti i degenti ricoverati all'ospedale di Schiavonia e anche tutti gli operatori sanitari, tra quelli dei reparti e quelli invece che si sono alternati in questi giorni in tutto l'ospedale. Ovviamente poi anche a livello regionale, lo ha ribadito il governatore Luca Zaia, verranno effettuati i test differenziali. Cosa significa? Che fino ad oggi in Veneto veniva effettuato il tampone per diagnosticare il coronavirus solo a quelle persone che dichiaravano di essere tornate dalla Cina o di aver avuto contatti con persone cinesi e che presentavano sintomi dell'influenza. Invece da domani, se una persona ha un sintomo influenzale, potrà effettuare il tampone o la diagnosi differenziale. Questo non significa che tutti devono recarsi al pronto soccorso. Chi sta bene, chi non ha sintomi non deve intasare il pronto soccorso. Chi però ha sintomi influenzali gravi o compatibili con i sintomi del coronavirus, verrà effettuato anche questo tampone per capire se è affetto da coronavirus. Questo alla luce appunto di questi 2 nuovi casi. Questo è quello che è cambiato a livello regionale in Veneto.
L'ha ribadito il governatore. Allora Valentina, Se grazie. mi sentite? Sì, ti sentiamo. Grazie per Noi siamo usciti perché ormai ci hanno chiuso fuori dalla sede dell'USL 6. Però anche per voi, no, l'impressione è stata molto chiara, come a parlare sia solo la Regione, quindi il governatore Luca Zaia in particolar modo, che in questo momento accentra a sé le notizie proprio perché non vi sia... Nessuna dichiarazione da parte del sindaco Giordani, nessuna dichiarazione... Ecco, e questo è importante anche perché non vi sia una fuga, diciamo... E neanche da parte del prefetto, ha parlato solo ed esclusivamente... uno scivolamento di notizie extra. Allora Valentina, aspetta, stai lì un secondo. Tu hai quel commento di Giordani, Nicola, che ti ho mandato poco fa? Perché è un intervento via Instagram che il governatore, i social, eccetera, il sindaco di Padova ha inviato come messaggio alla popolazione, quindi è molto importante. Ovviamente a ritrovarlo invece quando le cose servono. Ritrovarlo. Nel frattempo domani c'è la conferma che non solo sarà in teleconferenza il Ministro della Salute Roberto Speranza alla riunione delle 9 a Marghera, alla sede della Protezione Civile regionale, ci sarà anche il Ministro, fisicamente il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca allora, coronavirus è il post del sindaco Sergio Giordani nella chat generale, se lo vuoi far vedere. Certo. Come sindaco e come amministrazione stiamo seguendo con la più ampia attenzione il fenomeno. Sergio Giordani era lì, intercettato appunto, anche se non è stato possibile intervistarlo perché questa è la scelta di comunicazione, eccolo qua, lo possiamo vedere, era lì con Valentina Visentin. Invito i cittadini, dice il primo cittadino di Padova, a informarsi solo tramite i canali ufficiali, sito dell'ULS e sito della Regione Veneto, tant'è che più volte nel corso di questa giornata, di questo pomeriggio, vi abbiamo mostrato come il sito invece del Ministero della Sanità sia irraggiungibile nella sezione dedicata alle informazioni sul coronavirus. Valentina, allora l'ultimo aggiornamento, ci salutiamo. Abbiamo un ultimo aggiornamento che ci arriva, un ultimo aggiornamento che ci arriva grazie al collega Ferdinando Garavello dal sindaco di Noventa Vicentina, che è un comune vicinissimo a Vo, Euganeo e a Schiavonia, perché sembra che l'ospedale di Noventa Vicentina diventi una sorta di ospedale che accoglierà alcuni dei pazienti dell'ospedale di Schiavonia, che sta venendo sgomberato e progressivamente svuotato in queste ore, con l'allestimento anche di tende da campo nel piazzale, tende da campo riscaldate. Ma forse per i pazienti, quello più gravi, insomma per quelli che non possono essere dimessi nel giro di 5 giorni, appunto ci sarà il trasferimento, pare a quanto ci ha detto il sindaco di Noventa di Piave, proprio nell'ospedale di Noventa Vicentina, proprio nell'ospedale di Noventa Vicentina. Valentina, grazie davvero, buon lavoro. Valentina Visentin, la salutiamo con... Grazie. Ferdinando Garavello, Francesco Ratai, il lungo pomeriggio anche con Chiara Gaiani, che da domani mattina invece ci racconterà quello che succede al vertice di Mestre. E riproviamo, chiedo a Darboit, che adesso coordina questa straordinaria ancora per 20 minuti, se riusciamo almeno, Giampaolo Bottacini, vediamo se l'assessore alla protezione civile ci può dare qualche informazione più sul campo, cioè su quello che sarà l'azione che ci ha svelato il sindaco Martini, sindaco di Vo Euganeo, il comune chiuso per virus, ormai sarà il titolo, immaginiamo, di alcuni quotidiani anche domani, perché da adesso la macchina della protezione civile appunto sarà titolata ad agire per questo cordone sanitario, lo applicherà, metterà in strada, quindi dando gambe a questa azione. Quando è pronta Gabriella, appunto, ci colleghiamo con lei. Tu Nicola, hai aggiornamenti? No, non ci sono aggiornamenti, se non che a livello italiano siamo a 17 contagiati, perché si è aggiunto un nuovo caso in Lombardia, quindi i 15 della Lombardia e i due del Veneto. E come dicevo appunto domani alla riunione, al vertice, alla protezione civile regionale di Mestre ci sarà anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca, sarà presente fisicamente, mentre il collegamento in teleconferenza è il ministro della Salute Roberto Speranza, ovviamente insieme a tutti i vertici, in primis il governatore Luca Zaia, dalla sede della protezione civile regionale. Gabriella Basso con Simone Squarcina dalla piazza deserta di un paese che vive una situazione davvero surreale. Gabriella.
Eccoci qui dalla piazza di Vo, dietro alle mie spalle il comune dove prima avete sentito il sindaco che dava le ultime informazioni su quello che succederà domani, cioè il cordone sanitario e la palestra appunto adibita poi per fare i tamponi, l'avviso a tutta la cittadinanza, l'appello ai cittadini di Vo di andare appunto a farsi il tampone lì in palestra. Dico a Simone di fare un po' il giro mentre io vi mostro questa Vo che vede in questo momento il girare delle macchine, sono solo macchine che girano, gente che si muove in macchina ma pochissima, e in realtà il paese è deserto, tutto è chiuso in questo momento. Quello che viene inquadrato adesso è la Locanda al Sole, uno dei due locali dove i due anziani andavano a giocare a carte, si trovavano insieme al Mio Bar. Questi sono i due locali che sono stati chiusi per primi appena hanno avuto la notizia certa che i due anziani erano affetti da coronavirus e che erano i due locali dove principalmente i due andavano. Dicevamo appunto una piazza deserta, solo qualche macchina, molto di corsa, perché comunque la strada qui è una strada principale che attraversa il paese. All'interno ancora è riunito il COC, il sindaco con consiglieri e assessori, si stanno studiando le ultime cose, quanti uomini mettere, dove dislocarli, come organizzare anche la questione del tampone, come avvisare tutti i residenti, i cittadini di Vo, perché raggiungerli tutti, anche magari in qualche caso un po' sperso, siamo sui Colli Euganei insomma, e quindi stanno organizzando proprio fattivamente tutte le come muoversi. Tra l'altro c'è anche qualche curioso ovviamente che sta passando con la macchina, sta filmando, pazzesco, stanno filmando, stanno facendo il giro e filmando la piazza vuota, per dire questo, abbiamo anche questo in questo momento. Basta, questa è la situazione in questo momento, come dicevate voi. No. Allora, no, Gabriella... stanno filmando, in realtà stanno facendo il giro perché era la stessa macchina che passava per 2 volte di fila, quindi Allora Gabriella, il giro. Ci sono sempre curiosi. Dunque tra pochi istanti è possibile che sia in linea con noi l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, perché proprio tu ci hai svelato come la protezione civile, era immaginabile però era importante sentirlo dire anche dal sindaco che ha intervistato, sia poi il braccio armato che metterà a terra la macchina del cordone sanitario, che è fondamentale, no? Hai qualche domanda che può essere utile anche per l'assessore Bottacin? Beh, secondo me la cosa da capire, da chiedere forse all'assessore Bottacin è assolutamente come saranno dislocati questi uomini, in modo che anche la gente possa capire dove eventualmente andare, a chi chiedere informazioni che siano anche in grado di aiutarli, perché ribadisco, quando noi siamo arrivati qui nessuno sapeva niente. Allora, e Gabriella, adesso sono inondati di informazioni. Certo, allora qualche istante torniamo da te, voglio salutare e ringraziare Giampaolo Bottacin, assessore alla protezione civile. Allora, se non fosse una cosa di questo tipo, la prima domanda che le farei è anche questa, ci capita, però lasciamo perdere. Senta, assessore, come sarà adesso l'operatività degli uomini e donne della protezione civile che, credo di aver capito, da domani o già da adesso sono attivati per organizzare questo cordone sanitario? Come sarà? Intanto buonasera, grazie dell'invito. Domani mattina noi abbiamo un'ulteriore riunione dalle 9 nella nostra sede di Marghera della Protezione Civile e siamo già attivi per organizzare sia un cordone sanitario ma anche per garantire presso l'ospedale di Schiavonia un supporto ai dipendenti che ne dovessero avere la necessità, e quindi ci stiamo già muovendo. Ovviamente domani mattina alle 9 c'è il nuovo punto sulla situazione e quindi potremo essere più precisi nella mattinata di domani. Cioè di fatto, allora questa notte, quindi come era facilmente immaginabile, assessore, non cominceranno ad essere in strada a fare dei controlli, questo volevo capire. Ma guardi, c'è già stato un contatto con le forze dell'ordine, con i carabinieri, sia attraverso la prefettura di Padova che direttamente, quindi si presuppone che già da oggi insomma, ci sia un servizio di controllo. Lei ha un consiglio che si sente di dare alla popolazione che ci segue in questo momento?
No, guardi, il consiglio è quello di ovviamente di non creare allarmismo assolutamente, però di cercare di non avere contatti, questo in generale per tutto il Veneto, di non andare in luoghi affollati, di utilizzare quei piccoli accorgimenti che possono essere utili, quindi lavarsi le mani frequentemente e appunto evitare contatti diretti con persone, soprattutto con persone che magari sono state all'estero recentemente o che presentano sintomi che potrebbero essere simili a quelli del coronavirus. Per quanto riguarda chi abita in comune di Vo, è stata fatta, sapete, un'ordinanza, quindi c'è l'ordinanza che prevede di rimanere in casa, il fatto di bloccare le manifestazioni, anche quelle religiose, in modo da evitare che si crei una situazione di assembramento di persone e quindi la possibilità di ulteriori contagi. Ovviamente ci sono dei sintomi di rivolgersi alla propria ULSS e appunto gli accorgimenti sono quelli che ho detto prima sostanzialmente. Assessore, domani mattina lei ha in animo di fare qualche appello particolare, diciamo, per l'azione di governo? Lasciamo stare le polemiche, lasciamo stare tutto quello che politicamente abbiamo raccontato perché se ne è data una lettura politica sbagliando, ma ipotizzo i controlli nelle stazioni, i controlli terrestri cosiddetti, cioè quale sarà l'appello che farete a Roma domani al Premier Conte, domani mattina? L'appello è quello di garantire massimamente i controlli, perché evidentemente avendo il virus in casa, nel senso che abbiamo dei casi conclamati in Veneto e anche in Lombardia, non è stato individuato ancora il paziente zero a quanto mi risulta, e quindi c'è appunto questo rischio di non dico che sfugga di mano la situazione, ma insomma è necessaria la massima attenzione. Io credo che qualsiasi tipo di cautela debba essere messa in campo da parte di tutti. Uso questo termine: quando ci sono situazioni di questo tipo è meglio essere ridondanti, come dire, pensare alla situazione peggiore, e meglio un controllo in più che un controllo in meno, insomma. Certo, sì, non solo, così come ribadire anche notizie vere e consigli efficaci. Tra questi c'è quello ovviamente di non invadere i pronti soccorso, come abbiamo ripetuto più volte in giornata, ma utilizzare i canali deputati, no? A cominciare dal medico di famiglia. Sì, ma anche il numero di emergenza, il numero... Esattamente, in modo tale, ma qualora uno non se lo ricordasse, forse da chiamare il 118, voglio dire, no? Poi dopo viene inoltrata la chiamata a chi di dovere, quindi seguire le indicazioni che vengono date. Assessore, senta, abbiamo sentito il sindaco, ma è un'indicazione che è arrivata dal vertice di Padova, quindi lei lo sa meglio di me, il famoso tampone che verrà avviato nelle prossime ore per i 3.300 abitanti di Vo Euganeo, verrà allestito, sentivamo il sindaco poco fa, la palestra come luogo deputato a Vo Euganeo per realizzare questa enorme operazione? Avete qualche informazione in più? No, non ho qualche informazione in più. Io il sindaco l'ho sentito oggi pomeriggio, dando la massima disponibilità come sistema di protezione civile della regione. Qualora ce ne fosse necessità, noi siamo a totale disposizione. Stessa cosa per quanto riguarda la sanità. Quindi siamo a totale disposizione del sindaco. Ripeto, sta gestendo una situazione emergenziale, ovviamente di rilevanza sovracomunale, nonostante l'ordinanza riguardi solo il suo comune, ma è chiaro che l'attenzione è massima in tutto il Veneto, per cui tutto il sistema della protezione civile del Veneto e tutto il sistema sanitario del Veneto è assolutamente coordinato e a supporto della situazione, come dire, più delicata che è quella del comune di Vo. È stato individuato il luogo nel quale eventualmente ricoverare quanti hanno conclamato un caso di coronavirus? Quando c'è un caso conclamato c'è il reparto malattie infettive e quindi vengono ricoverati lì.
Assessore, l'ultima cosa, non siamo veggenti purtroppo, però è presumibile che tra questi 200 tamponi che si stanno effettuando tra le persone che sono venute in contatto con i 2 anziani che hanno contratto il coronavirus possano emergere altri casi, no? Ma tutto è possibile, come dicevo prima è sempre meglio un controllo in più che un controllo in meno, massima ridondanza, perché l'obiettivo è quello di fermare in tutti i modi questo contagio, per cui massima attenzione, massimi controlli, e qualora ci fosse un elemento che indica positività, ovviamente c'è l'immediato ricovero e tutte le procedure sanitarie che vengono applicate. Assessore, grazie davvero, grazie, buon lavoro, ci sentiamo domani dopo il vertice di Mestre alle 9 con Roma. Grazie a Giampaolo Bottacin. Grazie Assessore, buon lavoro. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Ultima pubblicità credo, no? Sì, Poi sì. ci fermiamo pochissimi istanti e poi ancora aggiornamenti. Rieccoci allora in diretta, siamo davvero all'ultima parte di questa nostra diretta straordinaria iniziata poco più di 5 ore fa, e allora diamo l'ultimo collegamento con voi Euganeo, con la nostra Gabriella Basso e Simone Squarcina, anche per salutarvi da quella piazza che resta ovviamente deserta e surreale, e anche grazie per averci raccontato cosa accadeva nel paese che è rimbalzato agli onori della cronaca purtroppo in queste ore in tutta Italia. Allora Gabriella, le ultime impressioni da voi Euganeo. Guardate, io vi lascio con queste immagini, con le immagini di questa piazza deserta. Ci sono alcune persone che vedete lì sullo sfondo che sono venute qui a chiedere notizie, informazioni, curiosità, anche non vogliono parlare, ma insomma si dicono non preoccupate, anche se il loro volto era comunque teso. L'immagine è questa che vi lascio di Euganeo, mentre all'interno ancora è riunito il COC, ovviamente sarà una lunga notte. Sarà una lunga notte, grazie allora a Gabriella Basso e a Simone Squarcino per averci documentato davvero quanto stava accadendo. Gabriella, grazie davvero per il vostro lavoro preziosissimo, preziosissimo. Grazie a voi. Gabriella Basso e Simone Squarcina, chiaramente lo avevamo detto, che altri non si sono spinti dove eravamo noi, sempre stata in zona di sicurezza, almeno quello che abbiamo visto, quindi ci auguriamo il bene per quanto riguarda anche questo lavoro è così, insomma, e quindi certo. Allora abbiamo finito con tutti gli aggiornamenti, a parte il fatto che domani mattina, come avevamo detto, racconteremo quello che succede, 2 casi accertati in Veneto, domani mattina di nuovo questo maxi vertice d'urgenza per capire quali altre mosse mettere in campo. Avete capito come Vo Euganeo sia la zona rossa di fatto e come tutti i residenti, più di 3.000 persone, 3.300 con le frazioni, saranno sottoposte a tampone nelle prossime ore. Si sta pensando come appunto Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile da adesso cominceranno con le operazioni di controllo nel confine del comune di Vo e Euganeo, e soprattutto cosa che aspettiamo è il risultato di questi 200 tamponi effettuati sulle persone che hanno frequentato i 2 anziani. Ricordo che uno di questi 2 anziani è in serie condizioni, ricoverati per 15 giorni a Schiavonia e poi trasferiti. Ferdinando, direi che siamo allora a chiudere questa giornata, questa lunga giornata. Ringraziamo anche tutti quelli che erano in redazione e soprattutto poi Roberto Durigone, Alberto Piovesan in regia per questa lunghissima straordinaria. Francesca Bozza, Cristian Arboit, ovviamente tutti quelli che hanno reso possibile l'allestire così al volo una edizione straordinaria, perché appunto era una giornata che era iniziata con un altro tenore, ovviamente poi nel corso della giornata abbiamo
visto insomma come tutti voi quello che stava accadendo. Allora domani continueremo a parlarvi di coronavirus evidentemente per tutti gli aggiornamenti. Grazie allora per averci seguito, grazie a Ferdinando Varino, grazie al direttore Luigi Bacialli, grazie a voi per averci seguito, grazie ovviamente a chi chi è intervenuto anche ovviamente durante le nostre dirette. Grazie davvero e nelle prossime edizioni continueremo ad aggiornarvi su quanto sta accadendo. Arrivederci.